Dialogo dei massimi sistemi di Galileo Galilei. Edizione audiolibro YouTube a cura di Beneinst, Onde Letterarie e Audiolibri. Dedica. Serenissimo Granduca, la differenza che è tra gli uomini e gli altri animali, per grandissima che ella sia, chi dicesse poter darsi poco dissimile tra gli stessi uomini, forse non parlerebbe fuor di ragione. Qual proporzione ha da 1 a 1000? Eppure è proverbio vulgato che un solo uomo vaglia per 1000, dove 1000 non vagliano per uno solo. Tal differenza dipende dalle abilità diverse degli intelletti, il che io riduco all'essere o non esser filosofo, poiché la filosofia come alimento proprio di quelli, chi può nutrirsene, il separa in effetto dal comune esser del volgo, in più e men degno grado, come che sia vario tal nutrimento. Chi mira più in alto si differenzia più altamente, e il volgersi al gran libro della natura, che è il proprio oggetto della filosofia, è il modo per alzar gli occhi, del qual libro, benché tutto quel che si legge come fattura d'artefice onnipotente sia perciò proporzionatissimo, quello niente di meno è più spedito e più degno, ove maggiore al nostro vedere apparisce l'opera e l'artifizio. La costituzione dell'universo tra i naturali apprensibili, per mio credere, può mettersi nel primo luogo, che se quella come universal contenente in grandezza tutt'altri avanza, come regola e mantenimento di tutto debbe anche avanzarli di nobiltà. Però, se a niuno toccò mai in eccesso differenziarsi nell'intelletto sopra gli altri uomini, Tolomeo e il Copernico furono quelli che sì altamente lessero, s'affisarono e filosofarono nella mondana Costituzione. Intorno all'opere dei quali, rigirandosi principalmente questi miei dialoghi, non pareva doversi quei dedicare ad altri che a vostra altezza, perché posandosi la lor dottrina su questi due, ch'io stimo i maggiori ingegni che in simili speculazioni ci abbian lasciate loro opere, per non far discapito di maggioranza, conveniva appoggiarli al favore di quello appo di me il maggiore, onde possan ricevere gloria e patrocinio. E se quei due hanno dato tanto lume al mio intendere che questa mia opera può dirsi loro in gran parte, ben potrà anche dirsi di vostra altezza, per la cui liberal magnificenza non solo mi s'è dato ozio e quiete da poter scrivere, ma per mezzo di suo efficace aiuto, non mai stancatosi in onorarmi, s'è in ultimo data in luce. Accettila dunque l'altezza vostra con la sua solita benignità, e se ci troverrà cosa alcuna onde gli amatori del vero possan trar frutto di maggior cognizione e di giovamento, riconoscala come propria di sé medesima, avvezza tanto a giovare che però nel suo felice dominio non ha niuno che delle universali angustie che son nel mondo ne senta alcuna che lo disturbi. Conché pregandole prosperità per crescer sempre in questa sua pia e magnanima usanza, le fo umilissima reverenza. Dell'altezza vostra serenissima, umilissimo e devotissimo servo e vassallo, Galileo Galilei. Premessa. Al discreto lettore. Si promulgò agli anni passati in Roma un salutifero editto che, per ovviare ai pericolosissimi scandoli dell'età presente, imponeva opportuno silenzio all'opinione pitagorica della mobilità della terra. Non mancò chi temerariamente asserì quel decreto essere stato parto non di giudizioso esame, ma di passione troppo poco informata, e si udirono querele che consultori totalmente inesperti delle osservazioni astronomiche non dovevano con proibizione repentina dar parlare agli intelletti speculativi. Non poté tacere il mio zelo in udir la temerità di siffatti lamenti, giudicai come pienamente instrutto di quella prudentissima determinazione comparir pubblicamente nel teatro del mondo come testimonio di sincera verità. Mi trovai allora presente in Roma. Ebbi non solo udienze, ma ancora applausi dei più eminenti prelati di quella corte, né senza qualche mia antecedente informazione seguì poi la pubblicazione di quel decreto. Pertanto è mio consiglio nella presente fatica mostrare alle nazioni forestiere che di questa materia se ne sa tanto in Italia e particolarmente in Roma, quanto possa mai averne immaginato la diligenza oltremontana,
e raccogliendo insieme tutte le speculazioni proprie intorno al sistema copernicano, far sapere che precedette la notizia di tutte alla censura romana, e che escono da questo clima non solo i dogmi per la salute dell'anima, ma ancora gli ingegnosi trovati per delizie degli ingegni. A questo fine ho presa nel discorso la parte copernicana, procedendo in pura ipotesi matematica, cercando per ogni strada artificiosa di rappresentarla superiore, non a quella della fermezza della terra assolutamente, ma secondo che si difende da alcuni che di professione peripatetici ne ritengono solo il nome, contenti, senza passeggio, di adorar l'ombre, non filosofando con l'avvertenza propria, ma con solo la memoria di 4 principi malintesi. 3 capi principali si tratterranno. Prima cercherò di mostrare tutte le esperienze fattibili nella Terra essere mezzi insufficienti a concludere la sua mobilità, ma indifferentemente potersi adattare così alla terra mobile come anche quiescente, e spero che in questo caso si paleseranno molte osservazioni ignote all'antichità. Secondariamente si esamineranno i fenomeni celesti, rinforzando l'ipotesi copernicana come se assolutamente dovesse rimaner vittoriosa, aggiungendo nuove speculazioni, le quali però servano per facilità d'astronomia, non per necessità di natura. Nel terzo luogo proporrò una fantasia ingegnosa. Mi trovavo a aver detto molti anni sono che l'ignoto problema del flusso del mare potrebbe ricever qualche luce ammesso il moto terrestre. Questo mio detto, volando per le bocche degli uomini, aveva trovato padri caritativi che se l'adottavano per prole di proprio ingegno. Ora, perché non possa mai comparire alcuno straniero che, fortificandosi con l'armi nostre, ci rinfacci la poca avvertenza in uno accidente così principale, ho giudicato palesare quelle probabilità che lo renderebbero persuasibile, dato che la terra si muovesse. Spero che da queste considerazioni il mondo conoscerà che se altre nazioni hanno navigato più, noi non abbiamo speculato meno, e che il rimettersi ad asserir la fermezza della terra e prendere il contrario solamente per capriccio matematico non nasce da non aver contezza di quant'altri ci abbia pensato, ma, quand'altro non fusse, da quelle ragioni che la pietà, la religione, il conoscimento della divina onnipotenza e la coscienza della debolezza dell'ingegno umano ci somministrano. Ho poi pensato tornare molto a proposito lo spiegare questi concetti in forma di dialogo, che per non essere ristretto alla rigorosa osservanza delle leggi matematiche, poggia campo ancora a digressioni, talora non meno curiose del principale argomento. Mi trovai, molt'anni sono, più volte nella maravigliosa città di Venezia, in conversazione col signor Giovan Francesco Sagredo, illustrissimo di nascita, acutissimo d'ingegno. Venne là di Firenze il signor Filippo Salviati, nel quale il minore splendore era la chiarezza del sangue e la magnificenza delle ricchezze, sublime intelletto che di niuna delizia più avidamente si nutriva che di speculazioni squisite. Con questi due mi trovai spesso a discorrere di queste materie, con l'intervento di un filosofo peripatetico, al quale pareva che niuna cosa ostasse maggiormente per l'intelligenza del vero che la fama acquistata nelle interpretazioni aristoteliche. Ora, poiché morte acerbissima ha nel più bel sereno degli anni loro privato di quei 2 gran lumi Venezia e Firenze, ho risoluto prolungar, per quanto vagliono le mie debili forze, la vita alla fama loro sopra queste mie carte, introducendoli per interlocutori della presente controversia. Ne mancherà il suo luogo al buon peripatetico, al quale, per soverchio affetto verso i commenti di Simplicio, è parso decente, senza esprimerne il nome, lasciarli quello del reverito scrittore. Gradiscano quelle 2 grand'anime al cuor mio sempre venerabili questo pubblico monumento del mio non mai morto amore, e con la memoria della loro eloquenza mi aiutino a spiegare alla posterità le promesse speculazioni. Erano casualmente occorsi, come interviene, vari discorsi alla spezzata tra questi signori, i quali avevano piuttosto nei loro ingegni accesa che consolata la sete dell'imparare. Però fecero saggia risoluzione di trovarsi alcune giornate insieme, nelle quali, bandito ogni altro negozio, si attendesse a vagheggiare con più ordinate speculazioni le maraviglie di Dio nel cielo e nella terra. Fatta la radunanza nel palazzo dell'illustrissimo Sagredo,
Dopo i debiti, ma però brevi complimenti, il signor Salviati in questa maniera incominciò. Giornata prima, parte prima. Giornata prima. Interlocutori. Salviati, Sagredo e Simplicio. Salviati. Fu la conclusione e l'appuntamento di ieri che noi dovessimo in questo giorno discorrere, quanto più distintamente e particolarmente per noi si potesse, intorno alle ragioni naturali e loro efficacia, che per l'una parte e per l'altra sin qui sono state prodotte dai fautori della posizione aristotelica e tolemaica e dai seguaci del sistema copernicano. E perché, collocando il Copernico la Terra tra i corpi mobili del cielo, viene a farla essa ancora un globo simile a un pianeta, sarà bene che il principio delle nostre considerazioni sia l'andare esaminando quale e quanta sia la forza e l'energia dei progressi peripatetici nel dimostrare come tale assunto sia del tutto impossibile, atteso che sia necessario introdurre in natura sustanze diverse tra di loro, cioè la celeste e la elementare, quella impassibile ed immortale, questa alterabile e caduca. Il quale argomento tratta egli nei libri del cielo, insinuandolo prima con discorsi dipendenti da alcuni assunti generali e confermandolo poi con esperienze e con dimostrazioni particolari. Io, seguendo l'istesso ordine, proporrò e poi liberamente dirò il mio parere, esponendomi alla censura di voi ed in particolare del signor Simplicio, tanto strenuo campione e mantenitore della dottrina aristotelica. È il primo passo del progresso peripatetico quello dove Aristotele prova la integrità e perfezione del mondo con l'additarci com'ei non è una semplice linea né una superficie pura, ma un corpo adornato di lunghezza, di larghezza e di profondità. E perché le dimensioni non son più che queste tre, avendole egli, le ha tutte, ed avendo il tutto è perfetto. Che poi, venendo dalla semplice lunghezza costituita quella magnitudine che si chiama linea, aggiunta la larghezza si costituisca la superficie, e sopraggiunta l'altezza o profondità ne risulti il corpo, e che dopo queste tre dimensioni non si dia passaggio ad altra, sì che in queste tre sole si termini l'integrità e per così dire la totalità. Avrei ben desiderato che da Aristotele mi fosse stato dimostrato con necessità, e massime potendosi ciò eseguire assai chiaro e speditamente. Simplicio. Mancano le dimostrazioni bellissime nel secondo, terzo e quarto testo, dopo la definizione del continuo. Non avete primieramente che oltre alle tre dimensioni non ve n'è altra, perché il tre è ogni cosa e il tre è per tutte le bande. E ciò non viene egli confermato con l'autorità e dottrina dei pitagorici, che dicono che tutte le cose sono determinate da tre, principio, mezzo e fine, che è il numero del tutto. E dove lasciate voi l'altra ragione, cioè che quasi per legge naturale cotal numero si usa nei sacrifizi degli dei, e che dettante pur così la natura alle cose che son tre e non a meno attribuiscono il titolo di tutte, perché di due si dice amendue e non si dice tutte, ma di tre sì bene. E tutta questa dottrina l'avete nel testo secondo. Nel terzo, poi, ad pleniorem scientiam, si legge che l'ogni cosa, il tutto e il perfetto formalmente son li stesso, e che però solo il corpo tra le grandezze è perfetto, perché esso solo è determinato da tre, che è il tutto, ed essendo divisibile in tre modi, è divisibile per tutti i versi. Ma dell'altre, chi è divisibile in un modo e chi in due, perché, secondo il numero che gli è toccato, così hanno la divisione e la continuità. E così quella è continua per un verso, questa per due, ma quello, cioè il corpo, per tutti. Di più, nel testo quarto, dopo alcune altre dottrine, non prova egli stesso con un'altra dimostrazione, cioè che non si facendo trapasso se non secondo qualche mancamento, e così dalla linea si passa alla superficie
perché la linea è manchevole di larghezza, ed essendo impossibile che il perfetto manchi, essendo egli per tutte le bande, però non si può passare dal corpo ad altra magnitudine? Or da tutti questi luoghi non vi pare egli a sufficienza provato, come oltre alle tre dimensioni, lunghezza, larghezza e profondità, non si dà transito ad altra, e che però il corpo, che le ha tutte, è perfetto? Salviati. Io, per dire il vero, in tutti questi discorsi non mi son sentito stringere a concedere altro se non che quello che ha principio, mezzo e fine possa e deva dirsi perfetto, ma che poi, perché principio, mezzo e fine son tre, il numero tre sia numero perfetto ed abbia ad aver la facoltà di conferir perfezione a chi l'averà, non sento io cosa che mi muova a concederlo, e non intendo e non credo che, verbi grazia, per le gambe il numero 3 sia più perfetto che il 4 o il 2, né so che il numero 4 sia di imperfezione agli elementi, e che più perfetto fusse che fusser 3. Meglio dunque era lasciar queste vaghezze ai retori e provare il suo intento con dimostrazione necessaria, che così convien fare nelle scienze dimostrative. Simplicio, par che voi pigliate per ischerzo queste ragioni, eppure è tutta dottrina dei pitagorici, i quali tanto attribuivano ai numeri, e voi che siete matematico, e credo anco in molte opinioni filosofo pitagorico, pare che ora dispreziate i lor misteri. Salviati. Che i pitagorici avessero in somma stima la scienza dei numeri e che Platone stesso ammirasse l'intelletto umano e lo stimasse partecipe di divinità solo per l'intender egli la natura dei numeri, io benissimo lo so, né sarei lontano dal farne stesso giudizio, ma che i misteri per i quali Pitagora e la sua setta avevano in tanta venerazione la scienza dei numeri sieno le sciocchezze che vanno per le bocche e per le carte del volgo, non credo io in veruna maniera. Anzi, perché so che essi a ciò le cose mirabili non fussero esposte alle contumelie e al dispregio della plebe, dannavano come sacrilegio il pubblicar le più recondite proprietà dei numeri e delle quantità incommensurabili ed irrazionali da loro investigate, e predicavano che quello che le avesse manifestate era tormentato nell'altro mondo. Penso che taluno di loro, per dar pasto alla plebe e liberarsi delle sue domande, gli dicesse i misteri loro numerali esser quelle leggerezze che poi si sparsero tra il vulgo, e questo con astuzia ed accorgimento simile a quello del sagace giovane che, per torsi d'attorno l'importunità, non so se della madre o della curiosa moglie, che l'assediava a ciò le conferisse i segreti del senato, compose quella favola onde essa con molte altre donne rimasero di poi, con gran risa del medesimo senato, schernite. Simplicio, io non voglio esser nel numero dei troppo curiosi dei misteri dei pitagorici, ma stando nel proposito nostro, replico che le ragioni prodotte da Aristotile per provare le dimensioni non esser né poter esser più di tre mi paiono concludenti, e credo che quando ci fosse stata dimostrazione più necessaria Aristotile non l'avrebbe lasciata indietro. Sagredo, aggiungetevi al manco se l'avesse saputa o se la gli fusse sovvenuta, ma voi, signor Salviati, mi farete ben gran piacere di arrecarmene qualche evidente ragione, se alcuna ne avete così chiara, che possa esser compresa da me. Salviati. Anzi, è da voi e dal signor Simplicio ancora, e non pur compresa, ma di già anche saputa, sebben forse non avvertita. E per più facile intelligenza piglieremo carta e penna, che già veggio qui per simili occorrenze apparecchiate, e ne faremo un poco di figura, e prima noteremo questi due punti A, B, e tirate dall'uno all'altro le linee curve ACB, ADB e la retta AB. Vi domando, quale di esse nella mente vostra è quella che determina la distanza tra i termini A, B e perché? Sagredo, io direi la retta e non le curve. Sì, perché la retta è la più breve. Sì, perché l'è una sola e determinata, dove le altre sono infinite, ineguali e più lunghe, e la determinazione mi pare che si deva prendere da quel che è uno e certo.
Salviati. Noi dunque abbiamo la linea retta per determinatrice della lunghezza tra due termini. Aggiunghiamo adesso un'altra linea retta e parallela alla AB, la quale sia CD, sicché tra esse resti frapposta una superficie della quale io vorrei che voi mi assegnaste la larghezza. Però, partendovi dal termine A, ditemi dove e come voi volete andare a terminare nella linea CD per assegnarmi la larghezza tra esse linee compresa. Dico se voi la determinerete secondo la quantità della curva AE, oppure della retta AF, oppure Simplicio. Secondo la retta AF e non secondo la curva, essendosi già escluse le curve da simil uso. Sagredo. Ma io non mi servirei né dell'una né dell'altra, vedendo la retta F andare obliquamente, ma vorrei tirare una linea che fosse a squadra sopra la CD, perché questa mi par che sarebbe la brevissima ed unica delle infinite maggiori, e tra di loro ineguali, che dal termine A si possono produrre ad altri ed altri punti della linea opposta CD. Salviati. Parmi la vostra elezione e la ragione che n'adducete è perfettissima, talché sin qui noi abbiamo che la prima dimensione si determina con una linea retta, la seconda, cioè la larghezza, con un'altra linea pur retta, e non solamente retta, ma di più ad angoli retti sopra l'altra che determinò la lunghezza. E così abbiamo definite le due dimensioni della superficie, cioè la lunghezza e la larghezza. Ma quando voi aveste a determinare un'altezza, come per esempio quanto sia alto questo palco dal pavimento che noi abbiamo sotto i piedi, essendo che da qualsivoglia punto del palco si possono tirare infinite linee e curve e rette, e tutte di diverse lunghezze ad infiniti punti del sottoposto pavimento, di quale di cotali linee vi servireste voi? Sagredo. Io attaccherei un filo al palco e con un piombino che pendesse da quello lo lascerei liberamente distendere sino a che arrivasse prossimo al pavimento, e la lunghezza di tal filo, essendo la retta e brevissima di quante linee si potessero dal medesimo punto tirare al pavimento, direi che fosse la vera altezza di questa stanza. Salviati. Benissimo. E quando dal punto notato nel pavimento da questo filo pendente, posto il pavimento a livello e non inclinato, voi faceste partire due altre linee rette, una per la lunghezza e l'altra per la larghezza della superficie di esso pavimento, che angoli conterrebbero elleno con esso filo? Sagredo. Conterrebbero sicuramente angoli retti, cadendo esso filo a piombo ed essendo il pavimento ben piano e ben livellato. Salviati. Adunque se voi stabilirete alcun punto per capo e termine delle misure, e da esso farete partire una linea retta come determinatrice della prima misura, cioè della lunghezza, bisognerà per necessità che quella che dee definir la larghezza si parta ad angolo retto sopra la prima, e che quella che ha da notar l'altezza, che è la terza dimensione, partendo dal medesimo punto, formi, pur con le altre due, angoli non obliqui, ma retti. E così dalle tre perpendicolari avrete, come da tre linee une e certe e brevissime, determinate le tre dimensioni: AB lunghezza, AC larghezza, AD altezza. E perché chiara cosa è che al medesimo punto non può concorrere altra linea che con quelle faccia angoli retti, e le dimensioni delle sole linee rette che tra di loro fanno angoli retti devono essere determinate, adunque le dimensioni non sono più che tre, e chi ha le tre le ha tutte, e chi le ha tutte è divisibile per tutti i versi, e chi è tale è perfetto, eccetera. Simplicio. E chi lo dice che non si possan tirar altre linee? E perché non possio far venir di sotto un'altra linea sino al punto A che sia a squadra con l'altre? Salviati. Voi non potete sicuramente ad un istesso punto far concorrere altro che tre linee rette sole, che fra di loro costituiscano angoli retti. Sagredo. Sì, perché quella che vuol dire il signor Simplicio pare a me che sarebbe l'istessa di A prolungata in giù, ed in questo modo si potrebbe tirarne altre due,
ma sarebbero le medesime prime tre, non differenti in altro, che dove ora si toccano solamente, allora si segherebbero, ma non apporterebbero nuove dimensioni. Simplicio. Io non dirò che questa vostra ragione non possa essere concludente, ma dirò bene con Aristotele che nelle cose naturali non si deve sempre ricercare una necessità di dimostrazione matematica. Sagredo, sì, forse, dove non la si può avere, ma se qui ella ci è, perché non la volete voi usare? Ma sarà bene non ispender più parole in questo particolare, perché io credo che il signor Salviati ad Aristotele ed a voi, senza altre dimostrazioni, avrebbe conceduto il mondo esser corpo, ed esser perfetto e perfettissimo come opera massima di Dio. Salviati. Così è veramente. Però, lasciata la general contemplazione del tutto, venghiamo alla considerazione delle parti, le quali Aristotele nella prima divisione fa due, e tra di loro diversissime ed in certo modo contrarie. Dico la celeste e la elementare, quella ingenerabile, incorruttibile, inalterabile, impassibile, eccetera, e questa è esposta ad una continua alterazione, mutazione, eccetera. La qual differenza cava egli, come da suo principio originario, dalla diversità dei moti locali e cammina con tal progresso. Uscendo per così dire dal mondo sensibile e ritirandosi al mondo ideale, comincia architettonicamente a considerare che, essendo la natura principio di moto, conviene che i corpi naturali siano mobili di moto locale. Dichiara poi i movimenti locali esser di tre generi, cioè circolare, retto e misto del retto e del circolare, e li due primi chiama semplici perché di tutte le linee la circolare e la retta sole son semplici. E di qui, restringendosi alquanto, di nuovo definisce dei movimenti semplici uno essere il circolare, cioè quello che si fa intorno al mezzo, ed il retto all'insù ed all'ingiù, cioè all'insù quello che si parte dal mezzo, all'ingiù quello che va verso il mezzo. E di qui inferisce come necessariamente conviene che tutti i movimenti semplici si ristringano a queste tre spezie, cioè al mezzo, dal mezzo e intorno al mezzo, il che risponde, dice egli, con certa bella proporzione, a quel che si è detto di sopra del corpo, che esso ancora è perfezionato in tre cose, e così il suo moto. Stabiliti questi movimenti, segue dicendo che, essendo dei corpi naturali altri semplici ed altri composti di quelli, e chiama corpi semplici quelli che hanno da natura principio di moto, come il fuoco e la terra, conviene che i movimenti semplici siano dei corpi semplici ed i misti dei composti, in modo però che i composti seguano il moto della parte predominante nella composizione. Sagredo, di grazia al signor Salviati, fermatevi alquanto, perché io mi sento in questo progresso pullular da tante bande tanti dubbi, che mi sarà forza o dirgli, s'io vorrò sentir con attenzione le cose che voi soggiugnerete, o rimuover l'attenzione dalle cose da dirsi, se vorrò conservare la memoria dei dubbi. Salviati. Io molto volentieri mi fermerò, perché corro ancor io simil fortuna, e sto di punto in punto per perdermi, mentre mi conviene veleggiar tra scogli ed onde così rotte che mi fanno, come si dice, perder la bussola. Però, prima che far maggior cumulo, proponete le vostre difficoltà. Giornata prima, parte seconda. Salviati. Io molto volentieri mi fermerò, perché corro ancor io simil fortuna, e sto di punto in punto per perdermi, mentre mi conviene veleggiar tra scogli e onde così rotte che mi fanno, come si dice, perder la bussola. Però, prima che far maggior cumulo, proponete le vostre difficoltà. Sagredo. Voi, insieme con Aristotele, da principio mi separaste alquanto dal mondo sensibile per additarmi l'architettura, con la quale egli doveva esser fabbricato, e con mio gusto mi cominciaste a dire che il corpo naturale è per natura mobile, essendo che si è definito altrove la natura esser principio di moto. Qui mi nacque un poco di dubbio, e fu, per qual cagione, Aristotele non disse che dei corpi naturali alcuni sono mobili per natura e altri immobili. Avvenga che,
nella definizione vien detto la natura esser principio di moto e di quiete, che se i corpi naturali hanno tutti principio di movimento, o non occorreva metter la quiete nella definizione della natura, o non occorreva indur tal definizione in questo luogo. Quanto poi al dichiararmi quali egli intende essere i movimenti semplici e come egli determina dagli spazi, chiamando semplici quelli che si fanno per linee semplici, che tali sono la circolare e la retta solamente, lo ricevo quietamente, né mi curo di sottilizzargli l'istanza della elica intorno al cilindro, che per essere in ogni sua parte simile a se stessa, par che si potesse annoverar tra le linee semplici. Ma mi risento bene alquanto nel sentirlo ristringere, mentre par che con altre parole voglia replicar le medesime definizioni, a chiamare quello movimento intorno al mezzo, e questo sursum et deorsum, cioè in su e in giù, li quali termini non si usano fuori del mondo fabbricato, ma lo suppongono non pur fabbricato, ma di già abitato da noi. Che se il moto retto è semplice, per la semplicità della linea retta, e se il moto semplice è naturale, sia pur egli fatto per qualsivoglia verso, dico in su, in giù, innanzi, indietro, a destra e a sinistra, e se altra differenza si può immaginare, purché sia retto, dovrà convenire a qualche corpo naturale semplice, o se no la supposizione d'Aristotile è manchevole. Vedesi inoltre che Aristotile accenna un solo essere al mondo il moto circolare e in conseguenza un solo centro, al quale solo si riferiscano i movimenti retti in su e in giù. Tutti indizi che egli ammira di cambiarci le carte in mano e di volere accomodar l'architettura alla fabbrica e non costruire la fabbrica conforme ai precetti dell'architettura, che se io dirò che nell'università della natura ci possono essere 1000 movimenti circolari e in conseguenza 1000 centri, vi saranno ancora 1000 moti in su e in giù. Inoltre ei pone, come è detto, moti semplici e moto misto, chiamando semplici il circolare e il retto e misto il composto di questi. Dei corpi naturali chiama altri semplici, cioè quelli che hanno principio naturale al moto semplice, e altri composti, e i moti semplici li attribuisce a corpi semplici e a composti il composto. Ma per moto composto e non intende più il misto diretto e circolare che può essere al mondo, ma introduce un moto misto tanto impossibile quanto è impossibile a mescolare movimenti opposti fatti nella medesima linea retta, sì che da essi ne nasca un moto, che sia parte in su e parte in giù, e per moderare una tanta sconvenevolezza e impossibilità si riduce a dire che tali corpi misti si muovono secondo la parte semplice predominante, che finalmente necessita altrui a dire che anco il moto fatto per la medesima linea retta è alle volte semplice e talora anche composto, sì che la semplicità del moto non si attende più dalla semplicità della linea solamente. Nota. Tu, Aristotile, determini i moti semplici esser quelli che si fanno per linee semplici, la retta e la circolare. Ora, se la semplicità si deve attendere dalla semplicità della linea, il moto per una retta che passi per il centro sarà semplice e come tale potrà essere naturale di qualche corpo semplice, e tale ancora sarà quello che traversi il cerchio senza passar per il centro. Tuttavia poi tu dirai che il moto per la medesima retta sino al centro sarà contrario al conseguente per la medesima retta oltre al centro. E non vorrai più che il medesimo moto, che tu chiamavi semplice, mercé dell'esser fatto per un'istessa retta semplice, convenga al medesimo corpo semplice, e vorrai che nella stessa retta semplice sieno moti contrarii. Per convenirsi il moto semplice al corpo semplice, bisogna che sia un moto la cui semplicità si attenda da altro che dalla semplicità della linea, perché così il moto al centro non sarebbe proprio e naturale dei gravi più che il moto dal centro. Fine della nota. Simplicio. Oh, non vi par ella differenza bastevole se il movimento semplice assoluto sarà più veloce assai di quello che vien dal predominio?
e quanto vien più velocemente all'ingiù un pezzo di terra pura che un pezzuol di legno? Sagredo. Bene, signor Simplicio, ma se la semplicità si ha da mutar per questo, oltre che ci saranno 100.000 moti misti, voi non mi saprete determinare il semplice. Anzi di più, se la maggiore e minor velocità possono alterare la semplicità del moto, nessun corpo semplice si muoverà mai di moto semplice. Avvenga che, in tutti i moti retti naturali, la velocità si va sempre aumentando e in conseguenza sempre mutando la semplicità, la quale, per esser semplicità, conviene che sia immutabile. E quel che più importa, voi graverete Aristotile d'una nuova nota, come quello che nella definizione del moto composto non ha fatto menzione di tardità né di velocità, la quale ora voi ponete per articolo necessario ed essenziale. Aggiugnesi che neanco potrete da cotal regola trar frutto veruno, imperocché ci saranno de misti, e non pochi, de quali altri si muoveranno più lentamente e altri più velocemente del semplice, come per esempio il piombo e il legno in comparazione della terra. E però tra questi movimenti quale chiamerete voi il semplice e quale il composto? Simplicio. Chiamerassi semplice quello che vien fatto dal corpo semplice e misto quel del corpo composto. Sagredo. Benissimo, veramente. E che dite voi, signor Simplicio? Poco fa volevi che il moto semplice e il composto mi insegnassero quali siano i corpi semplici e quali i misti, e ora volete che dai corpi semplici e dai misti io venga in cognizione di qual sia il moto semplice e quale il composto. Regola eccellente per non saper mai conoscer né i moti né i corpi, oltre che già venite a dichiararvi come non vi basta più la maggior velocità, ma ricercate una terza condizione per definire il movimento semplice, per il quale Aristotile si contentò d'una sola, cioè della semplicità dello spazio. Ma ora, secondo voi, il moto semplice sarà quello che vien fatto sopra una linea semplice, con certa determinata velocità, da un corpo mobile semplice. Or sia come a voi piace, e torniamo ad Aristotile, il quale mi definì il moto misto esser quello che si compone del retto e del circolare, ma non mi trovò poi corpo alcuno che fusse naturalmente mobile di tal moto. Salviati. Torno dunque ad Aristotile, il quale, avendo molto bene e metodicamente cominciato il suo discorso, ma avendo più la mira di andare a terminare e colpire in uno scopo prima nella mente sua stabilitosi, che dove dirittamente il progresso lo conduceva, interrompendo il filo, ci esce traversalmente a portar, come cosa nota e manifesta, che quanto ai moti retti in su e in giù, questi naturalmente convengono al fuoco e alla terra, e che però è necessario che oltre a questi corpi che sono appresso di noi, ne sia un altro in natura, al quale convenga il movimento circolare, il quale sia ancora tanto più eccellente quanto il moto circolare è più perfetto del moto retto. Quanto poi quello sia più perfetto di questo, lo determina dalla perfezione della linea circolare sopra la retta, chiamando quella perfetta e imperfetta questa. Imperfetta perché se è infinita manca di fine e di termine, se è finita fuori di lei ci è alcuna cosa dove ella si può prolungare. Questa è la prima pietra, base e fondamento di tutta la fabbrica del mondo aristotelico, sopra la quale si appoggiano tutte le altre proprietà, di non grave né leggero, di ingenerabile, incorruttibile ed esente da ogni mutazione, fuori della locale, eccetera. E tutte queste passioni afferma egli esser proprie del corpo semplice e mobile di moto circolare, e le condizioni contrarie di gravità, leggerezza, corruttibilità, eccetera, le assegna a corpi mobili naturalmente di movimenti retti. Laonde, qualunque volta nello stabilito sin qui si scuopra mancamento, si potrà ragionevolmente dubitar di tutto il resto che sopra gli vien costrutto. Io non nego che questo, che sin qui Aristotile ha introdotto con discorso generale dependente da principii universali e primi, non venga poi nel progresso riconfermato con ragioni particolari e con esperienze,
le quali tutte è necessario che vengano distintamente considerate e ponderate, ma già che nel detto sin qui si rappresentano molte e non picciole difficoltà, e pur converrebbe che i primi principii e fondamenti fussero sicuri, fermi e stabili, acciocché più risolutamente si potesse sopra di quelli fabbricare, non sarà forse se non ben fatto, prima che si accresca il cumulo dei dubbii, vedere se per avventura, sì come io stimo, incamminandoci per altra strada, ci indirizzassimo a più diritto e sicuro cammino, e con precetti d'architettura meglio considerati potessimo stabilire i primi fondamenti. Però, sospendendo per ora il progresso d'Aristotile, il quale a suo tempo ripiglieremo e partitamente esamineremo, dico che delle cose da esso dette sin qui convengo seco e ammetto che il mondo sia corpo dotato di tutte le dimensioni, e però perfettissimo, e aggiungo che come tale ei sia necessariamente ordinatissimo, cioè di parti con sommo e perfettissimo ordine tra di loro disposte, il quale assunto non credo che sia per esser negato né da voi né da altri. Simplicio. E chi volete voi che lo neghi? La prima cosa egli è d'Aristotile stesso, e poi la sua denominazione non par che sia presa d'altronde che dall'ordine che egli perfettamente contiene. Salviati. Stabilito dunque cotal principio, si può immediatamente concludere che, se i corpi integrali del mondo devono essere di lor natura mobili, è impossibile che i movimenti loro siano retti, o altri che circolari. E la ragione è assai facile e manifesta, imperocché quello che si muove di moto retto muta luogo, e continuando di muoversi si va più e più sempre allontanando dal termine onde ei si partì, e da tutti i luoghi per i quali successivamente ei va passando, e se tal moto naturalmente se gli conviene, adunque egli, da principio, non era nel luogo suo naturale, e però non erano le parti del mondo con ordine perfetto disposte. Ma noi supponghiamo quelle esser perfettamente ordinate, adunque, come tali, è impossibile che abbiano da natura di mutar luogo e in conseguenza di muoversi di moto retto. Inoltre, essendo il moto retto di sua natura infinito, perché infinita e indeterminata è la linea retta, è impossibile che mobile alcuno abbia da natura principio di muoversi per linea retta, cioè verso dove è impossibile di arrivare, non vi essendo termine prefinito, e la natura, come ben dice Aristotile medesimo, non intraprende a fare quello che non può esser fatto, né intraprende a muovere dove è impossibile a pervenire. E seppure alcuno dicesse che, sebbene la linea retta e in conseguenza il moto per essa è produttibile in infinito, cioè interminato, tuttavia però la natura, per così dire, arbitrariamente gli ha assegnati alcuni termini e dato naturali istinti a suoi corpi naturali di muoversi, a quelli io risponderò che ciò per avventura si potrebbe favoleggiare che fosse avvenuto nel primo caos, dove confusamente e inordinatamente andavano indistinte materie vagando, per le quali ordinare la natura molto acconciamente si fusse servita dei movimenti retti, i quali, sì come movendo i corpi ben costituiti gli disordinano, così sono acconci a ben ordinari bravamente disposti. Ma dopo l'ottima distribuzione e collocazione è impossibile che in loro resti naturale inclinazione di più muoversi di moto retto, dal quale ora solo ne seguirebbe il rimuoversi dal proprio e natural luogo, cioè il disordinarsi. Possiamo dunque dire il moto retto servire a condur le materie per fabbricar l'opera, ma fabbricata che l'è, o restare immobile, o se mobile, muoversi solo circolarmente. Se però noi non volessimo dir con Platone che anco i corpi mondani, dopo l'esser stati fabbricati e del tutto stabiliti, furon per alcun tempo dal suo fattore mossi di moto retto, ma che, dopo l'esser pervenuti in certi e determinati luoghi, furon rivolti a uno in giro, passando dal moto retto al circolare, dove poi si son mantenuti e tuttavia si conservano, pensiero altissimo e degno ben di Platone, intorno al quale mi sovviene aver sentito discorrere il nostro comune amico accademico Linceo,
E se ben mi ricorda, il discorso fu tale: ogni corpo costituito per qualsivoglia causa in stato di quiete, ma che per sua natura sia mobile, posto in libertà si moverà, tutta volta però che gli abbia da natura inclinazione a qualche luogo particolare, che quando fusse indifferente a tutti, resterebbe nella sua quiete, non avendo maggior ragione di muoversi a questo che a quello. Dall'aver questa inclinazione ne nasce necessariamente che egli nel suo moto si anderà continuamente accelerando, e cominciando con moto tardissimo non acquisterà grado alcuno di velocità, che prima non sia passato per tutti i gradi di velocità minori, o vogliamo dire di tardità maggiori, perché partendosi dallo stato della quiete, che è il grado di infinita tardità di moto, non ci è ragione nessuna per la quale debba entrare in un tal determinato grado di velocità prima che entrare in un minore e in un altro ancor minore prima che in quello. Anzi, par molto ben ragionevole passar prima per i gradi più vicini a quello dond'ei si parte, e da quelli ai più remoti, ma il grado di dove il mobile piglia a muoversi è quello della somma tardità, cioè della quiete. Ora, questa accelerazione di moto non si farà se non quando il mobile nel muoversi acquista, né altro è l'acquisto suo se non l'avvicinarsi al luogo desiderato, cioè dove l'inclinazione naturale lo tira, e là si condurrà egli per la più breve, cioè per linea retta. Possiamo dunque ragionevolmente dire che la natura, per conferire in un mobile prima costituito in quiete una determinata velocità, si serva del farlo muover per alcun tempo e per qualche spazio di moto retto. Stante questo discorso, figuriamoci aver Iddio creato il corpo, verbi grazia di Giove, al quale abbia determinato di voler conferire una tal velocità, la quale egli poi debba conservar perpetuamente uniforme. Potremo, con Platone, dire che gli desse di muoversi da principio di motoretto e accelerato, e che poi, giunto a quel tal grado di velocità, convertisse il suo moto retto in circolare, del quale poi la velocità naturalmente convien esser uniforme. Sagredo. Io sento con gran gusto questo discorso, e maggiore credo che sarà dopo che mi abbiate rimossa una difficoltà, la quale è che io non resto ben capace come di necessità convenga che un mobile, partendosi dalla quiete ed entrando in un moto al quale egli abbia inclinazione naturale, passi per tutti i gradi di tardità precedenti che sono tra qualsivoglia segnato grado di velocità e lo stato di quiete, li quali gradi sono infiniti, sì che non abbia potuto la natura contribuire al corpo di Giove, subito creato, il suo moto circolare con tanta velocità. Salviati. Io non ho detto, né ardirei di dire, che alla natura e a Dio fosse impossibile il conferir quella velocità che voi dite immediatamente, ma dirò bene che de facto la natura non lo fa, talché il farlo verrebbe ad essere operazione fuora del corso naturale, e però miracolosa. Nota. Muovasi con qualsivoglia velocità qualsi sia ponderosissimo mobile e incontri qualsivoglia corpo costituito in quiete, benché debolissimo e di minima resistenza, quel mobile, incontrandolo, giammai non gli conferirà immediatamente la sua velocità, segno evidente di che ne è il sentirsi il suono della percossa, il quale non si sentirebbe, o per dir meglio, non sarebbe, se il corpo che stava in quiete ricevesse nell'urto del mobile la medesima velocità di quello. Fine della nota. Sagredo. Adunque voi credete che un sasso, partendosi dalla quiete ed entrando nel suo moto naturale verso il centro della terra, passi per tutti i gradi di tardità inferiori a qualsivoglia grado di velocità? Salviati. Credolo, anzi ne son sicuro, e sicuro con tanta certezza che posso renderne sicuro voi ancora. Sagredo. Quando in tutto il ragionamento d'oggi io non guadagnassi altro che una tal cognizione, me lo riputerei per un gran capitale. Salviati. Per quanto mi par di comprendere dal vostro ragionare, gran parte della vostra difficoltà consiste in quel dover passare in un tempo, ed anco brevissimo,
per quelli infiniti gradi di tardità precedenti a qualsiasi velocità acquistata dal mobile in quel tal tempo. E però, prima che venire ad altro, cercherò di rimuovervi questo scrupolo, che dovrà essere agevol cosa, mentre io vi replico che il mobile passa per i detti gradi, ma il passaggio è fatto senza dimorare in veruno, talché, non ricercando il passaggio più di un solo istante di tempo e contenendo qualsivoglia piccol tempo infiniti istanti, non ce ne mancheranno per assegnare il suo a ciascheduno degli infiniti gradi di tardità, e sia il tempo quanto si voglia breve. Sagredo. Sin qui resto capace. Tuttavia mi par gran cosa che quella palla d'artiglieria, che tal mi figuro essere il mobile cadente, che pur si vede scendere con tanto precipizio, che in manco di 10 battute di polso passerà più di 200 braccia di altezza, si sia nel suo moto trovata congiunta con sì picciol grado di velocità, che, se avesse continuato di muoversi con quello senza più accelerarsi, non l'avrebbe passata in tutto un giorno. Salviati, dite pure in tutto un anno, né in 10, né in 1000, siccome io m'ingegnerò di persuadervi, ed anco forse senza vostra contraddizione ad alcune assai semplici interrogazioni ch'io vi farò. Però ditemi se voi avete difficoltà nessuna in concedere che quella palla nello scendere vada sempre acquistando maggior impeto e velocità. Sagredo. Sono di questo sicurissimo. Salviati. E se io dirò che l'impeto acquistato in qualsivoglia luogo del suo moto sia tanto che basterebbe ricondurla a quell'altezza donde si partì, me lo concedereste? Sagredo. Concedereilo senza contraddizione, tutta volta che la potesse applicare, senza essere impedita, tutto il suo impeto in quella sola operazione di ricondur se medesima, o altro eguale a sé, a quella medesima altezza, come sarebbe se la terra fusse perforata per il centro e che lontano da esso 100 o 1000 braccia si lasciasse cader la palla. Credo sicuramente che ella passerebbe oltre al centro, salendo altrettanto quanto scese, e così mi mostra l'esperienza accadere d'un peso pendente da una corda, che rimosso dal perpendicolo, che è il suo stato di quiete, e lasciato poi in libertà, cala verso detto perpendicolo e lo trapassa per altrettanto spazio, o solamente tanto meno, quanto il contrasto dell'aria e della corda, o di altri accidenti, l'impediscono. Mostrami di stesso l'acqua, che, scendendo per un sifone, rimonta altrettanto quanto fu la sua ascesa. Salviati. Voi perfettamente discorrete, e perch'io so che non avete dubbio in conceder che l'acquisto dell'impeto sia mediante l'allontanamento dal termine donde il mobile si parte e l'avvicinamento al centro dove tende il suo moto, arrete voi difficoltà nel concedere che due mobili uguali, ancorché scendenti per diverse linee, senza veruno impedimento, facciano acquisto di impeti uguali, tutta volta che l'avvicinamento al centro sia uguale? Sagredo. Non intendo bene il quesito. Salviati. Mi dichiarerò meglio col segnarne un poco di figura. Però noterò questa linea AB parallela all'orizzonte e sopra il punto B drizzerò la perpendicolare BC e poi congiugnerò questa inclinata CA. Intendendo ora la linea CA essere un piano inclinato e squisitamente pulito e duro, sopra il quale scenda una palla perfettamente rotonda e di materia durissima, ed una simile scenderne liberamente per la perpendicolare CB, domando se voi concedereste che l'impeto dell'ascendente per il piano CA, giunta che la fusse al termine A, potesse essere eguale all'impeto acquistato dall'altra nel punto B, dopo l'ascesa per la perpendicolare CB. Sagredo. Io credo risolutamente di sì, perché in effetto amendue si sono avvicinate al centro egualmente, e per quello che pur ora ho conceduto, gli impeti loro sarebbero egualmente bastanti a ricondur loro stesse alla medesima altezza. Salviati. Ditemi ora quello che voi credete che facesse
quella medesima palla posata sul piano orizzontale AB. Giornata prima, parte terza. Sagredo. Starebbe ferma, non avendo esso piano veruna inclinazione. Salviati. Ma sul piano inclinato CA scenderebbe, ma con moto più lento che per la perpendicolare CB. Sagredo. Sono stato per rispondere risolutamente di sì, parendomi pur necessario che il moto per la perpendicolare CB debba essere più veloce che per l'inclinata CA. Tuttavia, se questo è, come potrà il cadente per l'inclinata, giunto al punto A, aver tanto impeto, cioè tal grado di velocità, quale e quanto il cadente per la perpendicolare avrà nel punto B? Queste due proposizioni par che si contradicano. Salviati. Adunque molto più vi parrà falso se io dirò che assolutamente la velocità dei cadenti, per la perpendicolare e per l'inclinata, siano uguali, e pur questa è proposizione verissima. Sì come vera è questa ancora, che dice che il cadente si muove più velocemente per la perpendicolare che per la inclinata. Sagredo. Queste al mio orecchio suonano proposizioni contraddittorie. E al vostro, signor Simplicio? Simplicio. Ed a me parli stesso. Salviati. Credo che voi mi burliate, fingendo di non capire quel che voi intendete meglio di me. Però ditemi, signor Simplicio, quando voi vi immaginate un mobile esser più veloce d'un altro, che concetto vi figurate voi nella mente? Simplicio. Figuromi l'un passar nell'istesso tempo maggiore spazio dell'altro, ovvero passare spazio eguale ma in minor tempo. Salviati. Benissimo. E per mobili egualmente veloci che concetto vi figurate? Simplicio. Figuromi che passino spazii eguali in tempi eguali. Salviati. E non altro concetto che questo? Simplicio. Questo mi par che sia la propria definizione de moti eguali. Sagredo. Aggiunghiamoci pure quest'altra di più, cioè chiamarsi ancora le velocità esser eguali, quando gli spazi passati hanno la medesima proporzione che i tempi nei quali son passati, e sarà definizione più universale. Salviati. Così è, perché comprende gli spazi eguali, passati in tempi eguali, e gli ineguali ancora, passati in tempi ineguali, ma proporzionali a essi spazi. Ripigliate ora la medesima figura, ed applicandovi il concetto che vi figurate del moto più veloce, ditemi perché vi pare che la velocità del cadente per CB sia maggiore della velocità dello scendente per la CA. Simplicio. Parmi perché nel tempo che il cadente passerà tutta la CB, lo scendente passerà nella CA una parte minore della CB. Salviati. Così sta. E così si verifica il mobile muoversi più velocemente per la perpendicolare che per l'inclinata. Considerate ora se in questa medesima figura si potesse in qualche modo verificare l'altro concetto e trovare che i mobili fussero egualmente veloci in amendue le linee CA-CB. Simplicio. Io non ci so veder cosa tale, anzi, pur mi par contraddizione al già detto. Salviati. E voi che dite, signor Sagredo? Io non vorrei già insegnarvi quel che voi medesimi sapete, e quello di che pur ora mi avete arrecato la definizione. Sagredo. La definizione che io ho addotta è stata che i mobili si possono chiamare egualmente veloci quando gli spazi passati da loro hanno la medesima proporzione che i tempi nei quali gli passano. Però, a voler che la definizione avesse luogo nel presente caso, bisognerebbe che il tempo dell'ascesa per CA
al tempo della caduta per CB avesse la medesima proporzione che la stessa linea CA alla CB. Ma ciò non so io intender che possa essere, tuttavolta che il moto per la CB sia più veloce che per la CA. Salviati, eppur è forza che voi l'intendiate. Ditemi un poco, questi moti non si vanneglino continuamente accelerando? Sagredo, vannosi accelerando, ma più nella perpendicolare che nell'inclinata. Salviati, ma questa accelerazione nella perpendicolare è ella però tale in comparazione di quella dell'inclinata che, prese due parti eguali in qualsivoglia luogo di esse linee, perpendicolare e inclinata, il moto nella parte della perpendicolare sia sempre più veloce che nella parte dell'inclinata? Sagredo, signor no, anzi, potrò io pigliare uno spazio nell'inclinata, nel quale la velocità sia maggiore assai che in altrettanto spazio preso nella perpendicolare, e questo sarà se lo spazio nella perpendicolare sarà preso vicino al termine C e nell'inclinata molto lontano. Salviati, vedete dunque che la proposizione che dice il moto per la perpendicolare è più veloce che per l'inclinata non si verifica universalmente, se non dei moti che cominciano dal primo termine, cioè dalla quiete, senza la qual condizione la proposizione sarebbe tanto difettosa che anco la sua contraddittoria potrebbe esser vera, cioè che il moto nell'inclinata è più veloce che nella perpendicolare, perché è vero che nell'inclinata possiamo pigliare uno spazio passato dal mobile in manco tempo che altrettanto spazio passato nella perpendicolare. Ora, perché il moto nell'inclinata è in alcuni luoghi più veloce e in altri meno che nella perpendicolare, ha dunque in alcuni luoghi dell'inclinata il tempo del moto del mobile al tempo del moto del mobile per alcuni luoghi della perpendicolare avrà maggior proporzione che lo spazio passato allo spazio passato, ed in altri luoghi la proporzione del tempo al tempo sarà minore di quella dello spazio allo spazio, come per esempio partendosi due mobili dalla quiete, cioè dal punto C della seguente figura 5, uno per la perpendicolare CB e l'altro per l'inclinata CA, nel tempo che nella perpendicolare il mobile avrà passata tutta la CB, l'altro avrà passata la CT minore. E però il tempo per CT al tempo per CB, che gli è eguale, avrà maggior proporzione che la linea TC alla CB, essendo che la medesima alla minore ha maggior proporzione che alla maggiore. E per l'opposito, quando nella CA, prolungata quanto bisognasse, si prendesse una parte eguale alla CB, ma passata in tempo più breve, il tempo nell'inclinata al tempo nella perpendicolare avrebbe proporzione minore che lo spazio allo spazio. Se dunque nell'inclinata e nella perpendicolare possiamo intendere spazi e velocità tali che le proporzioni tra essi spazi siano e minori e maggiori delle proporzioni dei tempi, possiamo ben ragionevolmente concedere che vi siano anco spazi per i quali i tempi dei movimenti ritengano la medesima proporzione che gli spazi. Sagredo. Già mi sent'io levato lo scrupolo maggiore e comprendo esser non solo possibile, ma dirò necessario, quello che mi pareva un contraddittorio. Ma non però intendo per ancora che uno di questi casi possibili o necessarii sia questo del quale abbiamo bisogno di presente, sicché vero sia che il tempo dell'ascesa per CA al tempo della caduta per CB abbia la medesima proporzione che la linea CA alla CB, onde si possa senza contraddizione dire che le velocità per la inclinata CA e per la perpendicolare CB siano eguali. Salviati, contentatevi per ora ch'io v'abbia rimossa l'incredulità,
Ma la scienza aspettatela un'altra volta, cioè quando vedrete le cose dimostrate dal nostro accademico intorno ai moti locali, dove troverete dimostrato che, nel tempo che il mobile cade per tutta la CB, l'altro scende per la CA, sino al punto T, nel quale cade la perpendicolare tiratavi dal punto B. E per trovare dove il medesimo cadente per la perpendicolare si troverebbe, quando l'altro arriva al punto A, tirate da esso A la perpendicolare sopra la CA, prolungando essa e la CB sino al concorso, e quello sarà il punto cercato. Intanto vedete come è vero che il moto per la CB è più veloce che per l'inclinata CA, ponendo il termine C per principio dei moti dei quali facciamo comparazione, perché la linea CB è maggiore della CT e l'altra da C sino al concorso della perpendicolare tirata da A sopra la CA è maggiore della CA, e però il moto per essa è più veloce che per la CA. Ma quando noi paragoniamo il moto fatto per tutta la CA, non con tutto il moto fatto nel medesimo tempo per la perpendicolare prolungata, ma col fatto in parte del tempo per la sola parte CB, non repugna che il mobile per CA, continuando di scendere oltre al T, possa in tal tempo arrivare in A. Che qual proporzione si trova tra le linee CA-CB, tale sia tra essi tempi. Ora, ripigliando il nostro primo proposito, che era dimostrare come il mobile grave partendosi dalla quiete passa scendendo per tutti i gradi di tardità precedenti a qualsivoglia grado di velocità che egli acquisti, ripigliando la medesima figura, ricordiamoci che eramo convenuti che il cadente per la perpendicolare CB e il descendente per l'inclinata CA, nei termini BA, si trovassero aver acquistati eguali gradi di velocità. Ora, seguitando più avanti, non credo che voi abbiate difficoltà veruna in concedere che sopra un altro piano meno elevato di AC, qual sarebbe verbigrazia di A, segue figura 6, il moto del descendente sarebbe ancora più tardo che nel piano CA, talché non è da dubitar punto che si possano notar piani tanto poco elevati sopra l'orizzonte AB che il mobile, cioè la medesima palla, in qualsivoglia lunghissimo tempo si condurrebbe al termine A, già che per condurvisi per il piano BA non basta tempo infinito, ed il moto si fa sempre più lento, quanto la declività è minore. Bisogna dunque necessariamente confessare potersi sopra il termine B pigliare un punto tanto ad esso B vicino che tirando da esso al punto A un piano la palla non lo passasse neanco in un anno. Bisogna ora che voi sappiate che l'impeto, cioè il grado di velocità che la palla si trova aver acquistato quando arriva al punto A, è tale che, quando ella continuasse di muoversi con questo medesimo grado uniformemente, cioè senza accelerarsi o ritardarsi in altrettanto tempo, in quanto è venuta per il piano inclinato, passerebbe uno spazio lungo il doppio del piano inclinato, cioè, per esempio, se la palla avesse passato il piano di A in un'ora, continuando di muoversi uniformemente con quel grado di velocità che ella si trova a avere nel giungere al termine A, passerebbe in un'ora uno spazio doppio della lunghezza di A, e perché, come dicevamo, i gradi di velocità acquistati nei punti B, A dai mobili che si partono da qualsivoglia punto preso nella perpendicolare CB e che scendono l'uno per il piano inclinato e l'altro per essa perpendicolare, son sempre eguali. Adunque il cadente per la perpendicolare può partirsi da un termine tanto vicino al B che il grado di velocità acquistato in B non fusse bastante, conservandosi sempre lì stesso, a condurre il mobile per uno spazio doppio della lunghezza del piano inclinato in un anno,
né in 10 né in 100. Possiamo dunque concludere che se è vero che secondo il corso ordinario di natura un mobile, rimossi tutti gli impedimenti esterni ed accidentarii, si muova sopra piani inclinati con maggiore e maggior tardità, secondo che l'inclinazione sarà minore, sì che finalmente la tardità si conduca a essere infinita, che è quando si finisce l'inclinazione e s'arriva al piano orizzontale, e se è vero parimente che al grado di velocità acquistato in qualche punto del piano inclinato sia uguale quel grado di velocità che si trova avere il cadente per la perpendicolare nel punto segato da una parallela all'orizzonte che passa per quel punto del piano inclinato, bisogna di necessità confessare che il cadente, partendosi dalla quiete, passa per tutti gli infiniti gradi di tardità e che in conseguenza, per acquistare un determinato grado di velocità, bisogna che si muova prima per linea retta, descendendo per breve o lungo spazio, secondo che la velocità da acquistarsi dovrà essere minore o maggiore, e secondo che il piano sul quale si scende sarà poco o molto inclinato, talché può darsi un piano con sì poca inclinazione che per acquistarvi quel tal grado di velocità bisognasse prima muoversi per lunghissimo spazio ed in lunghissimo tempo, sì che nel piano orizzontale qualsisia velocità non s'acquisterà naturalmente mai, avvenga che il mobile giammai non vi si muoverà. Ma il moto per la linea orizzontale, che non è declive né elevata, è moto circolare intorno al centro. Adunque il moto circolare non s'acquisterà mai naturalmente senza il moto retto precedente, ma bene acquistato che essi sia, si continuerà egli perpetuamente con velocità uniforme. Io potrei dichiararvi ed anco dimostrarvi con altri discorsi queste medesime verità, ma non voglio interromper con sì grande digressioni il principal nostro ragionamento, e piuttosto ci ritornerò con altra occasione, e massime che ora si è venuto in questo proposito non per servirsene per una dimostrazione necessaria, ma per adornare un concetto platonico, al quale voglio aggiungere un'altra particolare osservazione pur del nostro accademico, che ha del mirabile. Figuriamoci, tra i decreti del divino architetto, essere stato pensiero di crear nel mondo questi globi, che noi veggiamo continuamente muoversi in giro, ed avere stabilito il centro delle lor conversioni, ed in esso collocato il sole immobile, ed aver poi fabbricati tutti i detti globi nel medesimo luogo, e di lì, data l'inclinazione di muoversi, discendendo verso il centro, sin che acquistassero quei gradi di velocità che pareva alla medesima mente divina, li quali, acquistati, fussero volti in giro, ciascheduno nel suo cerchio, mantenendo la già concepita velocità. Si cerca in quale altezza e lontananza dal sole era il luogo dove primamente furono essi globi creati, e se può esser che la creazione di tutti fusse stata nell'istesso luogo. Per far questa investigazione bisogna pigliare dai più periti astronomi le grandezze dei cerchi, nei quali i pianeti si rivolgono, e parimente i tempi delle loro revoluzioni, dalle quali due cognizioni si raccoglie quanto verbigrazia il moto di Giove è più veloce del moto di Saturno, e trovato, come in effetto è, che Giove si muove più velocemente, conviene che, essendosi partiti dalla medesima altezza, Giove sia sceso più che Saturno, siccome pure sappiamo essere veramente, essendo l'orbe suo inferiore a quel di Saturno. Ma venendo più avanti dalla proporzione che hanno le due velocità di Giove e di Saturno, e dalla distanza che è tra gli orbi loro, e dalla proporzione dell'accelerazione del moto naturale, si può ritrovare in quanta altezza e lontananza dal centro delle lor revoluzioni fusse il luogo donde essi partirono. Ritrovato e stabilito questo, si cerca se,
Marte, scendendo di là sino al suo orbe, si trova che la grandezza dell'orbe e la velocità del moto convengono con quello che dal calcolo ci vien dato, ed il simile si fa della Terra, di Venere e di Mercurio, dei quali le grandezze dei cerchi e le velocità dei moti s'accostano tanto prossimamente a quel che ne danno i computi, che è cosa meravigliosa. Sagredo. Ho con estremo gusto sentito questo pensiero, e se non ch'io credo che il far quei calcoli precisamente sarebbe impresa lunga e laboriosa, e forse troppo difficile da esser compresa da me, io ve ne vorrei fare istanza. Salviati. L'operazione è veramente lunga e difficile, ed anco non m'assicurerei di ritrovarla così prontamente, però la riserberemo ad un'altra volta. Simplicio. Di grazia, sia conceduto alla mia poca pratica nelle scienze matematiche dir liberamente come i vostri discorsi fondati sopra proporzioni maggiori o minori e sopra altri termini da me non intesi quanto bisognerebbe, non mi hanno rimosso il dubbio, o per meglio dire l'incredulità, dell'esser necessario che quella gravissima palla di piombo di 100 libbre di peso, lasciata cadere da alto, partendosi dalla quiete, passi per ogni altissimo grado di tardità, mentre si vede in 4 battute di polso aver passato più di 100 braccia di spazio. Effetto che mi rende totalmente incredibile quella in alcun momento essersi trovata in stato tale di tardità che, continuandosi di muover con quella, non avesse neanco in 1000 anni passato lo spazio di mezzo dito. Eppure, se questo è, vorrei esserne fatto capace. Sagredo. Il signor Salviati, come di profonda dottrina, stima bene spesso che quei termini, che a sé medesimo sono notissimi e famigliari, debbano parimente esser tali per gli altri ancora, e però talvolta gli esce di mente che, parlando con noi altri, convien aiutar la nostra incapacità con discorsi manco reconditi. E però io, che non mi elevo tanto, con sua licenza tenterò di rimuovere almeno in parte il signor Simplicio dalla sua incredulità con mezzo sensato. E stando pure sul caso della palla d'artiglieria, ditemi in grazia, signor Simplicio, non concederete voi che nel far passaggio da uno stato a un altro sia naturalmente più facile e pronto il passare ad uno più propinquo che ad altro più remoto? Simplicio. Questo lo intendo e lo concedo, e non ho dubbio che, verbigrazia, un ferro infocato nel raffreddarsi prima passerà dai 10 gradi di caldo ai 9, che dai 10 ai 6. Sagredo. Benissimo. Ditemi appresso. Quella palla d'artiglieria, cacciata in su a perpendicolo dalla violenza del fuoco, non si va ella continuamente ritardando nel suo moto, sicché finalmente si conduce al termine altissimo, che quello della quiete? E nel diminuirsi la velocità, o volete dire nel crescersi la tardità, non è egli ragionevole che si faccia più presto trapasso dai 10 gradi agli 11 che dai 10 ai 12, e dai 1000 ai 1001 che ai 1200, ed insomma da qualsivoglia grado ad un suo più vicino che ad un più lontano? Simplicio. Così è ragionevole. Sagredo. Ma qual grado di tardità è sì lontano da qual si sia moto, che più lontano non ne sia lo stato della quiete che di tardità infinita? Per lo che non è da metter dubbio che la detta palla, prima che si conduca al termine della quiete, trapassi per tutti i gradi di tardità maggiori e maggiori, e per conseguenza per quella ancora che in 1000 anni non trapasserebbe lo spazio di un dito. Ed essendo questo, siccome è verissimo, non dovrà, signor Simplicio, parervi improbabile
che nel ritornare in giù la medesima palla, partendosi dalla quiete, recuperi la velocità del moto, col ripassare per quei medesimi gradi di tardità per i quali ella passò nell'andare in su, ma debba, lasciando gli altri gradi di tardità minori e più vicini allo stato di quiete, passar di salto ad uno più remoto. Simplicio. Io resto per questo discorso più capace assai che per quelle sottigliezze matematiche, e però potrà il signor Salviati ripigliare e continuare il suo ragionamento. Salviati. Ritorneremo dunque al nostro primo proposito, ripigliando là di dove digredimmo, che se ben mi ricorda eramo sul determinare come il moto per linea retta non può esser di uso alcuno nelle parti del mondo bene ordinate, e seguitavamo di dire che non così avviene dei movimenti circolari, dei quali quello che è fatto dal mobile in se stesso già lo ritien sempre nel medesimo luogo, e quello che conduce il mobile per la circonferenza d'un cerchio intorno al suo cerchio stabile e fisso non mette in disordine né sé né i circonvicini, imperocché tal moto primieramente è finito e terminato, anzi non pur finito e terminato, ma non è punto alcuno nella circonferenza che non sia primo ed ultimo termine della circolazione, e continuandosi nella circonferenza assegnatali lascia tutto il resto, dentro e fuori di quella, libero per i bisogni d'altri, senza impedirgli o disordinargli giammai. Questo, essendo un movimento che fa che il mobile sempre si parte e sempre arriva al termine, può primieramente esso solo essere uniforme, imperocché l'accelerazione del moto si fa nel mobile quando va verso il termine, dove egli ha inclinazione, ed il ritardamento accade per la repugnanza che egli ha di partirsi e allontanarsi dal medesimo termine, e perché nel moto circolare il mobile sempre si parte da termine naturale e sempre si muove verso il medesimo. Adunque in lui la repugnanza e l'inclinazione son sempre di eguali forze, dalla quale egualità ne risulta una non ritardata né accelerata velocità, cioè l'uniformità del moto. Da questa uniformità e dall'esser terminato ne può seguire la continuazione perpetua col reiterar sempre le circolazioni, la quale in una linea interminata ed in un moto continuamente ritardato o accelerato non si può naturalmente ritrovare, e dico naturalmente perché il moto retto che si ritarda è il violento, che non può esser perpetuo, e l'accelerato arriva necessariamente al termine, se vi è, e se non vi è non vi può neanche esser moto, perché la natura non muove dove è impossibile ad arrivare. Concludo, pertanto, il solo movimento circolare poter naturalmente convenire ai corpi naturali integranti l'universo e costituiti nell'ottima disposizione, e il retto, al più che si possa dire, essere assegnato dalla natura ai suoi corpi e parti di essi qualunque volta si ritrovassero fuori dei luoghi loro costituite in prava disposizione e però bisognose di ridursi per la più breve allo stato naturale. Di qui mi pare che assai ragionevolmente si possa concludere che per mantenimento dell'ordine perfetto tra le parti del mondo bisogni dire che le mobili siano mobili solo circolarmente, e se alcune ve ne sono che circolarmente non si muovano, queste di necessità siano immobili, non essendo altro salvo che la quiete e il moto circolare atto alla conservazione dell'ordine. Ed io non poco mi maraviglio che Aristotile, il quale pure stimò che il globo terrestre fusse collocato nel centro del mondo e che quivi immobilmente si rimanesse, non dicesse che de corpi naturali altri erano mobili per natura e altri immobili, e massime avendo già definito la natura esser principio di moto e di quiete. Simplicio. Aristotile,
come quello che non si prometteva del suo ingegno, ancorché perspicacissimo, più di quello che si conviene, stimò nel suo filosofare che le sensate esperienze si dovessero anteporre a qualsivoglia discorso fabbricato da ingegno umano, e disse che quelli che avessero negato il senso meritavano di esser gastigati col levargli quel tal senso. Ora, chi è quello così cieco che non vegga le parti della terra e dell'acqua muoversi come gravi, naturalmente all'ingiù, cioè verso il centro dell'universo, assegnato dall'istessa natura per fine e termine del moto recto de orsum, e non vegga parimente muoversi il fuoco e l'aria all'insù rettamente verso il concavo dell'orbe lunare, come a termine naturale del moto sursum? E vedendosi tanto manifestamente questo, ed essendo noi sicuri che eadem est ratio totius et partium, come non si deve egli dire esser proposizion vera e manifesta, che il movimento naturale della terra è il retto ad medium e del fuoco il retto a medio. Giornata prima, parte quarta. Salviati. In virtù di questo vostro discorso, al più che voi poteste pretendere che vi fusse conceduto, è che, siccome le parti della terra, rimosse dal suo tutto, cioè dal luogo dove esse naturalmente dimorano, cioè finalmente ridotte in prava e disordinata disposizione, tornano al luogo loro spontaneamente e però naturalmente con movimento retto. Così, conceduto che edem sit ratio totius et partium, si potrebbe inferire che, rimosso per violenza il globo terrestre dal luogo assegnatogli dalla natura, egli vi ritornerebbe per linea retta. Questo, come ho detto, è quanto al più vi si potesse concedere, fattavi ancora ogni sorte d'agevolezza. Ma chi volesse riveder con rigore queste partite, prima vi negherebbe che le parti della terra, nel ritornare al suo tutto, si movessero per linea retta e non per circolare o altra mista. E voi sicuramente avereste che fare assai a dimostrare il contrario, come apertamente intenderete nelle risposte alle ragioni ed esperienze particolari addotte da Tolomeo e da Aristotile. Secondariamente, se altri vi dicesse che le parti della terra si muovono, non per andare al centro del mondo, ma per andare a riunirsi col suo tutto, e che perciò hanno naturale inclinazione verso il centro del globo terrestre, per la quale inclinazione conspirano a formarlo e conservarlo, qual altro tutto e qual altro centro trovereste voi al mondo, al quale l'intero globo terreno, essendone rimosso, cercasse di ritornare, onde la ragion del tutto fusse simile a quella delle parti? Aggiungete che né Aristotile né voi proverete giammai che la terra de facto sia nel centro dell'universo, ma se si può assegnare centro alcuno all'universo, troveremo in quello esser più presto collocato il sole, come nel progresso intenderete. Ora, siccome dal cospirare concordemente tutte le parti della terra a formare il suo tutto, ne segue che esse da tutte le parti con eguale inclinazione vi concorrono e, per unirsi al più che sia possibile insieme, sfericamente vi si adattano. Perché non dobbiamo noi credere che la luna, il sole e gli altri corpi mondani siano essi ancora di figura rotonda, non per altro che per un concorde istinto e concorso naturale di tutte le loro parti componenti? Delle quali, se talora alcuna per qualche violenza fusse dal suo tutto separata, non è egli ragionevole il credere che spontaneamente e per naturale istinto ella vi ritornerebbe? Ed in questo modo concludere che il moto retto competa egualmente a tutti i corpi mondani? Simplicio. E non è dubbio alcuno che, come voi volete negare non solamente i principii delle scienze, ma esperienze manifeste e i sensi stessi, voi non potrete già mai esser convinto o rimosso d'aver una opinione concetta. Ed io piuttosto mi quieterò, perché contra negantes principia non est disputandum, che persuaso in virtù delle vostre ragioni. E stando sulle cose da voi pur ora pronunziate, già che mettete in dubbio insino nel moto dei gravi se sia retto o no, come potete voi mai ragionevolmente negare che le parti della terra, cioè che le materie gravissime descendano verso il centro con moto retto, se lasciate da una altissima torre, le cui pareti sono dirittissime e fabbricate a piombo,
esse gli vengono, per così dire, lambendo e percotendo in terra in quel medesimo punto a capello, dove verrebbe a terminare il piombo che pendesse da uno spago, legato in alto ivi per l'appunto, onde si lasciò cadere il sasso? Non è questo argomento più che evidente, cotal moto esser retto e verso il centro? Nel secondo luogo, voi revocate in dubbio se le parti della terra si muovono per andar, come afferma Aristotile, al centro del mondo, quasi che egli non l'abbia concludentemente dimostrato per i movimenti contrari, mentre in cotal guisa argomenta. Il movimento dei gravi è contrario a quello dei leggeri, ma il moto dei leggeri si vede esser direttamente all'insù, cioè verso la circonferenza del mondo. Adunque il moto dei gravi è rettamente verso il centro del mondo, ed accade, per accidens, che sia verso il centro della terra, poiché questo si abbatte ad essere unito con quello. Il cercare poi quello che facesse una parte del globo lunare o del sole quando fusse separata dal suo tutto è vanità, perché si cerca quello che seguirebbe in conseguenza d'un impossibile. Atteso che, come pur dimostra Aristotile, i corpi celesti sono impassibili, impenetrabili, infrangibili, sì che non si può dare il caso, e quando pure si desse e che la parte separata ritornasse al suo tutto, ella non vi tornerebbe come grave o leggera, che pure il medesimo Aristotile prova che i corpi celesti non sono né gravi né leggeri. Salviati. Quanto ragionevolmente io dubiti, se i gravi si muovano per linea retta e perpendicolare, lo sentirete, come pur ora ho detto, quando esaminerò questo argomento particolare. Circa il secondo punto, io mi meraviglio che voi abbiate bisogno che il paralogismo d'Aristotile vi sia scoperto, essendo per se stesso tanto manifesto, e che voi non vi accorgiate che Aristotile suppone quello che è in quistione. Però notate. Simplicio. Di grazia, signor Salviati, parlate con più rispetto d'Aristotile, e da chi potrete voi persuader giammai che quello che è stato il primo, unico ed ammirabile esplicator della forma sillogistica, della dimostrazione, degli elenchi, dei modi di conoscere i sofismi, i paralogismi e insomma di tutta la logica, equivocasse poi sì gravemente in suppor per noto quello che è in quistione? Signori, bisogna prima intenderlo perfettamente e poi provarsi a volerlo impugnare. Salviati. Signor Simplicio, noi siamo qui tra noi discorrendo familiarmente per investigar qualche verità. Io non arò mai per male che voi mi palesiate i miei errori, e quando io non avrò conseguita la mente d'Aristotile, riprendetemi pur liberamente, che io ve ne arò buon grado. Concedetemi intanto che io esponga le mie difficultà, e che io risponda ancora alcuna cosa alle vostre ultime parole, dicendovi che la logica, come benissimo sapete, è l'organo col quale si filosofa, ma sì come può esser che un artefice sia eccellente in fabbricare organi, ma indotto nel sapergli sonare, così può essere un gran logico, ma poco esperto nel sapersi servir della logica. Siccome ci son molti che sanno per lo senno a mente tutta la poetica e son poi infelici nel compor 4 versi solamente, altri posseggono tutti i precetti del Vinci e non saprebber poi dipingere uno sgabello. Il sonar l'organo non si impara da quelli che sanno far organi, ma da chi gli sa sonare. La poesia si impara dalla continua lettura dei poeti. Il dipignere s'apprende col continuo disegnare il dipignere. Il dimostrare della lettura dei libri pieni di dimostrazioni, che sono i matematici soli e non i logici. Ora, tornando al proposito, dico che quello che vede Aristotile del moto dei corpi leggeri è il partirsi il fuoco da qualunque luogo della superficie del globo terrestre e dirittamente discostarsene salendo in alto. E questo è veramente muoversi verso una circonferenza maggiore di quella della Terra. Anzi, il medesimo Aristotile lo fa muovere al concavo della Luna, ma che tal circonferenza sia poi quella del mondo o concentrica a quello, sì che il muoversi verso questa sia un muoversi anco verso quella del mondo, ciò non si può affermare, se prima non si suppone che il centro della Terra, dal quale noi vediamo discostarsi i leggeri ascendenti, sia il medesimo che il centro del mondo, che è quanto dire che il globo terrestre sia costituito nel centro del mondo, che è poi quello di che noi dubitiamo e che Aristotile intende di provare. E questo direte che non sia un manifesto paralogismo? Sagredo.
Questo argomento d'Aristotele mi era parso anco per un altro rispetto manchevole e non concludente, quando bene se gli concedesse che quella circonferenza alla quale si muove rettamente il fuoco fusse quella che racchiude il mondo, imperocché preso dentro un cerchio non solamente il centro ma qualsivoglia altro punto, ogni immobile che partendosi da quello camminerà per linea retta e verso qualsivoglia parte, senza alcun dubbio andrà verso la circonferenza e continuando il moto vi arriverà ancora. Sì che verissimo sarà il dire che egli verso la circonferenza si muova. Ma non sarà già vero che quello che per le medesime linee si movesse con movimento contrario varia verso il centro, se non quando il punto preso fusse l'istesso centro, o che il moto fusse fatto per quella sola linea, che, prodotta dal punto assegnato, passa per lo centro. Talché il dire, il fuoco, movendosi rettamente, va verso la circonferenza del mondo, adunque le parti della terra, le quali per le medesime linee si muovono di moto contrario, vanno verso il centro del mondo. Non conclude altrimenti, se non supposto prima, che le linee del fuoco prolungate passino per il centro del mondo, e perché di esse noi sappiamo certo che le passano per il centro del globo terrestre, essendo a perpendicolo sopra la sua superficie e non inclinate, adunque per concludere bisogna supporre che il centro della terra sia l'istesso, che il centro del mondo, o almeno che le parti del fuoco e della terra non ascendano e descendano, se non per una linea sola, che passi per il centro del mondo. Il che è poi falso e repugna all'esperienza, la quale ci mostra che le parti del fuoco, non per una linea sola, ma per le infinite prodotte dal centro della terra verso tutte le parti del mondo, ascendono sempre per linee perpendicolari alla superficie del globo terrestre. Salviati. Voi, signor Sagredo, molto ingegnosamente conducete Aristotele al medesimo inconveniente mostrando l'equivoco manifesto, ma aggiungete un'altra sconvenevolezza. Noi veggiamo la terra essere sferica e però siamo sicuri che ella ha il suo centro. A quello veggiamo che si muovono tutte le sue parti, che così è necessario dire, mentre i movimenti loro sono tutti perpendicolari alla superficie terrestre. Intendiamo come, movendosi al centro della terra, si muovono al suo tutto ed alla sua madre universale, e siamo poi tanto buoni che ci vogliamo lasciar persuadere che l'istinto loro naturale non è di andar verso il centro della terra, ma verso quel dell'universo, il quale non sappiamo dove sia né se sia, e che quando pur sia non è altro che un punto immaginario ed un niente senza avere una facoltà. All'ultimo detto poi del signor Simplicio, che il contendere se le parti del sole o della luna o di altro corpo celeste, separate dal suo tutto, ritornassero naturalmente a quello, sia una vanità, per essere il caso impossibile, essendo manifesto per dimostrazioni di Aristotele che i corpi celesti sono impassibili, impenetrabili, impartibili, eccetera, rispondo, niuna delle condizioni per le quali Aristotele fa differire i corpi celesti dagli elementari, avere un'altra sussistenza che quella che ei deduce dalla diversità dei moti naturali di quelle e di questi. In modo che, negato che il moto circolare sia solo dei corpi celesti ed affermato che ei convenga a tutti i corpi naturali mobili, bisogna per necessaria conseguenza dire che gli attributi di generabile o ingenerabile, alterabile o inalterabile, partibile o impartibile, eccetera, egualmente e comunemente convengano a tutti i corpi mondani, cioè tanto ai celesti quanto agli elementari, o che malamente e con errore abbia Aristotele dedotti dal moto circolare quelli che ha assegnati ai corpi celesti. Simplicio. Questo modo di filosofare tende alla sovversione di tutta la filosofia naturale ed al disordinare e mettere in conquasso il cielo e la terra e tutto l'universo. Ma io credo che i fondamenti dei peripatetici siano tali che non ci sia da temere che con la rovina loro si possano costruire nuove scienze. Salviati. Non vi pigliate già pensiero del cielo né della terra, né temiate la lor sovversione, come né anco della filosofia, perché quanto al cielo, invano è che voi temiate di quello, che voi medesimo riputate inalterabile e impassibile. Quanto alla terra, noi cerchiamo di nobilitarla e perfezionarla, mentre procuriamo di farla simile ai corpi celesti, e in certo modo metterla quasi in cielo, di dove i vostri filosofi l'hanno bandita. La filosofia medesima non può se non ricevere beneficio dalle nostre dispute, perché se i nostri pensieri saranno veri, nuovi acquisti si saranno fatti, se falsi, col ributtargli, maggiormente verranno confermate le prime dottrine. Pigliatevi piuttosto pensiero di alcuni filosofi, e vedete di aiutargli e sostenergli,
che, quanto alla scienza stessa, ella non può se non avanzarsi, e, ritornando al nostro proposito, producete liberamente quello che vi sovviene per mantenimento della somma differenza che Aristotile pone tra i corpi celesti e la parte elementare, nel far quelli ingenerabili, incorruttibili, inalterabili, eccetera, e questa generabile, corruttibile, alterabile, eccetera. Simplicio. Io non veggo per ancora che Aristotile sia bisognoso di soccorso, restando egli in piede saldo e forte, anzi non essendo ancora pure stato assalito nonché abbattuto da voi. E qual sarà il vostro schermo in questo primo assalto? Scrive Aristotile: quello che si genera si fa da un contrario in qualche subbietto e parimente si corrompe in qualche subbietto da un contrario in un contrario. Sicché, notate bene, la corruzione e la generazione non è se non nei contrari, ma dei contrari i movimenti son contrari. Se dunque al corpo celeste non si può assegnar contrario, imperocché al moto circolare niun altro movimento è contrario, adunque benissimo ha fatto la natura a fare esente dai contrarii quello che doveva essere ingenerabile ed incorruttibile. Stabilito questo primo fondamento, speditamente si cava in conseguenza che ei sia inaugmentabile, inalterabile, impassibile e finalmente eterno, ed abitazione proporzionata agli dei immortali, conforme alla opinione ancora di tutti gli uomini che degli dei hanno concetto. Conferma poi li stesso ancor per il senso, avvenga che in tutto il tempo passato, secondo le tradizioni e memorie, nissuna cosa si vede essersi trasmutata, né secondo tutto l'ultimo cielo, né secondo alcuna sua propria parte. Che poi al moto circolare niuno altro sia contrario, lo prova Aristotile in molte maniere. Ma, senza replicarle tutte, assai apertamente resta dimostrato, mentre che i moti semplici non sono altri che tre, al mezzo, dal mezzo e intorno al mezzo, dei quali i due aretti sursum et deorsum sono manifestamente contrari, e perché un solo ha un solo per contrario, adunque non resta altro movimento che possa essere contrario al circolare. Eccovi il discorso di Aristotile argutissimo e concludentissimo, per il quale si prova l'incorruttibilità del cielo. Salviati. Questo non è niente di più che il puro progresso d'Aristotile, già da me accennato, nel quale tutta volta che io vi neghi che il moto che voi attribuite ai corpi celesti non convenga ancora alla terra, la sua illazione resta nulla. Dicovi pertanto che quel moto circolare che voi assegnate ai corpi celesti conviene ancora alla terra, dal che, posto che il resto del vostro discorso sia concludente, seguirà una di queste tre cose, come poco fa si è detto, e or vi replico, cioè o che la terra sia essa ancora ingenerabile e incorruttibile, come i corpi celesti, o che i corpi celesti sieno, come gli elementari, generabili, alterabili, eccetera, o che questa differenza di moti non abbia a che far con la generazione e corruzione. Il discorso di Aristotile e vostro contiene molte proposizioni da non essere di leggiero ammesse, e per poterlo meglio esaminare sarà bene ridurlo più al netto ed al distinto che sia possibile. E scusimi il signor Sagredo se forse con qualche tedio sente replicar più volte le medesime cose, e faccia conto di sentir ripigliar gli argomenti nei pubblici circoli dei disputanti. Voi dite, la generazione e corruzione non si fa, se non dove sono i contrari. I contrari non sono se non tre corpi semplici naturali, mobili di movimenti contrari. Movimenti contrari sono solamente quelli che si fanno per linee rette tra termini contrari, e questi sono solamente due, cioè dal mezzo ed al mezzo. E tali movimenti non sono di altri corpi naturali che della terra, del fuoco e degli altri due elementi. Adunque la generazione e corruzione non è se non tra gli elementi. E perché il terzo movimento semplice, cioè il circolare intorno al mezzo, non ha contrario, perché contrarii sono gli altri due, e un solo ha un solo per contrario, però quel corpo naturale al quale tal moto compete manca di contrario, e non avendo contrario resta ingenerabile e incorruttibile, eccetera. Perché dove non è contrarietà non è generazione né corruzione, eccetera. Ma tal moto compete solamente ai corpi celesti, adunque soli questi sono ingenerabili, incorruttibili, eccetera. E prima a me si rappresenta assai più agevol cosa il potersi assicurare se la terra, corpo vastissimo e per vicinità a noi trattabilissimo, si muova di un movimento massimo,
qual sarebbe per ora il rivolgersi in se stessa in 24 ore, che non è l'intendere ed assicurarsi se la generazione e corruzione si facciano dai contrari, anzi pure se la corruzione e la generazione ed i contrari siano in natura. E se voi, signor Simplicio, mi sapeste assegnare qual sia il modo di operare della natura nel generare in brevissimo tempo 100.000 moscioni da un poco di fumo di mosto, mostrandomi quali siano quivi i contrari qualcosa si corrompa e come, io vi reputerei ancora più di quello ch'io fo, perché io nessuna di queste cose comprendo. Inoltre arei molto caro d'intendere come e perché questi contrarii corruttivi siano così benigni verso le cornacchie e così fieri verso i colombi, così tolleranti verso i cervi ed impazienti contro ai cavalli, che a quelli concedano più anni di vita, cioè di incorruttibilità, che settimane a questi. I peschi, gli ulivi hanno pur radice nei medesimi terreni, sono esposti ai medesimi freddi, ai medesimi caldi, alle medesime piogge e venti, ed insomma alle medesime contrarietà. Eppur quelli vengono destrutti in breve tempo e questi vivono molte centinaia d'anni. Di più, io non son mai restato ben capace di questa trasmutazione sustanziale, restando sempre dentro ai puri termini naturali, per la quale una materia venga talmente trasformata che si deva per necessità dire quella essersi del tutto distrutta, sì che nulla del suo primo essere vi rimanga e che un altro corpo diversissimo da quella se ne sia prodotto. Ed il rappresentarmisi un corpo sotto un aspetto e di lì a poco sotto un altro differente assai, non ho per impossibile che possa seguire per una semplice trasposizione di parti, senza corrompere o generar nulla di nuovo, perché di simili metamorfosi ne vediamo noi tutto il giorno, sì che torno a replicarvi che, come voi mi vorrete persuader che la terra non si possa muover circolarmente per via di corruttibilità e generabilità, avrete che fare assai più di me, che con argomenti ben più difficili, ma non men concludenti, vi proverò il contrario. Sagredo. Signor Salviati, perdonatemi se io interrompo il vostro ragionamento, il quale siccome mi diletta assai, perché io ancora mi trovo involto nelle medesime difficoltà, così dubito che sia impossibile il poterne venire a capo senza deporre in tutto e per tutto la nostra principal materia. Però quando si potesse tirare avanti il primo discorso, giudicherei che fusse bene rimettere ad un altro separato e intero ragionamento questa quistione della generazione e corruzione. Siccome anco, quando ciò piaccia a voi ed al signor Simplicio, si potrà fare di altre quistioni particolari che il corso dei ragionamenti ci porgesse avanti, delle quali io terrò memoria a parte per proporle un altro giorno e minutamente esaminarle. Or, quanto alla presente, già che voi dite che, negato ad Aristotile che il moto circolare non sia della terra come degli altri corpi celesti, ne seguirà che quello che accade alla terra, circa l'esser generabile, alterabile, eccetera, sia ancora del cielo. Lasciamo star se la generazione e corruzione sieno o non sieno in natura e torniamo a veder di investigare quel che faccia il globo terrestre. Simplicio. Io non posso accomodar l'orecchie a sentir mettere in dubbio se la generazione e corruzione sieno in natura, essendo una cosa che noi continuamente aviamo innanzi agli occhi e della quale Aristotile ha scritto 2 libri interi. Ma quando si abbiano a negare i principii nelle scienze e mettere in dubbio le cose manifestissime, chi non sa che si potrà provare quel che altri vuole e sostener qualsivoglia paradosso. E se voi non vedete tutto il giorno generarsi e corrompersi erbe, piante, animali, che altra cosa vedete voi? Come non vedete perpetuamente giostrarsi incontro le contrarietà, e la terra mutarsi in acqua, l'acqua convertirsi in aria, l'aria in fuoco, e di nuovo l'aria condensarsi in nuvole, in piogge, grandini e tempeste? Sagredo. Anzi, veggiamo pur tutte queste cose. E però vogliamo concedervi il discorso d'Aristotile quanto a questa parte della generazione e corruzione fatta dai contrarii. Ma se io vi concluderò, in virtù delle medesime proposizioni concedute da Aristotile, che i corpi celesti siano essi ancora non meno che gli elementari, generabili e corruttibili, che cosa direte voi? Simplicio. Dirò che voi abbiate fatto quello che è impossibile a farsi. Sagredo. Ditemi un poco, signor Simplicio. Non sono queste affezioni contrarie fra di loro? Simplicio. Quali? Giornata prima, parte quinta. Sagredo. Eccovele. Alterabile, inalterabile,
passibile, impassibile, generabile, ingenerabile, corruttibile, incorruttibile. Simplicio, sono contrarissime. Sagredo, come questo sia e sia vero ancora che i corpi celesti siano ingenerabili e incorruttibili, io vi provo che di necessità bisogna che i corpi celesti siano generabili e corruttibili. Simplicio, questo non potrà essere altro che un sofisma. Sagredo, sentite l'argomento e poi nominatelo e solvetelo. I corpi celesti, perché sono ingenerabili e incorruttibili, hanno in natura dei contrarii, che sono i corpi generabili e corruttibili, ma dove è contrarietà, quivi è generazione e corruzione. Adunque i corpi celesti sono generabili e corruttibili. Simplicio, non vi dissi io che non poteva essere altro che un sofisma. Questo è un di quegli argomenti cornuti che si chiamano soriti, come quello del Candiotto, che diceva che tutti i candiotti erano bugiardi, però essendo egli candiotto veniva a dir la bugia, mentre diceva che i candiotti erano bugiardi. Bisogna adunque che i candiotti fussero veridici, e in conseguenza esso, come candiotto, veniva ad esser veridico, e però nel dir che i candiotti erano bugiardi diceva il vero, e comprendendo sé, come candiotto, bisognava che e fusse bugiardo, e così, in questa sorte di sofismi, si durerebbe in eterno a rigirarsi senza concluder mai niente. Sagredo, voi sin qui l'avete nominato, resta ora che lo sciogliate, mostrando la fallacia. Simplicio, quanto al solverlo e mostrar la sua fallacia, non vedete voi prima la contraddizione manifesta? I corpi celesti sono ingenerabili e incorruttibili. Adunque i corpi celesti sono generabili e corruttibili? E poi la contrarietà non è tra i corpi celesti, ma è tra gli elementi, li quali hanno la contrarietà dei moti sursum e deorsum, e della leggerezza e gravità, ma i cieli, che si muovono circolarmente, al qual moto niun altro è contrario, mancano di contrarietà, e però sono incorruttibili, eccetera. Sagredo, piano, signor Simplicio, questa contrarietà per la quale voi dite alcuni corpi semplici esser corruttibili, risiede ella nell'istesso corpo che si corrompe, oppure ha relazione ad un altro? Dico, se l'umidità, per esempio, per la quale si corrompe una parte di terra, risiede nell'istessa terra oppure in un altro corpo, qual sarebbe l'aria o l'acqua? Io credo pur che voi direte che sì, come i movimenti in su e in giù, e la gravità e la leggerezza che voi fate i primi contrarii, non posson essere nel medesimo suggetto, così neanco l'umido e il secco, il caldo e il freddo. Bisogna dunque che voi diciate che, quando il corpo si corrompe, ciò avvenga per la qualità, che si trova in un altro, contraria alla sua propria. Però, per far che il corpo celeste sia corruttibile, basta che in natura ci siano corpi che abbiano contrarietà al corpo celeste. E tali sono gli elementi, se è vero che la corruttibilità sia contraria all'incorruttibilità. Simplicio, non basta questo, signor mio. Gli elementi si alterano e si corrompono, perché si toccano e si mescolano tra di loro, e così possono esercitare le loro contrarietà. Ma i corpi celesti sono separati dagli elementi, dai quali non son neanche tocchi, sebben essi toccano gli elementi. Bisogna, se voi volete provar la generazione e corruzione nei corpi celesti, che voi mostriate che tra loro riseggano le contrarietà. Sagredo, ecco ch'io ve le trovo tra di loro. Il primo fonte, dal quale voi cavate le contrarietà degli elementi, è la contrarietà dei moti loro in su e in giù. Adunque, è forza che contrarii siano parimente tra di loro quei principii,
dai quali dipendono tali movimenti. E perché quello è mobile in su per la leggerezza e questo in giù per la gravità, è necessario che leggerezza e gravità siano tra di loro contrarie. Nemmeno si deve credere che siano contrarii quegli altri principii, che son cagioni che questo sia grave e leggero quello. Ma per voi medesimi la leggerezza e la gravità vengono in conseguenza della rarità e densità. Adunque contrarie saranno la densità e la rarità, le quali condizioni tanto amplamente si ritrovano nei corpi celesti che voi stimate le stelle non esser altro che parti più dense del lor cielo. E quando ciò sia, bisogna che la densità delle stelle superi quasi di infinito intervallo quella del resto del cielo, il che è manifesto dall'essere il cielo sommamente trasparente e le stelle sommamente opache, e dal non si trovare lassù altre qualità, che il più e il meno denso o raro, che della maggiore e minor trasparenza possano esser principii. Essendo dunque tali contrarietà tra i corpi celesti, è necessario che essi ancora sien generabili e corruttibili, in quel medesimo modo che son tali i corpi elementari, ovvero che non la contrarietà sia causa della corruttibilità, eccetera. Simplicio. Non è necessario né l'un né l'altro, perché la densità e rarità nei corpi celesti non son contrarie tra loro, come nei corpi elementari, imperocché non dipendono dalle prime qualità caldo e freddo, che son contrarie, ma dalla molta o poca materia in proporzione alla quantità. Ora, il molto e il poco dicono solamente una opposizione relativa, che è la minor che sia e non ha a che fare con la generazione e corruzione. Sagredo, talché a voler che il denso e il raro, che tra gli elementi deve esser cagione di gravità e leggerezza, le quali possan esser cause di moti contrarii sursum et deorsum, dai quali dipendano poi le contrarietà per la generazione e corruzione, non basta che sieno di quei densi e rari, che sotto la medesima quantità, o vogliam dir mole, contengono molta o poca materia, ma è necessario che siano densi e rari, mercé delle prime qualità, freddo e caldo. Altramente non si farebbe niente. Ma se questo è, Aristotile ci ha ingannati, perché doveva dircelo da principio, e lasciare scritto che son generabili e corruttibili quei corpi semplici, che son mobili di movimenti semplici in su e in giù, dipendenti da leggerezza e gravità causate da rarità e densità, fatta da molta e poca materia, mercé del caldo e del freddo, e non si fermare sul semplice moto sursum et deorsum, perché io vi assicuro che, quanto al fare i corpi gravi e leggeri, onde sian poi mobili di movimenti contrarii, qualsivoglia densità e rarità basta, venga ella per caldo e freddo, o per quel che più vi piace, perché il caldo e il freddo non hanno che far niente in questa operazione. E voi vedrete che un ferro infocato, che pur si può chiamar caldo, pesa il medesimo e si muove nel medesimo modo che freddo. Ma lasciato ancor questo, che sapete voi, che il denso e il raro celeste non dipendano dal freddo e dal caldo? Simplicio, sollo, perché tali qualità non sono tra i corpi celesti, li quali non son caldi né freddi. Salviati, io veggo che noi torniamo di nuovo a ingolfarci in un pelago infinito da non ne uscir mai, perché questo è un navigar senza bussola, senza stelle, senza remi, senza timone, onde convien per necessità o passare di scoglio in scoglio o dare in secco, o navigar sempre per perduti. Però, se conforme al vostro consiglio noi vogliamo tendere avanti nella nostra principal materia, bisogna che, lasciata per ora
questa general considerazione, se il moto retto sia necessario in natura e convenga ad alcuni corpi, venghiamo alle dimostrazioni, osservazioni ed esperienze particolari, proponendo prima tutte quelle che da Aristotile, da Tolomeo e da altri sono state sin qui addotte per prova della stabilità della terra, cercando secondariamente di solverle e portando in ultimo quelle per le quali altri possa restar persuaso che la terra sia, non men che la luna o altro pianeta, da connumerarsi tra i corpi naturali mobili circolarmente. Sagredo, io tanto più volentieri mi atterrò a questo, quanto io resto assai più soddisfatto del vostro discorso architettonico e generale che di quello d'Aristotile, perché il vostro senza intoppo veruno mi quieta e l'altro ad ogni passo mi attraversa qualche inciampo, e non so come il signor Simplicio non sia restato subito persuaso dalla ragione arrecata da voi per prova, che il moto per linea retta non può aver luogo in natura, tutta volta che si supponga che le parti dell'universo siano disposte in ottima costituzione e perfettamente ordinate. Salviati. Fermate di grazia, signor Sagredo, che pur ora mi sovviene il modo di poter dar soddisfazione anco al signor Simplicio, tutta volta però che e non voglia restar talmente legato ad ogni detto d'Aristotile che egli abbia per sacrilegio il discostarsene da alcuno. E non è dubbio che, per mantener l'ottima disposizione e l'ordine perfetto delle parti dell'universo, quanto alla local situazione non ci è altro che il movimento circolare e la quiete, ma quanto al moto per linea retta non veggo che possa servire ad altro che a ridurre nella sua natural costituzione qualche particella di alcuno dei corpi integrali, che per qualche accidente fusse stata rimossa e separata dal suo tutto, come di sopra dicemmo. Consideriamo ora tutto il globo terrestre e veggiamo quel che può esser di lui, tutta volta che, ed esso e gli altri corpi mondani, si devano conservare nell'ottima e natural disposizione. Egli è necessario dire o che egli resti e si conservi perpetuamente immobile nel luogo suo, o che restando pur sempre nell'istesso luogo si rivolga in se stesso, o che vadia intorno ad un centro, movendosi per la circonferenza di un cerchio, dei quali accidenti ed Aristotile e Tolomeo e tutti i lor seguaci dicon pure che egli ha osservato sempre ed è per mantenere in eterno il primo, cioè una perpetua quiete nel medesimo luogo. Or, perché dunque in buon'ora non si dev'egli dire che sua naturale affezione è restare immobile piuttosto che far suo naturale il moto all'ingiù, del qual moto egli giammai non si è mosso ned è per muoversi? E quanto al movimento per linea retta, lascisi che la natura se ne serva per ridurre al suo tutto le particelle della terra, dell'acqua, dell'aria e del fuoco, e di ogni altro corpo integrale mondano, quando alcuna di loro, per qualche caso, se ne trovasse separata e però in luogo disordinato trasposta. Seppure anco per far questa restituzione non si trovasse che qualche moto circolare fusse più accomodato. Parmi che questa primaria posizione risponda molto meglio, dico anco in via d'Aristotile medesimo, a tutte le altre conseguenze, che l'attribuire come intrinseco e natural principio degli elementi i movimenti retti, il che è manifesto, perché s'io domanderò al peripatetico, se tenendo egli che i corpi celesti sieno incorruttibili ed eterni, ei crede che il globo terrestre non sia tale, ma corruttibile e mortale, sì che egli abbia a venir tempo che, continuando suo essere e sue operazioni il sole e la luna e le altre stelle, la terra non si ritrovi più al mondo, ma sia con tutto il resto degli elementi distrutta e andata in niente. Son sicuro che egli risponderà di no. Adunque la corruzione e generazione
è nelle parti e non nel tutto, e nelle parti ben minime e superficiali, le quali son come insensibili in comparazione di tutta la mole. E perché Aristotile argumenta la generazione e corruzione dalla contrarietà dei movimenti retti, lascinsi tali movimenti alle parti, che sole si alterano e corrompono, e dall'intero globo e sfera degli elementi attribuiscasi o il moto circolare o una perpetua consistenza nel proprio luogo, affezioni che sole sono atte alla perpetuazione e al mantenimento dell'ordine perfetto. Questo che si dice della terra può dirsi con simil ragione del fuoco e della maggior parte dell'aria, ai quali elementi si son ridotti per i patetici ad assegnare per loro intrinseco e natural moto uno del qual mai non si son mossi, né sono per muoversi, e chiamar fuor della natura loro quel movimento del quale si muovono, si son mossi e son per muoversi perpetuamente. Questo dico, perché assegnano all'aria e al fuoco il moto all'insù, del quale giammai si è mosso alcuno dei detti elementi, ma solo qualche lor particella, e questa non per altro che per ridursi alla perfetta costituzione, mentre si trovava fuori del luogo suo naturale, e dall'incontro chiamano a lor preternaturale il moto circolare, del quale incessabilmente si muovono, scordatisi in certo modo di quello che più volte ha detto Aristotile, che nessun violento può durar lungo tempo. Simplicio, a tutte queste cose abbiamo noi le risposte accomodatissime, le quali per ora lascerò da parte per venire alle ragioni più particolari ed esperienze sensate, le quali finalmente devono anteporsi, come ben dice Aristotile, a quanto possa esserci somministrato dall'umano discorso. Sagredo, servanci dunque le cose dette sin qui per averci messo in considerazione qual de due generali discorsi abbia più del probabile, dico quello di Aristotile, per persuaderci la natura dei corpi sublunari esser generabile e corruttibile, eccetera, e però diversissima dall'essenza dei corpi celesti, per esser loro impassibili, ingenerabili, incorruttibili, eccetera, tirato dalla diversità dei movimenti semplici. Oppur questo del signor Salviati, che supponendo le parti integrali del mondo esser disposte in ottima costituzione, esclude per necessaria conseguenza dai corpi semplici naturali i movimenti retti, come di niuno uso in natura, e stima la terra esser essa ancora uno dei corpi celesti, adornato di tutte le prerogative che a quelli convengono, il qual discorso sin qui a me consuona assai più che quell'altro. Sia dunque contento il signor Simplicio produr tutte le particolari ragioni, esperienze ed osservazioni, tanto naturali quanto astronomiche, per le quali altri possa restar persuaso la terra esser diversa dai corpi celesti, immobile, collocata nel centro del mondo, e se altro vi è che l'escluda dall'esser essa ancora mobile come un pianeta, come Giove o la Luna, eccetera. E il signor Salviati, per sua cortesia, si contenterà di rispondere a parte. Simplicio, eccovi per la prima due potentissime dimostrazioni per prova che la terra è differentissima dai corpi celesti. Prima, i corpi, che sono generabili, corruttibili, alterabili, eccetera, sono diversissimi da quelli che sono ingenerabili, incorruttibili, inalterabili, eccetera. La terra è generabile, corruttibile, alterabile, eccetera, e i corpi celesti ingenerabili, incorruttibili, inalterabili, eccetera. Adunque la terra è diversissima dai corpi celesti. Sagredo, per il primo argomento voi riconducete in tavola quello che ci è stato tutt'oggi ed appena si è levato pur ora. Giornata prima, parte sesta. Simplicio. Piano, signore, sentite il resto e vedrete quanto è sì differente da quello,
nell'altro si provò la minore a priori, ed ora ve la voglio provare a posteriori. Guardate se questo è essere il medesimo. Provo dunque la minore, essendo la maggiore manifestissima. La sensata esperienza ci mostra come in terra si fanno continue generazioni, corruzioni, alterazioni, eccetera, delle quali né per il senso nostro, né per tradizioni o memorie dei nostri antichi, se n'è veduta veruna in cielo. Adunque il cielo è inalterabile, eccetera, e la terra alterabile, eccetera, e però diversa dal cielo. Il secondo argomento cavo io da un principale ed essenziale accidente, ed è questo: quel corpo che è per sua natura oscuro e privo di luce è diverso dai corpi luminosi e risplendenti. La terra è tenebrosa e senza luce, e i corpi celesti splendidi e pieni di luce, adunque, eccetera. Rispondasi a questi per non far troppo cumulo, e poi ne addurrò altri. Salviati. Quanto al primo, la forza del quale voi cavate dall'esperienza, desidero che voi più distintamente mi produciate le alterazioni che voi vedete farsi nella terra e non in cielo, per le quali voi chiamate la terra alterabile e il cielo no. Simplicio. Veggo in terra continuamente generarsi e corrompersi erbe, piante, animali, suscitarsi venti, piogge, tempeste, procelle, ed insomma esser questo aspetto della terra in una perpetua metamorfosi, niuna delle quali mutazioni si scorge nei corpi celesti, la costituzione e figurazione dei quali è puntualissimamente conforme a quella di tutte le memorie, senza esservisi generato cosa alcuna di nuovo, né corrotto delle antiche. Salviati. Ma come voi vi abbiate a quietare su queste visibili, o per dir meglio, vedute esperienze, e forza che voi riputiate la Cina e l'America esser corpi celesti, perché sicuramente in essi non avete vedute mai queste alterazioni che voi vedete qui in Italia, e che però, quanto alla vostra apprensione, siano inalterabili. Simplicio. Ancorché io non abbia vedute queste alterazioni, sensatamente in quei luoghi ce ne sono però le relazioni sicure, oltre che cum eadem sit ratio totius et partium, essendo quei paesi parti della terra come i nostri, è forza che siano alterabili come questi. Salviati. E perché non avete voi, senza ridurvi a dover credere all'altrui relazioni, osservate e viste da per voi con i vostri occhi propri? Simplicio. Perché quei paesi, oltre a non essere esposti agli occhi nostri, son tanto remoti che la vista non potrebbe arrivare a comprenderci simili mutazioni. Salviati. Or vedete come da per voi medesimo avete casualmente scoperta la fallacia del vostro argomento, imperrocché se voi dite che le alterazioni che si veggono in terra appresso di noi non le potreste per la troppa distanza scorger fatte in America, molto meno le potreste vedere nella luna, tante centinaia di volte più lontana. E se voi credete le alterazioni messicane e gli avvisi venuti di là, quai rapporti vi son venuti dalla luna a significarvi che in lei non vi è alterazione? Adunque, da non veder voi le alterazioni in cielo, dove quando vi fossero non potreste vederle per la troppa distanza, e dal non ne avere relazione, mentre che aver non si possa, non potete arguir che elle non vi sieno,
come dal vederle e intenderle in terra ben arguite che le ci sono. Simplicio. Io vi troverò delle mutazioni seguite in terra così grandi che se di tali se ne facessero nella luna, benissimo potrebbero essere osservate di qua giù. Noi abbiamo per antichissime memorie che già allo stretto di Gibilterra, Abile e Calpe erano continuati insieme con altre minori montagne, le quali tenevano l'oceano respinto. Ma essendosi, qual che ne fusse la causa, separati detti monti, ed aperto l'adito all'acque marine, queste scorsero talmente in dentro che ne formarono tutto il mare Mediterraneo, del quale, se noi considereremo la grandezza e la diversità dell'aspetto che devono fare tra di loro la superficie dell'acqua e quella della terra vedute di lontano, non ha dubbio che una tale mutazione poteva benissimo essere compresa da chi fosse stato nella luna, siccome da noi, abitatori della terra, simili alterazioni dovrebbero scorgersi nella luna. Ma non ci è memoria che mai si sia veduta cosa tale. Adunque non ci resta attacco da poter dire che alcuno dei corpi celesti sia alterabile, eccetera. Salviati. Che mutazioni così vaste siano seguite nella luna, io non ardirei di dirlo, ma non sono anco sicuro che non ve ne possano essere seguite. E perché una simil mutazione non potrebbe rappresentarci altro che qualche variazione tra le parti più chiare e le più scure di essa luna? Io non so che ci siano stati in terra selenografi curiosi, che per lunghissima serie di anni ci abbiano tenuti provvisti di selenografie così esatte che ci possan render sicuri nessuna tal mutazione esser già mai seguita nella faccia della luna, della figurazione della quale non trovo più minuta descrizione che il dire alcuno che la rappresenta un volto umano, altri che l'è simile a un ceffo di leone, ed altri che l'è Caino con un fascio di pruno in spalla. Adunque il dire il cielo inalterabile, perché nella luna o in altro corpo celeste non si veggono le alterazioni che si scorgono in terra, non ha forza di concluder cosa alcuna. Sagredo. Ed a me resta non so che altro scrupolo in questo primo argomento del signor Simplicio, il quale desidero che mi sia levato. Però io gli domando, se la terra, avanti l'inondazione mediterranea, era generabile e corruttibile, oppur cominciò allora ad esser tale? Simplicio. Era senza dubbio generabile e corruttibile ancora avanti, ma quella fu una mutazione tanto vasta che anche nella luna si sarebbe potuta osservare. Sagredo. O se la terra fu pure avanti tale alluvione generabile e corruttibile, perché non può esser tale la luna parimente senza una simil mutazione? Perché è necessario nella luna quello che non importava nulla nella terra? Salviati. Argutissima istanza, ma io vo dubitando che il signor Simplicio alteri un poco l'intelligenza dei testi d'Aristotile e degli altri peripatetici, li quali dicono di tenere il cielo inalterabile, perché in esso non si è veduto generare né corromper mai alcuna stella, che forse è del cielo parte minore che una città della terra, eppur innumerabili di queste si son distrutte in modo che neanche i vestigi ci son rimasti. Sagredo. Io certo stimava altramente e credeva che il signor Simplicio dissimulasse questa esposizione di testo per non gravare il maestro e i suoi condiscepoli di una nota assai più deforme dell'altra. E qual vanità è il dire la parte celeste inalterabile perché in essa non si generano e corrompono stelle? Ci è forse alcuno che abbia veduto corrompersi un globo terrestre e rigenerarsene un altro? E non è egli ricevuto da tutti i filosofi
che pochissime stelle siano in cielo minori della terra, ma bene assaissime molto e molto maggiori? Il corrompersi dunque una stella in cielo non è miner cosa che distruggersi tutto il globo terrestre. Però, quando per poter con verità introdurre nell'universo la generazione e corruzione sia necessario che si corrompano e rigenerino corpi così vasti come una stella, toglietelo pur via del tutto, perché vi assicuro che mai non si vedrà corrompere il globo terrestre o altro corpo integrale del mondo, sicché, essendocisi veduto per molti secoli decorsi, ei si dissolva in maniera che di sé non lasci vestigio alcuno. Salviati. Ma per dar sovrabbondante soddisfazione al signor Simplicio e torlo, se è possibile, di errore, dico che noi abbiamo nel nostro secolo accidenti e osservazioni nuove tali ch'io non dubito punto che se Aristotile fosse all'età nostra muterebbe opinione, il che manifestamente si raccoglie dal suo stesso modo di filosofare, imperrocché mentre egli scrive di stimare i cieli inalterabili eccetera, perché nessuna cosa nuova si è veduta generarvisi o dissolversi delle vecchie, viene implicitamente a lasciarsi intendere che, quando egli avesse veduto uno di tali accidenti, avrebbe stimato il contrario e anteposto, come conviene, la sensata esperienza al natural discorso, perché, quando e non avesse voluto far stima dei sensi, non avrebbe, almeno dal non si veder sensatamente mutazione alcuna, argomentata l'immutabilità. Simplicio. Aristotele fece il principal suo fondamento sul discorso a priori, mostrando la necessità dell'inalterabilità del cielo, per i suoi principi naturali manifesti e chiari, e la medesima stabilì dopo a posteriori, per il senso e per le tradizioni degli antichi salviati. Cotesto che voi dite è il metodo col quale egli ha scritta la sua dottrina, ma non credo già che sia quello col quale egli la investigò, perché io tengo per fermo che procurasse prima per via de sensi dell'esperienza e delle osservazioni di assicurarsi quanto fusse possibile della conclusione e che dopo andasse ricercando i mezzi da poterla dimostrare, perché così si fa per lo più nelle scienze dimostrative. E questo avviene perché quando la conclusione è vera, servendosi del metodo risolutivo, agevolmente si incontra qualche proposizione già dimostrata o si arriva a qualche principio per sé noto. Ma se la conclusione sia falsa, si può procedere in infinito senza incontrar mai verità alcuna conosciuta, se già altri non incontrasse alcun impossibile o assurdo manifesto. E non abbiate dubbio che Pitagora, gran tempo avanti che ritrovasse la dimostrazione per la quale fece le catumbe, si era assicurato che il quadrato del lato opposto all'angolo retto nel triangolo rettangolo era uguale ai quadrati degli altri due lati, e la certezza della conclusione aiuta non poco al ritrovamento della dimostrazione, intendendo sempre nelle scienze dimostrative. Ma fusse il progresso di Aristotile in qualsivoglia modo sì che il discorso a priori precedesse il senso a posteriori o per l'opposito, assai è che il medesimo Aristotile antepone, come più volte s'è detto, le esperienze sensate a tutti i discorsi, oltre che, quanto ai discorsi a priori, già si è esaminato quanto sia la forza loro. Or, tornando alla materia, dico che le cose scoperte nei cieli ai tempi nostri sono e sono state tali che possono dare intera soddisfazione a tutti i filosofi, imperrocché e nei corpi particolari e nell'universale espansione del cielo si son visti e si vengono tuttavia accidenti simili a quelli che tra di noi chiamiamo generazioni e corruzioni, essendo
che da astronomi eccellenti sono state osservate molte comete generate e disfatte in parti più alte dell'orbe lunare, oltre le 2 stelle nuove dell'anno 1572 e del 1604, senza veruna contraddizione, altissime sopra tutti i pianeti. E in faccia del stesso Sole si veggono, mercé del telescopio, produrre e dissolvere materie dense ed oscure, in sembianza molto simili alle nugole intorno alla Terra, e molte di queste son così vaste che superano di gran lunga non solo il sino mediterraneo, ma tutta l'Africa e l'Asia ancora. Ora, quando Aristotele vedesse queste cose, che credete voi, signor Simplicio, che dicesse e facesse? Simplicio: io non so quello che si facesse, né dicesse Aristotile, che era padrone delle scienze, ma so bene in parte quello che fanno e dicono, e che conviene che facciano e dicano i suoi seguaci, per non rimaner senza guida, senza scorta e senza capo nella filosofia. Quanto alle comete, non son egli non restati convinti quei moderni astronomi che le volevano far celesti dall'antiticone e convinti con le loro medesime armi, dico, per via di paralassi e di calcoli rigirati in 100 modi, concludendo finalmente a favor d'Aristotile, che tutte sono elementari? E spiantato questo, che era quanto fondamento avevano i seguaci delle novità, che altro più resta loro per sostenersi in piedi? Giornata prima, parte settima. Salviati. Con flemma, signor Simplicio, codesto moderno autore, che cosa dice egli delle stelle nuove del 72 e del 604 e delle macchie solari? Perché, quanto alle comete, io, quanto a me, poca difficoltà farei nel porle generate sotto o sopra la luna. Ne ho mai fatto gran fondamento sopra la loquacità di Ticone, né sento ripugnanza alcuna nel poter credere che la materia loro sia elementare e che le possano sublimarsi quanto piace loro, senza trovare ostacoli nell'impenetrabilità del cielo peripatetico, il quale io stimo più tenue, più cedente e più sottile assai della nostra aria. E quanto ai calcoli delle parallassi, prima il dubbio se le comete siano soggette a tale accidente, e poi l'incostanza delle osservazioni, sopra le quali son fatti i computi, mi rendono egualmente sospette queste opinioni e quelle, e massime che mi pare che l'antiticone talvolta accomodi a suo modo o metta per fallaci quelle osservazioni che ripugnano al suo disegno. Simplicio. Quanto alle stelle nuove, l'antiticone se ne sbriga benissimo in 4 parole, dicendo che tali moderne stelle nuove non son parti certe dei corpi celesti e che bisogna che gli avversarii, se voglion provar lassù essere alterazione e generazione, dimostrino mutazioni fatte nelle stelle descritte già tanto tempo, delle quali nessuno dubita che siano cose celesti, il che non possono far mai in veruna maniera. Circa poi alle materie, che alcuni dicono generarsi e dissolversi in faccia del sole, ei non ne fa menzione alcuna, ond'io argomento che l'abbia per una favola o per illusioni del cannocchiale o al più per affezioncelle fatte per aria ed insomma per ogni altra cosa che per materie celesti. Salviati. Ma voi, signor Simplicio, che cosa vi siete immaginato di rispondere all'opposizione di queste macchie importune, venute a intorbidare il cielo e più la peripatetica filosofia? Egli è forza che, come intrepido difensor di quella, vi abbiate trovato ripiego e soluzione, della quale non dovete defraudarci. Simplicio.
Io ho inteso diverse opinioni intorno a questo particolare. Chi dice che le sono stelle che nei loro propri orbi, a guisa di Venere e di Mercurio, si volgono intorno al Sole e nel passargli sotto si mostrano a noi oscure, e per esser moltissime spesso accade che parte di loro si aggreghino insieme e che poi si separino. Altri le credono essere impressioni per l'aria, altri illusioni dei cristalli ed altri altre cose. Ma io inclino assai a credere, anzi tengo per fermo, che le siano un aggregato di molti e varii corpi opachi, quasi casualmente concorrenti tra di loro, e però veggiamo spesso che in una macchia si possono numerare 10 e più di tali corpicelli minuti, che sono di figure irregolari, e ci si rappresentano come fiocchi di neve o di lana o di mosche volanti. Variano sito tra di loro, ed or si disgregano, ed or si congregano, e massimamente sotto il sole, intorno al quale, come intorno al suo centro, si vanno movendo. Ma non però è di necessità dire che le si generino e si corrompano, ma che alcune volte si occultano dopo il corpo del sole, e altre volte, benché allontanate da quello, non si veggono per la vicinanza della smisurata luce del sole, imperroché nell'orbe eccentrico del sole vi è costituita una quasi cipolla composta di molte grossezze, una dentro all'altra, ciascheduna delle quali, essendo tempestata di alcune piccole macchie, si muove. E benché il movimento loro da principio sia parso incostante ed irregolare, nulla di meno si dice essersi ultimamente osservato che dentro a tempi determinati ritornano le medesime macchie per l'appunto. Questo pare a me il più accomodato ripiego che fin qui si sia ritrovato, per render ragione di cotale apparenza, ed insieme mantenere la incorruttibilità e ingenerabilità del cielo. E quando questo non bastasse, non mancheranno ingegni più elevati che ne troveranno degli altri migliori. Salviati. Se questo di che si disputa fosse qualche punto di legge o di altri studi umani nei quali non è né verità né falsità, si potrebbe confidare assai nella sottigliezza dell'ingegno e nella prontezza del dire e nella maggior pratica negli scrittori, e sperare che quello che cedesse in queste cose fusse per apparire e giudicare la ragion sua superiore. Ma nelle scienze naturali, le conclusioni delle quali son vere e necessarie, né vi ha che far nulla all'arbitrio umano. Bisogna guardarsi di non si porre la difesa del falso, perché 1000 Demosteni e 1000 Aristoteli resterebbero a piede contro ad ogni mediocre ingegno che abbia avuto ventura di apprendersi al vero. Però, signor Simplicio, toglietevi pur giù dal pensiero e dalla speranza che voi avete che possano essere uomini tanto più dotti, eruditi e versati nei libri che non siamo noi altri, che al dispetto della natura siano per far divenire vero quello che è falso. E già che tra tutte le opinioni che sono state prodotte sin qui intorno all'essenza di queste macchie solari, questa, esplicata pur ora da voi, vi parla vera, resta, se questo è, che l'altre tutte siano false. Ed io, per liberarvi ancora da questa, che pur è falsissima chimera, lasciandomi l'altra improbabilità che vi sono, 2 sole esperienze vi arreco in contrario. L'una è che molte di tali macchie si veggono nascere nel mezzo del disco solare, e molte parimente dissolversi e svanire, pur lontane dalla circonferenza del Sole. Argumento necessario che le si generano e le si dissolvono, che se senza generarsi e corrompersi comparissero quivi per solo movimento locale, tutte si vedrebbero entrare ed uscire per la estrema circonferenza. L'altra osservazione
a quelli che non son costituiti nell'infimo grado di ignoranza e di prospettiva, dalla mutazione delle apparenti figure e dall'apparente mutazione di velocità di moto si conclude necessariamente che le macchie son contigue al corpo solare e che toccando la sua superficie con essa o sopra di essa si muovono e che in cerchi da quello remoti in verun modo non si raggirano. Concludelo il moto che verso la circonferenza del disco solare apparisce tardissimo e verso il mezzo più veloce. Concludonlo le figure delle macchie, le quali verso la circonferenza appariscono strettissime, in comparazione di quello che si mostrano nelle parti di mezzo. E questo perché nelle parti di mezzo si veggono in maestà e quali elle veramente sono, e verso la circonferenza, mediante lo sfuggimento della superficie globosa, si mostrano in scorcio. E l'una e l'altra diminuzione di figure e di moto, a chi diligentemente l'ha saputo osservare e calculare, risponde precisamente a quello che apparir deve, quando le macchie sien contigue al sole e discorda inescusabilmente dal muoversi in cerchi remoti, benché per piccoli intervalli dal corpo solare. Come diffusamente è stato dimostrato dall'amico nostro nelle lettere delle macchie solari al signor Marco Velseri. Raccogliersi della medesima mutazione di figura che nessuna di esse è stella o altro corpo di figura sferica, imperroché fra tutte le figure solo la sfera non si vede mai in scorcio, né può rappresentarsi mai se non perfettamente rotonda, e così quando alcune delle macchie particolari fusse un corpo rotondo, quali si stimano essere tutte le stelle, nella medesima rotondità si mostrerebbe tanto nel mezzo del disco solare quanto verso l'estremità, dove che lo scorciare tanto e mostrarsi così sottili verso tale estremità e dall'incontro spaziose larghe verso il mezzo, ci rende sicuri quelle esser falde di poca profondità o grossezza rispetto alla lunghezza e larghezza loro. Che poi si sia osservato ultimamente che le macchie, dopo suoi determinati periodi, ritornino le medesime per l'appunto, non lo crediate, signor Simplicio, e chi ve l'ha detto vi vuole ingannare, e che ciò sia, guardate che ei va taciuto quelle che si generano e quelle che si dissolvono nella faccia del sole, lontano dalla circonferenza, ne vi ha anco detto parola di quello scorciare, che è argomento necessario dell'esser contigue al sole. Quello che c'è del ritorno delle medesime macchie non è altro che quel che pur si legge nelle sopradette lettere, cioè che alcune di esse può essere talvolta che siano di così lunga durata che non si disfacciano per una sola conversione intorno al sole, la quale si spedisce in meno di un mese. Simplicio. Io, per dire il vero, non ho fatto né sì lunghe né sì diligenti osservazioni che mi possano bastare a essere ben padrone del quod est di questa materia, ma voglio in ogni modo farle e poi provarmi io ancora, se mi succedesse concordare quel che ci porge l'esperienza con quel che ci dimostra Aristotile, perché chiara cosa è che due veri non si possono contrariare. Salviati. Tuttavia che voi vogliate accordar quel che vi mostrerà il senso con le più salde dottrine di Aristotile, non ci averete una fatica al mondo, e che ciò sia vero, Aristotile non dice egli che delle cose del cielo, mediante la gran lontananza, non se ne può molto risolutamente trattare? Simplicio, dicelo apertamente. Salviati. Il medesimo non afferma egli che quello che l'esperienza e il senso ci dimostra si deve anteporre ad ogni discorso, ancorché ne paresse assai ben fondato? E questo non dice egli risolutamente e senza punto titubare? Simplicio, dicelo. Salviati. Adunque, di queste due proposizioni, che sono ambedue dottrina d'Aristotile, questa seconda,
che dice che bisogna anteporre il senso al discorso, è dottrina molto più ferma e risoluta che l'altra, che stima il cielo inalterabile. E però più aristotelicamente filosoferete, dicendo il cielo è alterabile perché così mi mostra il senso, che se direte il cielo è inalterabile perché così persuade il discorso ad Aristotile. Aggiungete che noi possiamo molto meglio di Aristotile discorrere delle cose del cielo, perché, confessando egli cotal cognizione esser a lui difficile per la lontananza dei sensi, viene a concedere che quello a chi i sensi meglio lo potessero rappresentare con sicurezza maggiore potrebbe intorno ad esso filosofare. Ora noi, mercé del telescopio, ce lo siamo fatto vicino 30 e 40 volte più che vicino non era ad Aristotile, sì che possiamo scorgere in esso 100 cose che egli non potette vedere, e tra le altre queste macchie nel sole, che assolutamente adesso furono invisibili. Adunque del cielo e del sole più sicuramente possiamo noi trattare che Aristotile. Sagredo. Io son nel cuore al Signor Simplicio e veggo che si sente muovere assai dalla forza di queste purtroppo concludenti ragioni, ma dall'altra banda il vedere la grande autorità che si è acquistata Aristotile appresso l'universale, il considerare il numero degli interpreti famosi che si sono affaticati per esplicare i suoi sensi, il vedere altre scienze tanto utili e necessarie al pubblico fondar gran parte della stima e reputazion loro sopra il credito d'Aristotile, lo confonde e spaventa assai. E me lo par sentire dire: e a chi si ha da ricorrere per definire le nostre controversie, levato che fusse di seggio Aristotile? Qual altro autore si ha da seguitare nelle scuole, nelle accademie, negli studi? Qual filosofo ha scritto tutte le parti della natural filosofia e tanto ordinatamente, senza lasciare indietro pur una particolar conclusione? Adunque si deve desolar quella fabbrica sotto la qual si ricuoprono tanti viatori? Si deve distruggere quell'asilo, quel pritaneo, dove tanto agiatamente si ricoverano tanti studiosi? Dove, senza esporsi alle ingiurie dell'aria, col solo rivoltar poche carte, si acquistano tutte le cognizioni della natura? Si ha da spiantar quel propugnacolo, dove contra d'ogni nemico assalto in sicurezza si dimora? Io gli compatisco non meno che a quel signore che con gran tempo, con spesa immensa, con l'opera di 100 e 100 artefici, fabbricò nobilissimo palazzo, e poi lo vegga, per esser stato mal fondato, minacciar rovina, e che, per non vedere con tanto cordoglio disfatte le mura di tante vaghe pitture adornate, cadute le colonne, sostegni delle superbe logge, caduti i palchi dorati, rovinati gli stipiti, i frontespizi e le cornici marmoree, con tanta spesa condotte, cerchi con catene, puntelli, contrafforti, barbacani e sorgozzoni di riparare alla rovina. Salviati. E non tema già il signor Simplicio di simil cadute. Io, con sua assai minore spesa, torrei ad assicurarlo del danno. Non ci è pericolo che una moltitudine sì grande di filosofi accorti e sagaci si lasci sopraffare da uno o due che faccino un poco di strepito, anzi, non pure col voltargli contro le punte delle lor penne, ma col solo silenzio gli metteranno in disprezzo e derisione appresso l'universale. Vanissimo è il pensiero di chi credesse introdur nuova filosofia col reprovar questo o quello autore. Bisogna prima imparare a rifare i cervelli degli uomini,
e rendergli atti a distinguere il vero dal falso, cosa che solo Dio la può fare. Ma d'un ragionamento in un altro, dove siamo noi trascorsi? Io non saprei ritornare in sulla traccia senza la scorta della vostra memoria. Simplicio. Me ne ricordo io benissimo. Eramo intorno alle risposte dell'Anteticone all'obiezione contro all'immutabilità del cielo, tra le quali voi inseriste questa delle macchie solari non toccate da lui, e credo che voi voleste considerar la sua risposta all'istanza delle stelle nuove. Salviati. Or mi sovviene il ristante, e, seguitando la materia, parmi che nella risposta dell'Anteticone siano alcune cose degne di riprensione. E prima, se le due stelle nuove, le quali e non può far di manco di non porre nelle parti altissime del cielo, e che furono di lunga durata e finalmente svanirono, non gli danno fastidio nel mantener l'inalterabilità del cielo, per non esser loro parti certe di quello, né mutazioni fatte nelle stelle antiche, a che proposito mettersi con tanta ansietà ed affanno contro le comete, per bandirle in ogni maniera dalle regioni celesti? Non bastavegli il poter dir di loro quel medesimo che delle stelle nuove? Cioè che per non esser parti certe del cielo, né mutazioni fatte in alcuna delle sue stelle, nessun progiudizio portano né al cielo né alla dottrina d'Aristotile. Secondariamente, io non resto ben capace dell'interno dell'animo suo, mentre che confessa che le alterazioni che si facessero nelle stelle sarebber destruttrici delle prerogative del cielo, cioè dell'incorruttibilità, eccetera. E questo perché le stelle sono cose celesti, come per il concorde consenso di tutti è manifesto, e dall'incontro niente lo perturba, quando le medesime alterazioni si facessero fuori delle stelle, nel resto della celeste espansione. Stimegli forse che il cielo non sia cosa celeste? Io per me credeva che le stelle si chiamassero cose celesti mediante l'esser nel cielo o l'esser fatte della materia del cielo, e che però il cielo fusse più celeste di loro, in quella guisa che non si può dire alcuna cosa esser più terrestre o più ignea della terra o del fuoco stesso. Il non aver poi fatto menzione delle macchie solari, delle quali è stato dimostrato concludentemente prodursi e dissolversi, ed esser prossime al corpo solare, e con esso o intorno ad esso raggirarsi, mi dà grande indizio che possa esser che questo autore scriva piuttosto a compiacenza di altri che a soddisfazion propria. E questo dico perché, dimostrandosi egli intelligente delle matematiche, è impossibile che non resti persuaso dalle dimostrazioni che tali materie sono necessariamente contigue al corpo solare e sono generazioni e corruzioni tanto grandi che nessuna così grande se ne fa mai in terra, e se tali e tante e sì frequenti se ne fanno nel stesso globo del sole, che ragionevolmente può stimarsi delle più nobili parti del cielo, qual ragione resterà potente a dissuaderci che altre ne possano accadere negli altri globi? Sagredo, io non posso senza grande ammirazione e dirò gran ripugnanza al mio intelletto sentir attribuir per gran nobiltà e perfezione ai corpi naturali ed integranti dell'universo questo esser impassibile, immutabile, inalterabile, eccetera, e dall'incontro stimar grande imperfezione, l'essere alterabile, generabile, mutabile, eccetera. Io per me reputo la terra
nobilissima ed ammirabile per le tante e sì diverse alterazioni, mutazioni, generazioni, eccetera, che in lei incessabilmente si fanno. E quando, senza essere soggetta ad alcuna mutazione, ella fusse tutta una vasta solitudine d'arena o una massa di diaspro, o che al tempo del diluvio, ghiacciandosi l'acque che la coprivano, fusse restata un globo immenso di cristallo dove mai non nascesse, né si alterasse o si mutasse cosa veruna, io la stimerei un corpaccio inutile al mondo, pieno di ozio e, per dirla in breve, superfluo, e come se non fosse in natura. E quella stessa differenza ci farei che è tra l'animal vivo e il morto, ed il medesimo dico della luna, di Giove e di tutti gli altri globi mondani. Ma quanto più m'interno in considerar la vanità dei discorsi popolari, tanto più li trovo leggeri e stolti. E qual maggior sciocchezza si può immaginar di quella che chiama cose preziose le gemme, l'argento e l'oro, e vilissime la terra e il fango? E come non sovviene a questi tali che, quando fusse tanta scarsità della terra quanto è delle gioie o dei metalli più pregiati, non sarebbe principe alcuno che volentieri non ispendesse una somma di diamanti e di rubini e 4 carrate d'oro per avere solamente tanta terra quanta bastasse per piantare in un picciol vaso un gelsomino o seminarvi un arancino della Cina per vederlo nascere, crescere e produrre sì belle frondi, fiori così odorosi e sì gentil frutti? È dunque la penuria e l'abbondanza quella che mette in prezzo e avvilisce le cose appresso il volgo, il quale dirà poi quello essere un bellissimo diamante perché assimiglia l'acqua pura, e poi non lo cambierebbe con 10 botti d'acqua. Questi che esaltano tanto l'incorruttibilità, l'inalterabilità, eccetera, credo che si riduchino a dir queste cose per il desiderio grande di campare assai e per il terrore che hanno della morte, e non considerano che quando gli uomini fussero immortali a loro non toccava a venire al mondo. Questi meriterebbero di incontrarsi in un capo di Medusa che li trasmutasse in statue di diaspro o di diamante per diventar più perfetti che non sono. Salviati. E forse anche una tal metamorfosi non sarebbe se non con qualche loro vantaggio, che meglio credo io che sia il non discorrere che discorrere a rovescio. Simplicio. E non è dubbio alcuno che la terra è molto più perfetta, essendo, come ella è, alterabile, mutabile, eccetera, che se la fusse una massa di pietra, quando benanco fusse un intero diamante, durissimo ed impassibile. Ma quanto queste condizioni arrecano di nobiltà alla terra, altrettanto renderebbero i corpi celesti più imperfetti, nei quali esse sarebbero superflue, essendo che i corpi celesti, cioè il sole, la luna e l'altre stelle, che non sono ordinati ad altro uso che al servizio della terra, non hanno bisogno d'altro per conseguire il lor fine che del moto e del lume. Sagredo. Adunque la natura ha prodotti ed indirizzati tanti vastissimi, perfettissimi e nobilissimi corpi celesti, impassibili, immortali, divini, non ad altro uso che al servizio della terra, passibile, caduca e mortale, al servizio di quello che voi chiamate la feccia del mondo, la sentina di tutte le immondizie? E a che proposito fare i corpi celesti immortali, eccetera, per servire a uno caduco, eccetera? Tolto via questo uso di servire la terra,
l'innumerabile schiera di tutti i celesti corpi resta del tutto inutile e superflua, già che non hanno né possono avere alcuna scambievole operazione fra di loro, poiché tutti sono inalterabili, immutabili, impassibili. Che se verbi grazia la luna è impassibile, che volete che il sole o altra stella operi in lei? Sarà senza alcun dubbio operazione minore assai che quella di chi con la vista o col pensiero volesse liquefare una gran massa d'oro. Inoltre a me pare che mentre che i corpi celesti concorrono alle generazioni e alterazioni della terra, sia forza che essi ancora siano alterabili. Altramente non so intendere che l'applicazione della luna o del sole alla terra per far le generazioni fusse altro che mettere accanto alla sposa una statua di marmo, da tal congiungimento stare attendendo prole. Simplicio. La corruttibilità, l'alterazione, la mutazione, eccetera, non sono nell'intero globo terrestre, il quale, quanto alla sua integrità, è non meno eterno che il sole o la luna, ma è generabile e corruttibile quanto alle sue parti esterne. Ma è ben vero che in esse la generazione e corruzione son perpetue e come tali ricercano le operazioni celesti eterne. E però è necessario che i corpi celesti siano eterni. Sagredo, tutto cammina bene, ma se all'eternità dell'intero globo terrestre non è punto pregiudiziale la corruttibilità delle parti superficiali, anzi, questo esser generabile, corruttibile, alterabile, eccetera, gli arreca grande ornamento e perfezione, perché non potete e dovete voi ammettere alterazioni, generazioni, eccetera, parimenti nelle parti esterne dei globi celesti, aggiungendo loro ordamento senza diminuirgli perfezione o levargli l'azioni, anzi accrescendogliele col fare che non solo sopra la terra, ma che scambievolmente fra di loro tutte operino e la terra ancora verso di loro? Simplicio. Questo non può essere, perché le generazioni, mutazioni, eccetera, che si facesser verbi grazia nella luna, sarebbero inutili e vane, et natura nihil frustra facit. Sagredo. E perché sarebbero elleno inutili e vane? Giornata prima, parte ottava. Simplicio. Perché noi chiaramente veggiamo e tocchiamo con mano che tutte le generazioni, mutazioni, eccetera, che si fanno in terra, tutte, o mediamente o immediatamente, sono indirizzate all'uso, al comodo ed al benefizio dell'uomo. Per comodo degli uomini nascono i cavalli, per nutrimento dei cavalli produce la terra il fieno e le nugole l'adacquano. Per comodo e nutrimento degli uomini nascono le erbe, le biade, i frutti, le fiere, gli uccelli, i pesci. E, insomma, se noi anderemo diligentemente esaminando e risolvendo tutte queste cose, troveremo il fine al quale tutte sono indirizzate esser il bisogno, l'utile, il comodo e il diletto degli uomini. Or, di quale uso potrebber esser mai al genere umano le generazioni che si facessero nella luna o in altro pianeta? Se già voi non voleste dire che nella luna ancora fussero uomini che godesser dei suoi frutti, pensiero o favoloso o empio. Sagredo, che nella luna o in altro pianeta si generino o erbe o piante o animali simili ai nostri, o vi si facciano piogge, venti, tuoni, come intorno alla terra, io non lo so e non lo credo, e molto meno
che ella sia abitata da uomini, ma non intendo già come, tutta volta che non vi si generino cose simili alle nostre, si deva di necessità concludere che niuna alterazione vi si faccia, né vi possano essere altre cose che si mutino, si generino e si dissolvano, non solamente diverse dalle nostre, ma lontanissime dalla nostra immaginazione e insomma del tutto a noi inescogitabili. E siccome io son sicuro che a uno nato e nutrito in una selva immensa tra fiere e uccelli e che non avesse cognizione alcuna dell'elemento dell'acqua, mai non gli potrebbe cadere nell'immaginazione essere in natura un altro mondo diverso dalla terra, pieno di animali, li quali senza gambe, senza ale, velocemente camminano e non sopra la superficie solamente, come le fiere sopra la terra, ma per entro tutta la profondità, e non solamente camminano, ma dovunque piace loro immobilmente si fermano, cosa che non posson fare gli uccelli per aria, e che quivi di più abitano ancora uomini, e vi fabbricano palazzi e città, ed hanno tanta comodità nel viaggiare che senza niuna fatica vanno con tutta la famiglia e con la casa e con le città intere in lontanissimi paesi. Siccome, dico, io son sicuro che un tale, ancorché di perspicacissima immaginazione, non si potrebbe giammai figurare i pesci, l'oceano, le navi, le flotte e le armate di mare così, e molto più può accadere che nella luna, per tanto intervallo remota da noi e di materia per avventura molto diversa dalla terra, siano sustanze e si facciano operazioni non solamente lontane, ma del tutto fuori d'ogni nostra immaginazione, come quelle che non abbiano similitudine alcuna con le nostre, e perciò del tutto inescogitabili. Avvegna che quello che noi ci immaginiamo bisogna che sia o una delle cose già vedute o un composto di cose e di parti delle cose altra volta vedute, che tali sono le sfingi, le sirene, le chimere, i centauri, eccetera. Salviati. Io son molte volte andato fantasticando sopra queste cose e finalmente mi pare di poter ritrovare bene alcune delle cose che non sieno né possono essere nella luna, ma non già veruna di quelle che io creda che vi sieno e possano essere, se non con una larghissima generalità, cioè cose che l'adornino operando e movendo e vivendo, e forse con modo diversissimo dal nostro, veggendo ed ammirando la grandezza e bellezza del mondo e del suo facitore e rettore, e con encomii continui cantando la sua gloria. Ed insomma, che è quello che io intendo, facendo quello tanto frequentemente dagli scrittori sacri affermato, cioè una perpetua occupazione di tutte le creature in laudare Iddio. Sagredo. Queste sono delle cose che, generalissimamente parlando, vi possono essere, ma io sentirei volentieri ricordare di quelle che ella crede che non vi siano né possano essere, le quali è forza che più particolarmente si possano nominare. Salviati. Avvertite, signor Sagredo, che questa sarà la terza volta che noi così di passo in passo, non ce ne accorgendo, ci saremo deviati dal nostro principale istituto e che tardi verremo a capo dei nostri ragionamenti facendo digressioni. Però se vogliamo differir questo discorso tra gli altri che siamo convenuti rimettere ad una particolar sessione, sarà forse ben fatto. Sagredo. Di grazia, già che siamo nella luna, spediamoci dalle cose che appartengono a lei per non avere a fare un'altra volta un sì lungo cammino.
Salviati, sia come vi piace. E per cominciare dalle cose più generali, io credo che il globo lunare sia differente assai dal terrestre, ancorché in alcune cose si veggano delle conformità. Dirò le conformità e poi le diversità. Conforme è sicuramente la Luna alla Terra nella figura, la quale indubitabilmente è sferica, come di necessità si conclude dal vedersi il suo disco perfettamente circolare e dalla maniera del ricevere il lume del sole, dal quale, se la superficie sua fosse piana, verrebbe tutta nell'istesso tempo vestita, e parimenti poi tutta pur in un istesso momento spogliata di luce, e non prima le parti che riguardano verso il sole e successivamente le seguenti, sì che giunta all'opposizione e non prima resta tutto l'apparente disco illustrato, di che all'incontro accaderebbe tutto l'opposito quando la sua visibil superficie fusse concava, cioè la illuminazione comincerebbe dalle parti avverse al sole, se contrariamente ella è, come la terra, per se stessa oscura e opaca, per la quale opacità è atta a ricevere e a ripercuotere il lume del sole, il che, quando ella non fusse tale, far non potrebbe. Terzo, io tengo la sua materia densissima e solidissima, non meno della terra, di che mi è argomento assai chiaro l'essere la sua superficie per la maggior parte ineguale, per le molte eminenze e cavità che vi si scorgono mercé del telescopio, delle quali eminenze me ne son molte in tutto e per tutto simili alle nostre più aspre e scoscese montagne, e vi se ne scorgono alcune tirate e continuazioni lunghe di centinaia di miglia, altre sono in gruppi più raccolti, e sonvi ancora molti scogli staccati e solitarii, ripidi assai e dirupati, ma quello di che vi è maggior frequenza sono alcuni argini, userò questo nome per non me ne sovenir altro che più li rappresenti, assai rilevati, li quali racchiudono e circondano pianure di diverse grandezze e formano varie figure, ma la maggior parte circolari, molte delle quali hanno nel mezzo un monte rilevato assai, e alcune poche sono ripiene di materia alquanto scura, cioè simile a quella delle gran macchie che si veggono con l'occhio libero. E queste sono delle maggiori piazze. Il numero poi delle minori è grandissimo e pur quasi tutte circolari. Quarto, siccome la superficie del nostro globo è distinta in due massime parti, cioè nella terrestre e nell'acquatica, così nel disco lunare veggiamo una distinzion magna di alcun gran campi più risplendenti e di altri meno, all'aspetto dei quali credo che sarebbe quello della terra assai simigliante a chi dalla luna o da altra simile lontananza la potesse vedere illustrata dal sole, e apparirebbe la superficie del mare più oscura e più chiara quella della terra. Quinto, siccome noi dalla terra veggiamo la luna or tutta luminosa, or mezza, or più, or meno, talor falcata e talvolta ci resta del tutto invisibile, cioè quando è sotto i raggi solari, sì che la parte che riguarda la terra resta tenebrosa, così appunto si vedrebbe dalla luna con l'istesso periodo a capello e sotto le medesime mutazioni di figure l'illuminazione fatta dal sole sopra la faccia della terra. Sesto, Sagredo, piano, un poco, signor Salviati, che l'illuminazione della terra, quanto alle diverse figure, si rappresentasse a chi fusse nella luna, simile in tutto a quello che noi scorgiamo nella luna, l'intendo io benissimo, ma non resto già capace come ella si mostrasse fatta con l'istesso periodo. Avvenga che quello che fa l'illuminazione del sole nella superficie lunare in un mese, lo fa nella terrestre in 24 ore. Salviati, è vero
che l'effetto del sole, circa l'illuminar questi due corpi e ricercar col suo splendore tutta la lor superficie, si spedisce nella terra in un giorno naturale e nella luna in un mese. Ma non da questo solo dipende la variazione delle figure, sotto le quali dalla luna si vedrebbero le parti illuminate della terrestre superficie, ma dai diversi aspetti che la luna va mutando col sole, sì che quando verbigrazia la luna seguitasse puntualmente il moto del sole e stesse per caso sempre linearmente tra esso e la terra, in quell'aspetto che noi diciamo di congiunzione, vedendo ella sempre il medesimo emisferio della terra che vedrebbe il sole, lo vedrebbe perpetuamente tutto lucido, come per l'opposito, quando ella restasse sempre all'opposizione del sole, non vedrebbe mai la terra, della quale sarebbe continuamente volsa verso la luna la parte tenebrosa e perciò invisibile. Ma quando la luna è alla quadratura del sole, dell'emisfero terrestre esposto alla vista della luna, quella metà che è verso il sole è luminosa e l'altra verso l'opposto del sole è oscura. E però la parte della terra illuminata si rappresenterebbe la luna sotto figura di mezzo cerchio. Sagredo, resto capacissimo del tutto ed intendo già benissimo che, partendosi la luna dall'opposizione del sole, di dove ella non vedeva niente dell'illuminato della terrestre superficie, e venendo di giorno in giorno verso il sole, incomincia a poco a scoprir qualche particella della faccia della terra illuminata, e questa vede ella in figura di sottil falce, per esser la terra rotonda, ed acquistando pur la luna col suo movimento di dì in dì maggior vicinità al sole, viene scoprendo più e più sempre dell'emisfero terrestre illuminato, sì che alla quadratura ne scopre la metà giusto, siccome noi di lei veggiamo altrettanto. Continuando poi di venir verso la congiunzione, scuopre successivamente parte maggiore della superficie illuminata e finalmente nella congiunzione vede l'intero emisferio tutto luminoso. Ed insomma, comprendo benissimo che quello che accade agli abitatori della terra nel vedere le varietà della luna accaderebbe a chi fusse nella luna nel veder la terra, ma con ordine contrario, cioè che quando la luna è a noi piena ed all'opposizione del sole, a loro la terra sarebbe alla congiunzione col sole e del tutto oscura ed invisibile. All'incontro, quello stato che a noi è congiunzione della luna col sole, e però luna silente e non veduta, là sarebbe opposizione della terra al sole, e per così dire terra piena, cioè tutta luminosa. E finalmente, quanta parte a noi di tempo in tempo si mostra della superficie lunare illuminata, tanto dalla luna si vedrebbe essere nello stesso tempo la parte della terra oscura, e quanto a noi resta della luna privo di lume, tanto alla luna è l'illuminato della terra. Sì che solo nelle quadrature questi veggono mezzo cerchio della luna luminoso e quelli altrettanto della terra. In una cosa mi par che differiscano queste scambievoli operazioni, ed è che, dato e non concesso che nella luna fosse chi di là potesse rimidar la terra, vedrebbe ogni giorno tutta la superficie terrestre, mediante il moto di essa luna intorno alla terra in 24 o 25 ore, ma noi non vediamo mai altro che la metà della luna, poiché ella non si rivolge in se stessa, come bisognerebbe, per potercisi tutta mostrare. Salviati, purché questo non accaggia per il contrario, cioè che il rigirarsi ella in se stessa sia cagione che noi non veggiamo mai l'altra metà, che così sarebbe necessario che fusse quando ella avesse l'epiciclo. Ma dove lasciate voi un'altra differenza in contraccambio di questa avvertita da voi? Sagredo, e qual è?
che altra per ora non mi viene in mente. Salviati. È che se la terra, come bene avete notato, non vede altro che la metà della luna, dove che dalla luna vien vista tutta la terra, all'incontro tutta la terra vede la luna, ma della luna solo la metà vede la terra, perché gli abitatori, per così dire, dell'emisfero superiore della luna, che a noi è invisibile, son privi della vista della terra, e questi son forse gli antitictoni. Ma qui mi sovviene ora d'un particolare accidente, nuovamente osservato dal nostro accademico nella luna, per il quale si raccolgono due conseguenze necessarie. L'una è che noi veggiamo qualche cosa di più della metà della luna, e l'altra è che il moto della luna ha giustamente relazione al centro della terra, e l'accidente e l'osservazione è tale. Quando la luna abbia una corrispondenza e natural simpatia con la terra, verso la quale con una tal sua determinata parte ella riguardi, è necessario che la linea retta che congiugne i lor centri passi sempre per l'istesso punto della superficie della luna, tal che quello che dal centro della terra la rimirasse vedrebbe sempre l'istesso disco della luna puntualmente terminato da una medesima circonferenza. Ma di uno costituito sopra la superficie terrestre, il raggio che dall'occhio suo andasse sino al centro del globo lunare non passerebbe per l'istesso punto della superficie di quella per il quale passa la linea tirata dal centro della terra a quel della luna, se non quando ella gli fusse verticale. Ma posta la luna in oriente o in occidente, il punto dell'incidenza del raggio visuale resta superiore a quel della linea che congiugne i centri, e però si scuopre qualche parte dell'emisfero lunare verso la circonferenza di sopra e si nasconde altrettanto dalla parte di sotto. Si scuopre, dico, e si nasconde rispetto all'emisfero che si vedrebbe dal vero centro della Terra. E perché la parte della circonferenza della Luna, che è superiore nel nascere, è inferiore nel tramontare, però assai notabile dovrà farsi la differenza dell'aspetto di esse parti, superiore e inferiore, scoprendosi ora ed ora ascondendosi delle macchie o altre cose notabili di esse parti. Una simil variazione dovrebbe scorgersi ancora verso l'estremità boreale ed australe del medesimo disco, secondo che la luna si trova in questo o in quel ventre del suo dragone, perché quando ella è settentrionale, alcuna delle sue parti verso settentrione ci si nasconde e si scopre delle australi e per l'opposito. Ora che queste conseguenze si verifichino in fatto, il telescopio ce ne rende certi, imperroché sono nella luna due macchie particolari, una delle quali, quando la luna è nel meridiano, guarda verso maestro e l'altra gli è quasi diametralmente opposta, e la prima è visibile anco senza il telescopio, ma non già l'altra. È la maestrale una macchietta ovata, divisa dall'altre grandissime. L'opposta è minore e parimenti separata dalle grandissime e situata in campo assai chiaro. In amendue queste si osservano molto manifestamente le variazioni già dette e veggonsi contrariamente l'una dall'altra, ora vicine al limbo del disco lunare ed ora allontanate, con differenza tale che l'intervallo tra la maestrale e la circonferenza del disco è più che il doppio maggiore una volta che l'altra, e quanto all'altra macchia,
perché l'è più vicina alla circonferenza, tal mutazione importa più che il triplo da una volta all'altra. Di qui è manifesto la Luna, come allettata da virtù magnetica, costantemente riguardare con una sua faccia il globo terrestre, né da quello divertir mai. Sagredo. E quando si ha a por termine alle nuove osservazioni e scoprimenti di questo ammirabile strumento? Salviati. Se i progressi di questa son per andar secondo quelli di altre invenzioni grandi, è da sperare che col progresso del tempo si sia per arrivar a veder cose a noi per ora inimmaginabili. Ma, tornando al nostro primo discorso, dico, per la sesta congruenza tra la Luna e la Terra, che siccome la Luna gran parte del tempo supplisce al mancamento del lume del Sole e ci rende, con la riflessione del suo, le notti assai chiare, così la Terra ad essa in ricompensa rende, quando ella n'è più bisognosa, col rifletterle i raggi solari una molto gagliarda illuminazione, e tanto, per mio parere, maggior di quella che a noi vien da lei, quanto la superficie della Terra è più grande di quella della Luna. Sagredo. Non più, signor Salviati, lasciatemi il gusto di mostrarvi come a questo primo cenno ho penetrato la causa di un accidente al quale 1000 volte ho pensato, né mai l'ho potuto penetrare. Voi volete dire che certa luce abbagliata che si vede nella Luna, massimamente quando l'è falcata, viene dal riflesso del lume del Sole nella superficie della terra e del mare, e più si vede tal lume chiaro quanto la falce più sottile, perché allora maggiore è la parte luminosa della terra che dalla Luna è veduta, conforme a quello che poco fa si concluse, cioè che sempre tanta è la parte luminosa della terra che si mostra alla Luna, quanta l'oscura della Luna, che guarda verso la terra. Onde, quando la Luna è sottilmente falcata ed in conseguenza grande è la sua parte tenebrosa, grande è la parte illuminata della terra veduta dalla Luna, e tanto più potente la riflessione del lume. Salviati. Questo è puntualmente quello che io voleva dire. Insomma, gran dolcezza è il parlar con persone giudiziose e di buona apprensiva, e massime quando altri va passeggiando e discorrendo tra i veri. Io mi son più volte incontrato in cervelli tanto duri che per 1000 volte che io abbia loro replicato questo che voi avete subito per voi medesimo penetrato, mai non è stato possibile che l'apprendano. Simplicio. Se voi volete dire di non averlo potuto persuadere loro, sì che l'intendino, io molto me ne maraviglio, e son sicuro che, non l'intendendo dalla vostra esplicazione, non intenderanno forse per quella di altri, parendomi la vostra espressiva molto chiara. Ma se voi intendete di non gli aver persuasi sì che lo credano, di questo non mi maraviglio punto, perché io stesso confesso di essere un di quelli che intendono i vostri discorsi, ma non vi si quietano, anzi mi restano in questa e in parte dell'altre 6 congruenze molte difficoltà, le quali promoverò quando avrete finito di raccontarle tutte. Salviati. Il desiderio che ho di ritrovar qualche verità nel quale acquisto assai mi possono aiutare le obiezioni di uomini intelligenti, qual siete voi, mi farà esser brevissimo nello spedirmi da quel che ci resta. Sia dunque la 7ª congruenza, il rispondersi reciprocamente non meno alle offese che ai favori, onde la Luna, che bene spesso nel colmo della sua illuminazione,
per l'interposizione della terra tra sé e il sole, vien privata di luce ed eclissata, così essa ancora per suo riscatto s'interpone tra la terra e il sole, e con l'ombra sua oscura la terra. E se ben la vendetta non è pari all'offesa, perché bene spesso la luna rimane, ed anco per assai lungo tempo immersa totalmente nell'ombra della terra, ma non già mai tutta la terra, né per lungo spazio di tempo resta oscurata dalla luna. Tuttavia, avendosi riguardo alla picciolezza del corpo di questa in comparazione della grandezza di quello, non si può dir se non che il valore in un certo modo dell'animo sia grandissimo. Questo è quanto alle congruenze. Seguirebbe ora il discorrere circa le disparità, ma perché il signor Simplicio ci vuole favorire dei dubbi contro di quelle, sarà bene sentirgli e ponderargli prima che passare avanti. Giornata prima, parte nona. Sagredo. Sì, perché è credibile che il signor Simplicio non sia per aver repugnanza intorno alle disparità e differenze tra la terra e la luna, già che egli stima le loro sustanze diversissime. Simplicio. Delle congruenze recitate da voi nel far parallelo tra la terra e la luna, non sento di poter ammettere senza repugnanza se non la prima e due altre. Ammetto la prima, cioè la figura sferica, sebbenanco in questa vi è non so che, stimando io quella della luna esser pulitissima e tersa come uno specchio, dove che questa della terra tocchiamo con mano esser scabrosissima ed aspra, ma questa attenente all'inegualità della superficie va considerata in un'altra delle congruenze arrecate da voi. Però mi riservo a dirne quanto mi occorre nella considerazione di quella. Che la luna sia poi, come voi dite nella seconda congruenza, opaca e oscura per se stessa come la terra, io non ammetto se non il primo attributo dell'opacità, del che mi assicurano gli eclissi solari, che quando la luna fusse trasparente, l'aria nella totale oscurazione del sole non resterebbe così tenebrosa come ella resta, ma per la trasparenza del corpo lunare trapasserebbe una luce refratta, come veggiamo farsi per le più dense nugole. Ma quanto all'oscurità, io non credo che la luna sia del tutto priva di luce come la terra. Anzi, quella chiarezza che si scorge nel resto del suo disco, oltre alle sottili corna illustrate dal sole, reputo che sia suo proprio e natural lume, e non un riflesso della terra, la quale io stimo impotente per la sua somma asprezza e oscurità a riflettere i raggi del sole. Nel terzo parallelo convengo con voi in una parte e nell'altra dissento. Convengo nel giudicare il corpo della luna solidissimo e duro come la terra, anzi più assai, perché se da Aristotile noi caviamo che il cielo sia di durezza impenetrabile e le stelle parti più dense del cielo, è ben necessario che le siano saldissime ed impenetrabilissime. Sagredo. Che bella materia sarebbe quella del cielo per fabbricar palazzi, chi ne potesse avere così dura e tanto trasparente. Salviati. Anzi, pessima, perché essendo per la somma trasparenza del tutto invisibile, non si potrebbe, senza gran pericolo di urtare negli stipiti e spezzarsi il capo, camminar per le stanze. Sagredo. Codesto pericolo non si correrebbe egli, se è vero, come dicono alcuni peripatetici, che la sia intangibile, e se
la non si può toccare, molto meno si potrebbe urtare. Salviati. Di niuno sollevamento sarebbe cotesto, con ciò sia cosa che, se ben la materia celeste non può esser toccata, perché manca delle tangibili qualità, può ben ella toccare i corpi elementari, e per offenderci, tanto è che ella urti in noi, ed ancor peggio che se noi urtassimo in lei. Ma lasciamo star questi palazzi, o per dir meglio castelli in aria, e non impediamo il signor Simplicio. La quistione che voi avete così incidentalmente promossa è delle difficili che si trattino in filosofia, e io c'ho intorno di bellissimi pensieri di un gran cattedrante di Padova, ma non è tempo di entrarvi adesso. Però, tornando al nostro proposito, replico che stimo la luna solidissima più della terra, ma non l'argomento, già come fate voi, dalla asprezza e scabrosità della sua superficie, anzi dal contrario, cioè dall'essere atta a ricevere, come veggiamo tra noi nelle gemme più dure, un pulimento e lustro superiore a qual si sia specchio più terso, che tale è necessario che sia la sua superficie per poterci fare sì viva riflessione dei raggi del sole. Quelle apparenze poi che voi dite di monti, di scogli, di argini, di valli, eccetera, son tutte illusioni, e io mi sono ritrovato a sentire in pubbliche dispute sostener gagliardamente contro a questi introduttori di novità che tali apparenze non da altro provengono che da parti inegualmente opache e perspicue, delle quali interiormente ed esteriormente è composta la luna, come spesso veggiamo accadere nel cristallo, nell'ambra ed in molte pietre preziose perfettamente lustrate, dove per l'opacità di alcune parti e per la trasparenza di altre appariscono in quelle varie concavità e prominenze. Nella quarta congruenza concedo che la superficie del globo terrestre, veduto di lontano, farebbe due diverse apparenze, cioè una più chiara e l'altra più oscura, ma stimo che tali diversità accaderebbero al contrario di quel che dite voi, cioè credo che la superficie dell'acqua apparirebbe lucida, perché è liscia e trasparente, e quella della terra resterebbe oscura per la sua opacità e scabrosità, male accomodata a riverberare il lume del sole. Circa il quinto riscontro lo ammetto tutto, e resto capace che quando la terra risplendesse come la luna, si mostrerebbe a chi di lassù la rimirasse sotto figure conformi a quelle che noi veggiamo nella luna. Comprendo anche come il periodo della sua illuminazione e variazione di figure sarebbe di un mese, benché il sole la ricerchi tutta in 24 ore. E finalmente non ho difficoltà nell'ammettere che la metà sola della luna vede tutta la terra e che tutta la terra vede solo la metà della luna. Nel resto reputo falsissimo che la luna possa ricever lume dalla terra, che è oscurissima, opaca e iniettissima a riflettere il lume del sole, come ben lo riflette la luna a noi. E come ho detto, stimo che quel lume che si vede nel resto della faccia della luna, oltre alle corna splendidissime per l'illuminazione del sole, sia proprio e naturale della luna, e gran cosa ci vorrebbe a farmi credere altrimenti. Il settimo degli eclissi scambievoli si può anco ammettere, se ben propriamente si costuma chiamare eclisse del sole, questo che voi volete chiamare eclisse della terra. E questo è quanto per ora
mi occorre dirvi in contraddizione alle 7 congruenze, alle quali istanze, se vi piacerà di replicare alcuna cosa, l'ascolterò volentieri. Salviati. Se io ho bene appreso quanto avete risposto, parmi che tra voi e noi restino ancora controverse alcune condizioni, le quali io faceva comuni alla luna e alla terra, e son queste. Voi stimate la luna tersa e liscia come uno specchio, e come tale atta a rifletterci il lume del sole, e dall'incontro la terra, per la sua asprezza, non potente a far simile riflessione. Concedete la luna solida e dura, e ciò argumentate dall'essere ella pulita e tersa, e non dall'esser montuosa, e dall'apparir montuosa ne assegnate per causa l'essere di parti più o meno opache e perspicue, e finalmente stimate quella luce secondaria esser propria della luna e non per riflessione della terra, se ben par che al mare, per esser di superficie pulita, voi non neghiate qualche riflessione. Quanto al torvi di errore, che la riflessione della luna non si faccia come da uno specchio, ci ho poca speranza, mentre veggo che quello che in tale proposito si legge nel saggiatore e nelle lettere solari del nostro amico comune non ha profittato nulla nel vostro concetto, se però voi avete attentamente letto quanto vi è scritto in tal materia. Simplicio, io l'ho trascorso così superficialmente, conforme al poco tempo che mi viene lasciato ozioso da studi più sodi. Però, se con replicare alcune di quelle ragioni o con l'addurne altre voi pensate risolvermi le difficoltà, le ascolterò più attentamente. Salviati, io dirò quello che mi viene in mente al presente e potrebbe essere che fusse una mistione di concetti miei propri e di quelli che già lessi nei detti libri, dai quali mi sovvien bene ch'io restai interamente persuaso, ancorché le conclusioni nel primo aspetto mi paresser gran paradossi. Noi cerchiamo, signor Simplicio, se per fare una riflessione di lume simile a quello che ci vien dalla luna, sia necessario che la superficie da cui vien la riflessione sia così tersa e liscia come di uno specchio, oppur sia più accomodata una superficie non tersa e non liscia, ma aspra e mal pulita. Ora, quando noi venisser due riflessioni, una più lucida e l'altra meno, da due superficie opposteci, io vi domando, qual delle due superficie voi credete che si rappresentasse agli occhi nostri più chiara e qual più oscura? Simplicio, credo senza dubbio che quella che più vivamente mi riflettesse il lume mi si mostrerebbe in aspetto più chiara e l'altra più oscura. Salviati, pigliate ora in cortesia quello specchio che è attaccato a quel muro e usciamo qua nella corte. Venite, signor Sagredo, attaccate lo specchio là a quel muro dove batte il sole. Discostiamoci e ritiriamoci qua all'ombra. Ecco là due superficie percosse dal sole, cioè il muro e lo specchio. Ditemi ora, qual vi si rappresenta più chiara, quella del muro o quella dello specchio? Voi non rispondete? Sagredo, io lascio rispondere al signor Simplicio, che ha la difficoltà, che io, quanto a me, da questo poco principio di esperienza, son persuaso che bisogni per necessità che la luna sia di superficie molto mal pulita. Salviati, dite, signor Simplicio, se voi aveste a ritrar quel muro con quello specchio attaccatovi, dove adopereste voi i colori più oscuri, nel dipignere il muro oppur nel dipignere lo specchio? Simplicio, assai più scuri nel dipigner lo specchio. Salviati, or se dalla superficie che si rappresenta più chiara
vien la riflessione del lume più potente, più vivamente ci rifletterà i raggi del sole il muro che lo specchio. Simplicio. Benissimo, signor mio. Avete voi migliori esperienze di queste? Voi ci avete posti in luogo dove non batte il reverbero dello specchio. Ma venite meco un poco più in qua. No, venite pure. Sagredo. Cercate voi forse il luogo della riflessione che fa lo specchio? Simplicio. Signor sì. Sagredo. Oh, vedetela là nel muro opposto, grande giusto quanto lo specchio e chiara poco meno, che se vi battesse il sole direttamente. Simplicio. Venite dunque qua e guardate di lì la superficie dello specchio e sappiatemi dire se l'è più scura di quella del muro. Sagredo. Guardatela pur voi, che io per ancora non voglio accecare e so benissimo senza guardarla che la si mostra vivace e chiara quanto il sole stesso o poco meno. Simplicio. Che dite voi dunque che la riflessione di uno specchio sia men potente di quella di un muro? Io veggo che in questo muro opposto, dove arriva il riflesso dell'altra parete illuminata insieme con quel dello specchio, questo dello specchio è assai più chiaro e veggio parimente che di qui lo specchio medesimo mi apparisce più chiaro assai che il muro. Salviati. Voi con la vostra accortezza mi avete prevenuto, perché di questa medesima osservazione avevo bisogno per dichiarar quel che resta. Voi vedete dunque la differenza che cade tra le due riflessioni fatte dalle due superfici del muro e dello specchio, percosse negli stesso modo per l'appunto dai raggi solari. E vedete come la riflessione che vien dal muro si diffonde verso tutte le parti opposteli, ma quella dello specchio va verso una parte sola, non punto maggiore dello specchio medesimo. Vedete parimente come la superficie del muro, riguardata da qualsivoglia luogo, si mostra chiara sempre egualmente a se stessa, e per tutto assai più chiara che quella dello specchio, eccettuandone quel piccolo luogo solamente dove batte il riflesso dello specchio, che di lì apparisce lo specchio molto più chiaro del muro. Da queste così sensate e palpabili esperienze mi par che molto speditamente si possa venire in cognizione se la riflessione che ci vien dalla luna venga come da uno specchio oppur come da un muro, cioè se da una superficie liscia oppur aspra. Sagredo. Se io fussi nella luna stessa, non credo che io potessi con mano toccar più chiaramente l'asprezza della sua superficie di quel ch'io me la scorga ora con l'apprensione del discorso. La luna, veduta in qualsivoglia positura rispetto al sole e a noi, ci mostra la sua superficie tocca dal sole sempre egualmente chiara, effetto che risponde a capello a quel del muro, che riguardato da qualsivoglia luogo apparisce egualmente chiaro e discorda dallo specchio che da un luogo solo si mostra luminoso e da tutti gli altri oscuro. Inoltre la luce che mi vien dalla riflessione del muro è tollerabile e debile in comparazione di quella dello specchio, gagliardissima ed offensiva alla vista, poco meno della primaria e diretta del sole. E così, con soavità, riguardiamo la faccia della luna, che quando ella fusse come uno specchio, mostrandocisi anco per la vicinità grande quanto di stesso sole, sarebbe il suo fulgore assolutamente intollerabile e ci parrebbe di riguardare quasi un altro sole. Salviati. Non attribuite di grazia, signor Sagredo, alla mia dimostrazione più di quello che le si perviene,
io voglio muovervi contro un'istanza che non so quanto sia di agevole scioglimento. Voi portate, per gran diversità tra la luna e lo specchio, che ella rimandi la riflessione verso tutte le parti egualmente, come fa il muro, dove che lo specchio la manda in un luogo solo determinato, e di qui concludete la luna esser simile al muro e non allo specchio. Ma io vi dico che quello specchio manda la riflessione in un luogo solo perché la sua superficie è piana e dovendo i raggi riflessi partirsi ad angoli eguali a quelli dei raggi incidenti, è forza che da una superficie piana si partano unitamente verso il medesimo luogo. Ma essendo che la superficie della luna è non piana ma sferica, ed i raggi incidenti sopra una tal superficie trovano da riflettersi ad angoli eguali a quelle dell'incidenza verso tutte le parti, mediante la infinità delle inclinazioni che compongono la superficie sferica. Adunque la luna può mandare la riflessione per tutto e non è necessitata a mandarne in un luogo solo, come quello specchio che è piano. Simplicio. Questa è appunto una delle obiezioni che io volevo fargli contro. Sagredo. Se questa è una, è forza che voi ne abbiate delle altre, però ditele che quanto a questa prima mi par che ella sia per riuscire più contro di voi che in favore. Simplicio. Voi avete pronunziato come cosa manifesta che la riflessione fatta da quel muro sia così chiara ed illuminante come quella che ci viene dalla luna, ed io la stimo come nulla in comparazione di quella, imperrocché in questo negozio dell'illuminazione bisogna aver riguardo e distinguere la sfera di attività. E chi dubita che i corpi celesti abbiano maggior sfera di attività che questi nostri elementari caduchi e mortali? E quel muro, finalmente, che è egli altro che un poco di terra oscura e inetta all'illuminare? Sagredo. E qui ancora credo che voi vi inganniate di assai, ma vengo alla prima istanza mossa dal signor Salviati e considero che per far che un oggetto ci apparisca luminoso non basta che sopra esso caschino i raggi del corpo illuminante, ma ci bisogna che i raggi riflessi vengano all'occhio nostro, come apertamente si vede nell'esempio di quello specchio, sopra il quale non ha dubbio che vengono i raggi luminosi del sole. Con tutto ciò, ei non ci si mostra chiaro ed illustrato, se non quando noi mettiamo l'occhio in quel luogo particolare dove va la riflessione. Consideriamo adesso quel che accadrebbe quando lo specchio fosse di superficie sferica, che senz'altro noi troveremo che della riflessione che si fa da tutta la superficie illuminata, piccolissima parte è quella che perviene all'occhio di un particolare riguardante, per essere una minimissima particella di tutta la superficie sferica, quella l'inclinazione della quale ripercuote il raggio al luogo particolare dell'occhio, onde minima convien che sia la parte della superficie sferica che all'occhio si mostra splendente, rappresentandosi tutto il rimanente oscuro. Quando dunque la luna fusse tersa come uno specchio, piccolissima parte si mostrerebbe agli occhi di un particolare illustrata dal sole, ancorché tutto un emisferio fosse esposto ai raggi solari, ed il resto rimarrebbe all'occhio del riguardante come non illuminato e perciò invisibile, e finalmente invisibile ancora del tutto la luna, avvegna che quella particella onde venisse la riflessione per la sua piccolezza e gran lontananza si perderebbe, e siccome all'occhio ella resterebbe invisibile, così la sua illuminazione resterebbe nulla,
che bene è impossibile che un corpo luminoso togliesse via le nostre tenebre col suo splendore e che noi non lo vedessimo. Salviati, fermate in grazia, signor Sagredo, perché io veggo alcuni movimenti nel viso e nella persona del signor Simplicio che mi sono indizi che ei non resti o ben capace o soddisfatto di questo che voi con somma evidenza e assoluta verità avete detto. Eppur ora mi è sovvenuto di potergli con altra esperienza rimuovere ogni scrupolo. Io ho veduto in una camera di sopra un grande specchio sferico. Facciamolo portare qua e mentre che si conduce torni il signor Simplicio a considerare quanta è grande la chiarezza che vien dalla parete qui sotto la loggia dal riflesso dello specchio piano. Simplicio, io veggo che l'è chiara poco meno che se vi percotesse direttamente il sole. Salviati, così è veramente. Or ditemi, se levando via quel piccolo specchio piano metteremo nello stesso luogo quel grande sferico, quale effetto credete voi che sia per fare la sua riflessione nella medesima parete? Simplicio, credo che gli arrecherà lume molto maggiore e molto più ampio. Salviati, ma se l'illuminazione sarà nulla o così piccola che appena ve ne accorgiate, che direte allora? Simplicio, quando avrò visto l'effetto penserò alla risposta. Salviati, ecco lo specchio, il quale voglio che sia posto accanto all'altro, ma prima andiamo là vicino al riflesso di quel piano e rimirate attentamente la sua chiarezza. Vedete come è chiaro qui dove batte e come distintamente si veggono tutte queste minuzie del muro. Simplicio, ho visto e osservato benissimo. Fate metter l'altro specchio accanto al primo. Salviati, eccolo là. Vi fu messo subito che cominciaste a guardare le minuzie e non ve ne siete accorto, sì grande è stato l'accrescimento del lume nel resto della parete. Or tolgasi via lo specchio piano. Eccovi levata via ogni riflessione, ancorché vi sia rimasto il grande specchio convesso. Rimuovasi questo ancora, e poi vi si riponga quanto vi piace. Voi non vedrete mutazione alcuna di luce in tutto il muro. Eccovi dunque mostrato al senso come la riflessione del sole, fatta in specchio sferico convesso, non illumina sensibilmente i luoghi circonvicini. Ora, che risponderete voi a questa esperienza? Simplicio, io ho paura che qui non entri qualche giuoco di mano. Io veggo pure nel riguardar quello specchio uscire un grande splendore che quasi mi toglie la vista, e quel che più importa ve lo veggo sempre da qualsivoglia luogo ch'io lo rimiri, e veggolo andar mutando sito sopra la superficie dello specchio, secondo ch'io mi pongo a rimirarlo in questo o in quel luogo, argomento necessario che il lume si riflette vivo assai verso tutte le bande ed in conseguenza così potente sopra tutta quella parete come sopra il mio occhio. Salviati, or vedete quanto bisogna andar cauto e riservato nel prestare assenso a quello che il solo discorso ci rappresenta. Non ha dubbio che questo che voi dite ha assai dell'apparente, tuttavia potete vedere come la sensata esperienza mostra in contrario. Simplicio, come dunque cammina questo negozio? Salviati, io vi dirò quel che ne sento, che non so quanto vi sia per appagare. E prima, quello splendore così vivo che voi vedete sopra lo specchio e che vi par che ne occupi assai buona parte, non è così grande a gran pezzo, anzi è piccolo assai, assai, ma la sua vivezza cagiona nell'occhio vostro, mediante la riflessione fatta nell'umido
degli orli delle palpebre, la quale si distende sopra la pupilla, una irradiazione avventizia, simile a quel capillizio che ci par di vedere intorno alla fiammella di una candela posta alquanto lontana. O vogliate assimigliarla allo splendore avventizio di una stella, che se voi paragonerete il piccolo corpicello verbigrazia della canicola, veduto di giorno col telescopio, quando si vede senza irradiazione, col medesimo veduto di notte con l'occhio libero, voi, fuor di ogni dubbio, comprenderete che l'irraggiato si mostra più di 1000 volte maggiore del nudo e real corpicello, ed un simile o maggior ricrescimento fa l'immagine del sole che voi vedete in quello specchio. Dico maggiore per essere ella più viva della stella, come è manifesto dal potersi rimirar la stella con assai minore offesa alla vista che questa riflessione dello specchio. Il reverbero dunque che si ha da partecipare sopra tutta questa parete viene da piccola parte di quello specchio, e quello che pur ora veniva da tutto lo specchio piano si partecipava e ristringeva a piccolissima parte della medesima parete. Qual meraviglia è dunque che la riflessione prima illumini molto vivamente e che quest'altra resti quasi impercettibile? Simplicio, io mi trovo più inviluppato che mai e mi sopraggiunge l'altra difficoltà, come possa essere che quel muro, essendo di materia così oscura e di superficie così mal pulita, abbia a ripercuoter lume più potente e vivace che uno specchio ben terso e pulito. Giornata prima, parte 10. Salviati. Più vivace no, ma ben più universale, che quanto alla vivezza voi vedete che la riflessione di quello specchietto piano dove ella ferisce là sotto la loggia illumina gagliardamente, ed il restante della parete che riceve la riflessione del muro dove è attaccato lo specchio non è a gran segno illuminato come la piccola parte dove arriva il riflesso dello specchio. E se voi desiderate intender l'intero di questo negozio, considerate come l'esser la superficie di quel muro aspra è lì stesso che l'esser composta di innumerabili superficie piccolissime, disposte secondo innumerabili diversità di inclinazioni, tra le quali di necessità accade che ne siano molte disposte a mandare i raggi riflessi da loro in un tal luogo, molte altre in altro. Ed insomma non è luogo alcuno al quale non arrivino moltissimi raggi riflessi da moltissime superficiette sparse per tutta l'intera superficie del corpo scabroso sopra il quale cascano i raggi luminosi, dal che segue di necessità che sopra qualsivoglia parte di qualunque superficie opposta a quella che riceve i raggi primarii incidenti pervengano raggi riflessi ed in conseguenza l'illuminazione. Seguene ancora che il medesimo corpo sul quale vengono i raggi illuminanti, rimirato da qualsivoglia luogo, si mostri tutto illuminato e chiaro. E però la luna, per essere di superficie aspra e non tersa, rimanda la luce del sole verso tutte le bande e da tutti i riguardanti si mostra egualmente lucida, che se la superficie sua, essendo sferica, fusse ancora liscia come uno specchio, resterebbe del tutto invisibile, atteso che quella piccolissima parte dalla quale potesse venir riflessa l'immagine del sole all'occhio di un particolare, per la gran lontananza, resterebbe invisibile, come già abbiam detto. Simplicio, resto assai ben capace del vostro discorso, tuttavia
mi par di poter risolverlo con pochissima fatica e mantener benissimo che la luna sia rotonda e pulitissima e che rifletta il lume del sole a noi al modo di uno specchio, né perciò l'immagine del sole si deve veder nel suo mezzo, avvenga che non per la spezie dell'istesso sole possa vedersi in sì gran distanza la piccola figura del sole, ma sia compresa da noi per il lume prodotto dal sole, l'illuminazione di tutto il corpo lunare. Una tal cosa possiamo noi vedere in una piastra dorata e ben brunita che, percossa da un corpo luminoso, si mostra a chi la guarda da lontano tutta risplendente e solo da vicino si scorge nel mezzo di essa la picciola immagine del corpo luminoso. Salviati, confessando ingenuamente la mia incapacità, dico che non intendo di questo vostro discorso altro che di quella piastra dorata, e se voi mi concedete il parlar liberamente, ho grande opinione che voi ancora non l'intendiate, ma abbiate imparate a mente quelle parole scritte da qualcuno per desiderio di contraddire e mostrarsi più intelligente dell'avversario. Mostrarsi però a quelli che per apparir eglino ancora intelligenti applaudono a quello che non intendono, e maggior concetto si formano delle persone secondo che da loro sono manco intese. E pur che lo scrittore stesso non sia, come molti ce ne sono, di quelli che scrivono quel che non intendono e che però non si intende quel che essi scrivono. Però, lasciando il resto, vi rispondo quanto alla piastra dorata, che quando ella sia piana e non molto grande, potrà apparir da lontano tutta risplendente, mentre sia ferita da un lume gagliardo, ma però si vedrà tale quando l'occhio sia in una linea determinata, cioè in quella dei raggi riflessi, e vedrasi più fiammeggiante che se fusse verbigrazia d'argento mediante l'esser colorata ed atta per la somma densità del metallo a ricevere brunimento perfettissimo. E quando la sua superficie, essendo benissimo lustrata, non fusse poi esattamente piana, ma avesse varie inclinazioni, allora anco da più luoghi si vedrebbe il suo splendore, cioè da tanti a quanti pervenissero le varie riflessioni fatte dalle diverse superficie, che però si lavorano i diamanti a molte facce, acciò il lor dilettevole fulgore si scorga da molti luoghi. Ma quando la piastra fusse molto grande, non però da lontano, ancorché ella fusse tutta piana, si vedrebbe tutta risplendente, e per meglio dichiararmi, intendasi una piastra dorata piana e grandissima esposta al sole. Mostrerassi a un occhio lontano l'immagine del sole occupare una parte di tal piastra solamente, cioè quella donde viene la riflessione dei raggi solari incidenti. Ma è vero che per la vivacità del lume tal immagine apparirà inghirlandata di molti raggi, e però sembrerà occupare maggior parte assai della piastra, che veramente ella non occuperà. E che ciò sia vero, notato il luogo particolare della piastra donde viene la riflessione, e figurato parimente quanto grande mi si rappresenta lo spazio risplendente, cuoprasi di esso spazio la maggior parte, lasciando solamente scoperto intorno al mezzo. Non però si diminuirà punto la grandezza dell'apparente splendore a quello che di lontano lo rimira. Anzi, si vedrà egli largamente sparso sopra il panno o altro con che si ricoperse. Se dunque alcuno, col vedere una piccola piastra dorata da lontano tutta risplendente, si sarà immaginato che li stesso dovesse accadere anco di piastre grandi quanto la luna, si è ingannato, non meno che se credesse la luna non esser maggiore di un fondo di tino.
Quando poi la piastra fusse di superficie sferica, vedrebbesi in una sola sua particella il reflesso gagliardo, ma ben mediante la vivezza si mostrerebbe inghirlandato di molti raggi assai vibranti. Il resto della palla si vedrebbe come colorato, e questo anco solamente quando e non fusse in sommo grado pulito, che quando e fusse brunito perfettamente apparirebbe oscuro. Esempio di questo abbiamo giornalmente avanti gli occhi nei vasi d'argento, li quali, mentre sono solamente bolliti nel bianchimento, son tutti candidi come la neve, né punto rendono l'immagini, ma se in alcuna parte si bruniscono, in quella subito diventano oscuri, e di lì rendono l'immagini come specchi, e quel divenire oscuro non procede da altro che dall'essersi spianata una finissima grana che faceva la superficie dell'argento scabrosa, e però tale che rifletteva il lume verso tutte le parti, per lo che da tutti i luoghi si mostrava egualmente illuminata. Quando poi col brunirla si spiamano esquisitamente quelle minime inegualità, sì che la riflessione dei raggi incidenti si drizza tutta in luogo determinato, allora da quel tal luogo si mostra la parte brunita assai più chiara e lucida del restante, che è solamente bianchito, ma da tutti gli altri luoghi si vede molto oscura. È noto che la diversità delle vedute nel rimirar superficie brunite cagiona differenze tali di apparenze che, per imitare e rappresentare in pittura verbigrazia una corazza brunita, bisogna accoppiare neri schietti e bianchi l'uno accanto all'altro in parti di essa arme dove il lume cade egualmente. Sagredo. Adunque, quando questi signori filosofi si contentassero di conceder che la luna, Venere e gli altri pianeti fussero di superficie non così lustra e tersa come uno specchio, ma un capello manco, cioè qual è una piastra di argento bianchita solamente, ma non brunita, questo basterebbe a poterla fare visibile e accomodata a ripercuoterci il lume del sole? Salviati. Basterebbe in parte, ma non renderebbe un lume così potente come fa, essendo montuosa ed insomma piena di eminenze e cavità grandi. Ma questi signori filosofi non la concederanno mai pulita meno di uno specchio, ma bene assai più, se più si può immaginare, perché stimando eglino che a corpi perfettissimi si convengano figure perfettissime, bisogna che la sfericità di quei globi celesti sia assolutissima, oltre che quando mi concedessero qualche ineguabilità ancorché minima, io me ne prenderei senza scrupolo alcuno altra assai maggiore, perché consistendo tal perfezione in indivisibili, tanto la guasta un capello quanto una montagna. Sagredo. Qui mi nascono due dubbi. L'uno è l'intendere perché la maggiore inegualità di superficie abbia a far più potente riflessione di lume. L'altro è perché questi signori, per i patetici, voglian questa esatta figura. Salviati. Al primo risponderò io, ed al signor Simplicio lascerò la cura di rispondere al secondo. Devesi dunque avvertire che le medesime superficie vengono dal medesimo lume più e meno illuminate, secondo che i raggi illuminanti vi cascano sopra più o meno obliquamente, sì che la massima illuminazione è dove i raggi sono perpendicolari. Ed ecco ch'io ve lo mostro al senso. Io piego questo foglio, tanto che una parte faccia angolo sopra l'altra, ed esponendole alla riflessione del lume di quel muro opposto, vedete come questa faccia che riceve i raggi obliquamente è manco chiara di quest'altra, dove la riflessione viene ad angoli retti. E notate come,
secondo ch'io gli vo ricevendo più e più obliquamente, l'illuminazione si fa più debole. Sagredo. Veggo l'effetto, ma non comprendo la causa. Salviati. Se voi ci pensaste 1/100 d'ora, la trovereste, ma per non consumare il tempo, eccovene un poco di dimostrazione in questa figura. Settima. Sagredo. La sola vista della figura mi ha chiarito il tutto, però seguite. Simplicio. Dite in grazia il resto a me, che non sono di sì veloce apprensiva. Salviate. Fate conto che tutte le linee parallele che voi vedete partirsi dai termini A, B, siano i raggi che sopra la linea CD vengono ad angoli retti. Inclinate ora la medesima CD sì che penda come DO. Non vedete voi che buona parte di quei raggi che ferivano la CD passano senza toccare la DO? Adunque, se la DO è illuminata da manco raggi, è ben ragionevole che il lume ricevuto da lei sia più debole. Torniamo ora alla Luna, la quale, essendo di figura sferica, quando la sua superficie fusse pulita quanto questa carta, le parti del suo emisferio illuminato dal Sole, che sono verso l'estremità, riceverebbero minor lume assaissimo che le parti di mezzo, cadendo sopra quelle i raggi obliquissimi e sopra queste ad angoli retti. Per lo che nel plenilunio, quando noi veggiamo quasi tutto l'emisferio illuminato, le parti verso il mezzo ci si dovrebbero mostrare più risplendenti che l'altre verso la circonferenza, il che non si vede. Figuratevi ora la faccia della luna piena di montagne ben alte. Non vedete voi come le piagge e i dorsi loro, elevandosi sopra la convessità della perfetta superficie sferica, vengono esposti alla vista del sole e accomodati a ricevere i raggi assai meno obliquamente e perciò a mostrarsi illuminati quanto il resto? Sagredo. Tutto bene, ma se vi sono tali montagne, è vero che il sole le ferirà assai più direttamente che non farebbe l'inclinazione di una superficie pulita, ma è anco vero che tra esse montagne resterebbero tutte le valli oscure, mediante l'ombre grandissime che in quel tempo verrebbero dai monti, dove che le parti di mezzo, benché piene di valli e monte, mediante l'avere il sole elevato, rimarrebbero senz'ombre, e però più lucide assai che le parti estreme, sparse non men di ombre che di lume, e pur tuttavia non si vede tal differenza. Simplicio. Una simil difficoltà mi si andava avvolgendo per la fantasia. Salviati. Quanto è più pronto, signor Simplicio, a penetrare le difficoltà che favoriscono le opinioni d'Aristotile che le soluzioni. Ma io ho qualche sospetto che a bello studio e voglia anco talvolta tacerle. E nel presente particolare, avendo da per sé potuto vedere l'obiezione, che pure è assai ingegnosa, non posso credere che non l'abbia ancora avvertita la risposta, ond'io voglio tentar di cavargliela, come si dice, di bocca. Però ditemi, signor Simplicio, credete voi che possa essere ombra dove feriscono i raggi del sole? Simplicio. Credo, anzi son sicuro che no, perché essendo egli il massimo luminare che scaccia con i suoi raggi le tenebre, è impossibile che dove egli arriva resti tenebroso. E poi abbiamo la definizione che tenebre sunt privatio luminis. Salviati. Adunque il sole, rimirando la terra o la luna o altro corpo opaco, non vede mai alcuna delle sue parti ombrose, non avendo altri occhi da vedere che i suoi raggi apportatori del lume, ed in conseguenza uno che fusse nel sole non vedrebbe mai niente di adombrato, imperroché i raggi suoi visivi anderebbero sempre in compagnia dei solari illuminanti. Simplicio. Questo è verissimo,
senza contraddizione alcuna. Salviati. Ma quando la luna è all'opposizione del sole, qual differenza è tra il viaggio che fanno i raggi della vostra vista e quello che fanno i raggi del sole? Simplicio. Ora ho inteso. Voi volete dire che, camminando i raggi della vista e quelli del sole per le medesime linee, noi non possiamo scoprire alcuna delle valli ombrose della luna? Di grazia, toglietevi giù di questa opinione, ch'io sia simulatore o dissimulatore, e vi giuro da gentiluomo che non avevo penetrata cotal risposta, né forse l'avrei ritrovata senza l'aiuto vostro o senza lungo pensarvi. Sagredo. La soluzione che fra tutti i due avete adotta circa quest'ultima difficoltà ha veramente soddisfatto a me ancora. Ma nel medesimo tempo questa considerazione del camminare i raggi della vista con quelli del sole mi ha destato un altro scrupolo circa l'altra parte, ma non so se io lo saprò spiegare, perché essendomi nato di presente non l'ho per ancora ordinato a modo mio, ma vedremo fra tutti di ridurlo a chiarezza. E non è dubbio alcuno che le parti verso la circonferenza dell'emisferio pulito, ma non brunito, che sia illuminato dal sole, ricevendo i raggi obliquamente, ne ricevono assai meno che le parti di mezzo, le quali direttamente gli ricevono. E può essere che una striscia larga verbigrazia a 20 gradi, che sia verso l'estremità dell'emisferio, non riceva più raggi che un'altra verso le parti di mezzo larga non più di 4 gradi, onde quella veramente sarà assai più oscura di questa, e tale apparirà a chiunque le rimirasse amendue in faccia, o vogliam dire in maestà. Ma quando l'occhio del riguardante fusse costituito in luogo tale che la larghezza dei 20 gradi della striscia oscura se gli rappresentasse non più lunga d'una di 4 gradi posta sul mezzo dell'emisferio, io non ho per impossibile che se gli potesse mostrare egualmente chiara e luminosa come l'altra, perché finalmente dentro a due angoli uguali, cioè di 4 gradi l'uno, vengono all'occhio le riflessioni di due uguali moltitudini di raggi, di quelli cioè che si riflettono dalla striscia di mezzo larga 4 gradi e dei riflessi dall'altra di 20 gradi, ma veduta in iscorcio, sotto la quantità di gradi 4. Ed un sito tale otterrà l'occhio quando e sia collocato tra il detto emisfero e il corpo che l'illumina, perché allora la vista e i raggi vanno per le medesime linee. Par dunque che non sia impossibile che la luna possa essere di superficie assai bene e uguale, e che non di meno nel plenilunio si mostri non meno luminosa nell'estremità che nelle parti di mezzo. Salviati. La dubitazione è ingegnosa e degna d'essere considerata, e come che ella vi è nata pur ora improvvisamente, io parimenti risponderò quello che improvvisamente mi cade in mente, e forse potrebbe essere che col pensarvi più mi sovvenisse miglior risposta. Ma prima ch'io produca altro in mezzo, sarà bene che noi ci assicuriamo con l'esperienza se la vostra opposizione risponde così in fatto come par che concluda in apparenza. E però, ripigliando la medesima carta, inclinandone col piegarla una piccola parte sopra il rimanente, proviamo se esponendola al lume, sì che sopra la minor parte caschino i raggi del lume direttamente e sopra l'altra obliquamente, questa che riceve i raggi diretti si mostri più chiara. Ed ecco, già l'esperienza manifesta che lei è notabilmente più luminosa ora. Quando la vostra opposizione sia concludente, bisognerà che abbassando noi l'occhio tanto che, rimirando l'altra maggior parte meno illuminata in iscorcio, ella ci apparisca non più larga dell'altra più illuminata, e che in conseguenza non sia veduta sotto maggior angolo che quella. Bisognerà, dico, che il suo lume si accresca, sì che ci sembri così lucida come l'altra. Ecco che io la guardo e la veggo sì obliquamente
che la mia apparisce più stretta dell'altra, ma con tutto ciò la sua oscurità non mi si rischiara punto. Guardate ora se l'istesso accade a voi. Giornata prima, parte 11. Sagredo, ho visto, né perché io abbassi l'occhio veggo punto illuminarsi o rischiararsi da vantaggio la detta superficie, anzi mi par piuttosto ch'ella si imbrunisca. Salviati. Siamo dunque sinora sicuri della inefficacia dell'opposizione. Quanto poi alla soluzione, credo che per esser la superficie di questa carta poco meno che tersa, pochi siano i raggi che si riflettano verso gli incidenti, in comparazione della moltitudine che si riflette verso le parti opposte, e che di quei pochi se ne perdano sempre più quanto più si accostano i raggi visivi a essi raggi luminosi incidenti, e perché non i raggi incidenti, ma quelli che si riflettono all'occhio fanno apparire l'oggetto luminoso. Però nell'abbassar l'occhio più è quello che si perde che quello che si acquista, come anche voi stesso dite apparirvi nel vedere il foglio più oscuro. Sagredo, io dell'esperienza e della ragione mi appago. Resta ora che il signor Simplicio risponda all'altro mio quesito, dichiarandomi quali cose muovono i peripatetici a voler questa rotondità nei corpi celesti tanto esatta. Simplicio, l'essere i corpi celesti ingenerabili, incorruttibili, inalterabili, impassibili, immortali, eccetera, fa che siano assolutamente perfetti, e l'essere assolutamente perfetti si tira in conseguenza che in loro sia ogni genere di perfezione, e però che la figura ancora sia perfetta, cioè sferica, e assolutamente e perfettamente sferica, e non aspera e irregolare. Salviati, e questa incorruttibilità da che la cavate voi? Simplicio, dal mancar di contrari immediatamente e mediamente dal moto semplice e circolare. Salviati, talché per quanto io raccolgo dal vostro discorso, nel costituir l'essenza dei corpi celesti incorruttibile, inalterabile, eccetera, non v'entra come causa o requisito necessario la rotondità, che quando questa cagionasse l'inalterabilità, noi potremo ad arbitrio nostro fare incorruttibile il legno, la cera ed altre materie elementari, con ridurle in figura sferica. Simplicio, e non è egli manifesto che una palla di legno meglio e più lungo tempo si conserverà che un'aguglia o altra forma angolare fatta di altrettanto del medesimo legno? Salviati, cotesto è verissimo, ma non però di corruttibile diventerà ella incorruttibile, anzi resterà pur corruttibile, ma ben di più lunga durata. Però è da notarsi che il corruttibile è capace di più e di meno tale, potendo noi dire questo è men corruttibile di quello, come per esempio il diaspro è men corruttibile della pietra serena, ma l'incorruttibile non riceve il più e il meno, sì che si possa dire questo è più incorruttibile di quell'altro, se amendue sono incorruttibili ed eterni. La diversità dunque di figura non può operare se non nelle materie che son capaci del più e del meno durare, ma nelle eterne, che non possono essere se non egualmente eterne, cessa l'operazione della figura. E pertanto, giacché la materia celeste non per la figura è incorruttibile, ma per altro, non occorre essere così ansioso di questa perfetta sfericità, perché quando la materia sarà incorruttibile, abbia pure che figura si voglia, ella sarà sempre tale. Sagredo. Ma io vo considerando qualche cosa di più, e dico che, conceduto che la figura sferica avesse facoltà di conferire l'incorruttibilità, tutti i corpi di qualsivoglia figura sarebbero eterni e incorruttibili, imperroché
essendo il corpo rotondo incorruttibile, la corruttibilità verrebbe a consistere in quelle parti che alterano la perfetta rotondità, come, per esempio, in un dado vi è dentro una palla perfettamente rotonda e come tale incorruttibile. Resta dunque che corruttibili siano quegli angoli che ricuoprono e ascondono la rotondità. Al più dunque che potesse accadere sarebbe che tali angoli, e per così dire escrescenze, si corrompessero. Ma se più internamente andremo considerando, in quelle parti ancora verso gli angoli vi son dentro altre minori palle della medesima materia, e però esse ancora, per essere rotonde, incorruttibili, e così nei residui che circondano queste 8 minori sferette, vi se ne possono intendere altre, talché finalmente, risolvendo tutto il dado in palle innumerabili, bisognerà confessarlo incorruttibile. E questo medesimo discorso ed una simile risoluzione si può fare di tutte le altre figure. Salviati. Il progresso cammina benissimo, sì che quando, verbi grazia, un cristallo sferico avesse dalla figura l'essere incorruttibile, cioè la facoltà di resistere a tutte le alterazioni interne ed esterne, non si vede che l'aggiungervi altro cristallo e ridurlo, verbi grazia, in cubo, l'avesse ad alterare dentro, neanche di fuori, sì che ne divenisse meno atto a resistere al nuovo ambiente, fatto della stessa materia, che non era all'altro di materia diversa. E massime, se è vero che la corruzione si faccia dai contrari, come dice Aristotele, e di qualcosa si può circondare quella palla di cristallo che gli sia manco contraria del cristallo medesimo? Ma noi non ci accorgiamo del fuggir dell'ore, e tardi verremo a capo de nostri ragionamenti, se sopra ogni particolare si hanno da fare sì lunghi discorsi. Oltre che la memoria si confonde talmente nella multiplicità delle cose che difficilmente posso ricordarmi delle proposizioni che ordinatamente aveva proposte il signor Simplicio da considerarsi. Simplicio: io me ne ricordo benissimo, e circa questo particolare della montuosità della luna resta ancora in piede la causa che io addussi di tale apparenze, potendosi benissimo salvare con dir ch'ella sia un'illusione procedente dall'essere le parti della luna inegualmente opache e perspicue. Sagredo: poco fa, quando il signor Simplicio attribuiva le apparenti inegualità della luna, conforme all'opinione di certo peripatetico amico suo, alle parti di essa luna diversamente opache e perspicue, conforme a che simili illusioni si veggono in cristalli e gemme di più sorti, mi sovvenne una materia molto più accomodata per rappresentar cotali effetti, e tale che credo certo che quel filosofo la pagherebbe qualsivoglia prezzo. E queste sono le madreperle, le quali si lavorano in varie figure, e, benché ridotte ad una estrema liscezza, sembrano all'occhio tanto variamente in diverse parti cave e colme, che appena al tatto stesso si può dar fede della loro egualità. Salviati. Bellissimo è veramente questo pensiero, e quel che non è stato fatto finora potrebbe essere fatto un'altra volta. E se sono state prodotte altre gemme e cristalli che non han che fare con le illusioni delle madreperle, saran ben prodotte queste ancora. Intanto, per non togliere l'occasione ad alcuno, tacerò la risposta che ci anderebbe, e solo procurerò per ora di soddisfare alle obiezioni portate dal signor Simplicio. Dico, pertanto, che questa vostra è una ragion troppo generale, e come voi non l'applicate a tutte le apparenze ad una che si veggono nella luna, e per le quali io ed altri si son mossi a tenerla montuosa. Non credo che voi siate per trovare chi si soddisfaccia di tal dottrina, né credo che voi stesso, né l'autor medesimo, trovi in essa maggior quiete che in qualsivoglia altra cosa remota dal proposito. Delle molte e molte apparenze varie che si scorgono di sera in sera in un corso lunare, voi pur una sola non ne potrete imitare con fabbricare una palla a vostro arbitrio di parti più e meno opache e perspicue, e che sia di superficie pulita.
dove che all'incontro di qualsivoglia materia solida e non trasparente si fabbricheranno palle, le quali solo con eminenze e cavità e col ricevere variamente l'illuminazione rappresenteranno le stesse viste mutazioni a capello che d'ora in ora si scorgono nella luna. In esse vedrete i dorsi delle eminenze esposte al lume del sole chiari assai, e dopo di loro le proiezioni dell'ombre oscurissime. Vedrete le maggiori e minori, secondo che esse eminenze si troveranno più o meno distanti dal confine che distingue la parte della luna illuminata dalla tenebrosa. Vedrete lo stesso termine e confine non egualmente disteso, qual sarebbe se la palla fosse pulita, ma anfrattuoso e merlato. Vedrete, oltre al detto termine, nella parte tenebrosa, molte sommità illuminate e staccate dal resto già luminoso. Vedrete l'ombre sopradette, secondo che l'illuminazione si va alzando, andarsi elleno diminuendo sinché del tutto svaniscono, né più vedersene alcuna quando tutto l'emisferio sia illuminato. All'incontro poi, nel passare il lume verso l'altro emisfero lunare, riconoscerete le stesse eminenze osservate prima e vedrete le proiezioni dell'ombre loro farsi al contrario ed andare crescendo. Delle quali cose torno a replicarvi che voi pur una non potrete rappresentarmi col vostro opaco e perspicuo sagredo, anzi pur se ne imiterà una, cioè quella del plenilunio, quando per essere il tutto illuminato non si scorge più né ombre né altro che delle eminenze e cavità riceva alcuna variazione. Ma di grazia, signor Salviati, non perdete più tempo in questo particolare, perché uno che avesse avuto pazienza di far l'osservazioni di una o due lunazioni e non restasse capace di questa sensatissima verità, si potrebbe ben sentenziare per privo del tutto di giudizio. E consimili, a che consumar tempo e parole indarno? Simplicio. Io veramente non ho fatto tali osservazioni, perché non ho avuto questa curiosità, nemmeno strumento atto a poterle fare, ma voglio per ogni modo farle, e intanto possiamo lasciar questa questione in pendente e passare a quel punto che segue, producendo i motivi per i quali voi stimate che la terra possa riflettere il lume del sole non meno gagliardamente che la luna. Perché a me par ella tanto oscura ed opaca che un tale effetto mi si rappresenta del tutto impossibile. Salviati. La causa per la quale voi reputate la terra inetta all'illuminazione non è altramente cotesta, signor Simplicio, e non sarebbe bella cosa che io penetrassi i vostri discorsi meglio che voi medesimo? Simplicio. Se io mi discorra bene o male, potrebbe essere che voi meglio di me lo conosceste, ma o bene o male ch'io mi discorra, che voi possiate meglio di me penetrare nel mio discorso, questo non lo crederò io mai. Salviati. Anzi, ve farò io credere pur ora. Ditemi un poco, quando la luna è presso che piena, sì che ella si può ben vedere di giorno ed anco a mezzanotte, quando vi pare ella più splendente, il giorno o la notte? Simplicio. La notte, senza comparazione, e parmi che la luna imiti quella colonna di nugole di fuoco che fu scorta ai figliuoli di Israele, che alla presenza del sole si mostrava come una nugoletta, ma la notte poi era splendidissima. Così ho io osservato alcune volte di giorno tra certe nugolette la luna, non altramente che una di esse biancheggiante, ma la notte poi si mostrava splendentissima. Salviati. Talché quando voi non vi foste mai abbattuto a vedere la luna se non di giorno, voi non l'avreste giudicata più splendente di una di quelle nugolette. Simplicio. Così credo fermamente. Salviati. Ditemi ora, credete voi che la luna sia realmente più lucente la notte che il giorno, oppur che per qualche accidente ella si mostri tale? Simplicio. Credo che realmente ella risplenda in se stessa tanto di giorno quanto di notte, ma che il suo lume si mostri maggiore di notte perché noi la vediamo nel campo oscuro del cielo, ed il giorno, per essere tutto l'ambiente assai chiaro, sì che ella di poco lo avanza di luce,
ci si rappresenta assai men lucida. Salviati, or ditemi, avete voi veduto mai in sulla mezzanotte il globo terrestre illuminato dal sole? Simplicio, questa mi pare una domanda da non farsi se non per burla, ovvero a qualche persona conosciuta per insensata affatto. Salviati, no, io vo per uomo sensatissimo e fo la domanda sul saldo. E però rispondete pure, e poi se vi parrà ch'io parli a sproposito, mi contento d'essere io l'insensato, che bene è più sciocco quello che interroga scioccamente che quello a chi si fa l'interrogazione. Simplicio, se dunque voi non mi avete per semplice affatto, fate conto che io v'abbia risposto e detto che è impossibile che uno che sia in terra come siamo noi vegga di notte quella parte della terra dove è giorno, cioè che è percossa dal sole. Salviati, adunque non vi è toccato mai a veder la terra illuminata se non di giorno, ma la luna la vedete anco nella più profonda notte risplendere in cielo, e questa, signor Simplicio, è la cagione che vi fa credere che la terra non risplenda come la luna, che se voi poteste veder la terra illuminata mentre che voi fuste in luogo tenebroso come la nostra notte, la vedreste splendida più che la luna. Ora, se voi volete che la comparazione proceda bene, bisogna far parallelo del lume della terra con quel della luna veduta di giorno e non con la luna notturna, poiché non ci tocca a veder la terra illuminata se non di giorno. Non sta così? Simplicio, così è dovere. Salviati, e perché voi medesimo avete già confessato d'aver veduta la luna di giorno tra nugolette biancheggianti e similissima quanto all'aspetto ad una di esse, già primamente venite a confessare che quelle nugolette, che pur son materie elementari, son atte a ricevere l'illuminazione quanto la luna e ancor più, se voi vi ridurrete in fantasia d'aver veduto talvolta alcune nugole grandissime e candidissime come la neve, e non si può dubitare che se una tale si potesse conservar così luminosa nella più profonda notte, ella illuminerebbe i luoghi circonvicini più che 100 lune. Quando dunque noi fossimo sicuri che la terra si illuminasse dal sole al pari di una di quelle nugolette, non resterebbe dubbio che ella fusse non meno risplendente della luna. Ma di questo cessa ogni dubbio, mentre noi veggiamo le medesime nugole nell'assenza del sole restar la notte così oscure come la terra, e quel che è più, non è alcuno di noi al quale non sia accaduto di vedere più volte alcune tali nugole basse e lontane e stare in dubbio se le fussero nugole o montagne, segno evidente le montagne non esser meno luminose di quelle nugole. Sagredo, ma che più altri discorsi? Eccovi lassù la luna, che è più di mezza. Eccovi là quel muro alto dove batte il sole. Ritiratevi in qua sì che la luna si vegga accanto al muro. Guardate ora. Che vi par più chiaro? Non vedete voi che se vantaggio vi è là al muro? Il sole percuote in quella parete. Di lì si riverbera nelle pareti della sala. Da quelle si riflette in quella camera, sì che in essa arriva con la terza riflessione, e ad ogni modo son sicuro che vi è più lume che se direttamente vi arrivasse il lume della luna. Simplicio, questo non credo io, perché quel della luna, e massime quando ella è piena, è un grande illuminare. Sagredo, par grande per l'oscurità dei luoghi circonvicini ombrosi, ma assolutamente non è molto, ed è minore che quel del crepuscolo di mezz'ora dopo il tramontar del sole, il che è manifesto perché non prima che allora vedrete cominciare a distinguersi in terra le ombre dei corpi illuminati dalla luna. Se poi quella terza riflessione in quella camera illumini più che la prima della luna, si potrà conoscere andando là, con leggere quivi un libro e provar poi stasera al lume della luna se si legge più agevolmente o meno, che credo senz'altro che si leggerà meno. Salviati. Ora, signor Simplicio, se però voi siete stato appagato, potete comprendere come voi medesimo sapevi veramente che la terra risplendeva non meno che la luna,
e che il ricordarvi solamente alcune cose sapute da per voi e non insegnate da me ve n'ha reso certo, perch'io non vi ho insegnato che la luna si mostra più risplendente la notte che il giorno, ma già lo sapevi da per voi, come anco sapevi che tanto si mostra chiara una nuvoletta quanto la luna. Sapevi parimente che l'illuminazione della terra non si vede di notte, ed insomma sapevi il tutto senza saper di saperlo. Di qui non doverà di ragione esservi difficile il conceder che la riflessione della terra possa illuminare la parte tenebrosa della luna con luce non minor di quella con la quale la luna illustra le tenebre della notte, anzi tanto più quanto che la terra è 40 volte maggiore della luna. Simplicio. Veramente io credeva che quel lume secondario fosse proprio della luna. Salviati. E questo ancora sapete da per voi e non v'accorgete di saperlo. Ditemi, non avete voi, per voi stesso, saputo che la luna si mostra più luminosa assai la notte che il giorno rispetto all'oscurità del campo ambiente? Ed in conseguenza non venite voi a sapere in genere che ogni corpo lucido si mostra più chiaro quando l'ambiente è più oscuro? Simplicio, questo so io benissimo. Salviati. Quando la luna è falcata e vi mostra assai chiaro quel lume secondario, non è ella sempre vicino al sole e di conseguenza nel lume del crepuscolo? Simplicio, evvi, e molte volte ho desiderato che l'aria si facesse più fosca per poter vedere quel tal lume più chiaro, ma l'è tramontata avanti notte oscura. Salviati, voi dunque sapete benissimo che nella profonda notte quel lume apparirebbe più. Simplicio, signor sì, ed ancor più se si potesse tor via il gran lume delle corna tocche dal sole, la presenza del quale offusca assai l'altro minore. Salviati. Oh, non accadegli talvolta di poter vedere dentro l'oscurissima notte tutto il disco della luna senza punto essere illuminato dal sole? Simplicio. Io non so che questo avvenga mai, se non negli eclissi totali della luna. Salviati. Adunque, allora dovrebbe questa sua luce mostrarsi vivissima, essendo in un campo oscurissimo e non offuscato dalla chiarezza delle corna luminose. Ma voi in quello stato come l'avete veduta lucida? Simplicio. Holla veduta talvolta del colore del rame ed un poco albicante, ma altre volte è rimasta tanto oscura che l'ho del tutto persa di vista. Salviati. Come dunque può essere sua propria quella luce che voi così chiara vedete nell'albor del crepuscolo, nonostante l'impedimento dello splendor grande e contiguo delle corna, e che poi nella più oscura notte, rimossa ogni altra luce, non apparisce punto? Simplicio. Intendo esserci stato chi ha creduto cotal lume venirle partecipato dall'altre stelle, ed in particolare da Venere, sua vicina. Giornata prima, parte 12. Salviati. E cotesta parimente è una vanità, perché nel tempo della sua totale oscurazione dovrebbe pur mostrarsi più lucida che mai, che non si può dire che l'ombra della terra gli asconda la vista di Venere né dell'altre stelle. Ma ben ne riman ella del tutto priva allora, perché l'emisferio terrestre che in quel tempo riguarda verso la luna è quello dove è notte, cioè un'intera privazione del lume del sole. E se voi diligentemente andrete osservando, vedrete sensatamente che, siccome la luna, quando è sottilmente falcata, pochissimo illumina la terra, e secondo che in lei vien crescendo la parte illuminata dal sole, cresce parimente lo splendore a noi che da quella vienci riflesso. Così la luna, mentre è sottilmente falcata e che, per essere tra il sole e la terra, scuopre grandissima parte dell'emisferio terreno illuminato, si mostra assai chiara e, discostandosi dal sole e venendo verso la quadratura, si vede tal lume andar languendo, ed oltre la quadratura si vede assai debile, perché sempre va perdendo della vista
della parte luminosa della terra. Eppur dovrebbe accadere il contrario quando tal lume fusse suo o comunicatole dalle stelle, perché allora la possiamo vedere nella profonda notte e nell'ambiente molto tenebroso. Simplicio, fermate di grazia, che pur ora mi sovviene aver letto in un libretto moderno di conclusioni pieno di molte novità che questo lume secondario non è cagionato dalle stelle, né è proprio della luna, e men di tutto comunicatogli dalla terra, ma che deriva dalla medesima illuminazione del sole, la quale, per essere la sostanza del globo lunare alquanto trasparente, penetra per tutto il suo corpo, ma più vivamente illumina la superficie dell'emisferio esposto ai raggi del sole, e la profondità imbevendo e per così dire inzuppandosi di tale luce, a guisa di una nuvola o di un cristallo, la trasmette e si rende visibilmente lucida. E questo, se ben mi ricorda, prova egli con l'autorità, con l'esperienza e con la ragione, adducendo Cleomede, Vitellione, Macobrio e qualche altro autore moderno, e soggiungendo vedersi per esperienza che ella si mostra molto lucida nei giorni prossimi alla congiunzione, cioè quando è falcata e massimamente risplende intorno al suo limbo. E di più scrive che negli eclissi solari, quando ella è sotto il disco del sole, si vede tralucere e massima intorno all'estremo cerchio. Quanto poi alle ragioni, parmi che dica che non potendo ciò derivare né dalla terra, né dalle stelle, né da se stessa, resta necessariamente che venga dal sole. Oltre che, fatta questa supposizione, benissimo si rendono accomodate ragioni di tutti i particolari che accascano, imperrocché del mostrarsi tal luce secondaria più vivace intorno all'estremo limbo, ne è cagione la brevità dello spazio da esser penetrato dai raggi del sole, essendo che delle linee che traversano un cerchio la massima è quella che passa per il centro, e delle altre, le più lontane da questa, sono sempre minori delle più vicine. Dal medesimo principio dice egli derivare che tal lume poco diminuisce. E finalmente per questa via si assegna la causa onde avvenga che quel cerchio più lucido intorno all'estremo margine della luna si scorga nell'eclisse solare in quella parte che sta sotto il disco del sole, ma non in quella che è fuori del disco, provenendo ciò perché i raggi del sole trapassano addirittura il nostro occhio per le parti della luna sottoposte, ma per le parti che son fuori cascano fuori dell'occhio. Salviati, se questo filosofo fosse stato il primo autore di tale opinione, io non mi maraviglierei che vi fosse talmente affezionato e che avesse ricevuta per vera, ma ricevendola da altri non saprei addur ragione bastante per iscusarlo da non aver compreso le sue fallacie, e massime dopo l'aver egli sentita la vera causa di tale effetto, ed aver potuto, con 1000 esperienze e manifesti riscontri, assicurarsi ciò dal riflesso della terra e non da altro procedere. E quanto questa cognizione fa desiderar qualcosa nell'accorgimento di quest'autore e di tutti gli altri che non ne prestano l'assenso, tanto in non l'avere intesa e non esser loro sovvenuta, mi rende scusabili quei più antichi, i quali son ben sicuro che se adesso l'intendessero, senza una minima repugnanza l'ammetterebbero. E se io vi devo schiettamente dire il mio concetto, non posso credere che questo autor moderno internamente non la creda, ma dubito che il non potersene fare il primo autore lo stimoli un poco a tentare di supprimerla o sbaccarla, al manco appresso i semplici, il numero dei quali sappiamo essere grandissimo, e molti sono che godono assai più dell'applauso numeroso del popolo che dell'assenso dei pochi non vulgari. Sagredo, fermate un poco, signor Salviati, che mi par di vedere che voi non andiate drittamente
al vero punto nel vostro parlare, perché questi che tendono le pareti al comune si sanno anche fare autori delle invenzioni di altri, perché non siano tanto antiche e fatte pubbliche per le cattedre e per le piazze, che siano più che notorie a tutti. Salviati. Oh, io son più cattivo di voi. Che dite voi di pubbliche o di notorie? Non è egli stesso l'esser l'opinione e le invenzioni nuove agli uomini che l'esser gli uomini nuovi a loro? Se voi vi contentaste della stima dei principianti nelle scienze, che vengono su di tempo in tempo, potreste farvi anco inventore, sin dell'alfabeto, e così rendervi ad essi ammirando. E se ben poi col progresso del tempo si scoprisse la vostra sagacità, ciò poco pregiudica il vostro fine, perché altri sottentrano a mantenere il numero dei fautori. Ma torniamo a mostrare al signor Simplicio la inefficacia dei discorsi del suo moderno autore, nei quali ci son falsità e cose non concludenti ed inopinabili. E prima, è falso che questa luce secondaria sia più chiara intorno all'estremo margine che nelle parti di mezzo, sì che si formi quasi un anello o cerchio più risplendente del resto del campo. Ben è vero che guardando la luna posta nel crepuscolo si mostra nel primo apparire un tal cerchio, ma con inganno, che nasce dalla diversità dei confini con i quali termina il disco lunare sparso di questa luce secondaria, imperroché dalla parte verso il sole confina con le corna lucidissime della luna e dall'altra ha per termine confinante il campo oscuro del crepuscolo, la relazione del quale ci fa parere più chiaro l'albore del disco lunare, il quale, nella parte opposta, vien offuscato dallo splendor maggiore delle corna, che se l'autor moderno avesse provato a farsi ostacolo tra l'occhio e lo splendor primario col tetto di qualche casa o con altro tramezzo, sì che visibile restasse solamente la piazza della luna fuori delle corna, l'avrebbe veduta tutta egualmente luminosa. Simplicio, mi par pur ricordare che egli scriva d'essersi servito di un simile artifizio per nascondersi la falce lucida. Salviati. O come questo è, la sua, che io stimava inavvertenza, diventa bugia, la quale pizzica anco di temerità, poiché ciascheduno ne può far frequentemente la riprova. Che poi nell'eclisse del sole si vegga il disco della luna in altro modo che per privazione, io ne dubito assai, e massime quando l'eclisse non sia totale, come necessariamente bisogna che siano state le osservate dall'autore. Ma quando anche si scorgesse come lucido, questo non contraria, anzi favorisce l'opinion nostra, avvenga che allora si oppone alla luna tutto l'emisferio terrestre illuminato dal sole, che sebbene l'ombra della luna ne oscura una parte, questa è pochissima in comparazione di quella che rimane illuminata. Quello che giugne di più, che in questo caso la parte del margine che soggiace al sole si mostri assai lucida, ma non così quella che resta fuori, e ciò derivare dal venirci direttamente per quella parte i raggi solari all'occhio, ma non per questa, è bene una di quelle favole che manifestano le altre finzioni di colui che le racconta, perché se per farci visibile di luce secondaria il disco lunare bisogna che i raggi del sole vengano direttamente al nostro occhio, non vede il poverino che noi mai non vedremmo tal luce secondaria se non nell'eclissi del sole? E se l'esser una parte della luna remota dal disco solare solamente manco assai di mezzo grado può deviare i raggi del sole sì che non arrivino al nostro occhio? Che sarà quando ella se ne trovi lontana 20 e 30, quale ella ne è nella sua prima apparizione? E come verranno i raggi del sole,
che hanno a trapassare per il corpo della luna a trovar l'occhio nostro? Quest'uomo si va di mano in mano figurando le cose quali bisognerebbe che le fussero per servire al suo proposito, e non va accomodando i suoi propositi di mano in mano alle cose quali elle sono. Ecco, per far che lo splendore del sole possa penetrar la sostanza della luna, ei la fa in parte diafana, qual è, verbi grazia, la trasparenza di una nugola o di un cristallo, ma non so poi quello che ei si giudicasse circa una tal trasparenza, quando i raggi solari avessero a penetrare una profondità di nuvola di più di 2000 miglia. Ma ammettasi che egli arditamente rispondesse ciò poter essere benissimo nei corpi celesti, che sono altre faccende che questi nostri elementari impuri e fecciosi, e convinchiamo l'error sue con mezzi che non ammettono risposta, o per dir meglio sutterfugi. Quando ei voglia mantenere che la sustanza della luna sia diafana, bisogna che ei dica che ella è tale, mentre che i raggi del sole abbiano a penetrar tutta la sua profondità, cioè ne abbiano a penetrar più di 2000 miglia, ma che, opponendosigliene solo 1 miglio ed anco meno, non la penetreranno più, che ei si penetrino una delle nostre montagne. Sagredo, voi mi fate sovvenire di uno che mi voleva vendere un segreto di poter parlare per via di certa simpatia di aghi calamitati a uno che fusse stato lontano 2 o 3 mila miglia. E dicendogli io che volentieri l'avrei comprato, ma che volevo vederne l'esperienza, e che mi bastava farla stando io in una delle mie camere ed egli in un'altra, mi rispose che in sì piccola distanza non si poteva veder ben l'operazione, onde io lo licenziai con dire che non mi sentivo per allora di andar nel Cairo o in Moscovia per veder tale esperienza, ma se pure voleva andare esso, che io avrei fatto l'altra parte restando in Venezia. Ma sentiamo come va la conseguenza dell'autore e come bisogni che egli ammetta la materia della luna esser permeabilissima dai raggi solari nella profondità di 2000 miglia, ma opacissima più di una montagna delle nostre nella grossezza di 1 miglio solo. Salviati. Le stesse montagne, appunto, della luna ce ne fanno testimonianza, le quali, ferite da una parte dal sole, gettano dall'opposta ombre negrissime, terminate e taglienti, più assai dell'ombre delle nostre, che quando elle fussero diafane, mai non avremmo potuto conoscere asprezza veruna nella superficie della luna, né veder quelle cuspidi luminose staccate dal termine che distingue la parte illuminata dalla tenebrosa. Anzi, né meno vedremmo noi questo medesimo termine così distinto, se fusse vero che il lume del sole penetrasse la profondità della luna. Anzi, per il detto medesimo dell'autore, bisognerebbe vedere il passaggio e confine tra la parte vista e la non vista del sole assai confuso e misto di luce e tenebre, che bene è necessario che quella materia che dà il transito ai raggi solari nella profondità di 2000 miglia sia tanto trasparente che pochissimo gli contrasti nella centesima o minor parte di tal grossezza. Tuttavia il termine che separa la parte illuminata dalla oscura è tagliente e così distinto quanto è distinto il bianco dal nero, le massime dove il taglio passa sopra la parte della luna naturalmente più chiara e più aspra, ma dove sega le macchie antiche, le quali sono pianure, per andare elle sfericamente inclinandosi sì che ricevono i raggi del sole obliquissimi, quivi il termine non è così tagliente mediante la illuminazione più languida. Quello finalmente che dice del non si diminuire da bacinare la luce secondaria secondo che la luna va crescendo, ma conservarsi continuamente della medesima efficacia è falsissimo. Anzi, poco si vede nella quadratura, quando per l'opposito ella dovrebbe vedersi più viva, potendosi vedere fuor del crepuscolo nella notte più profonda. Concludiamo pertanto esser la riflessione della terra potentissima nella luna,
e quello di che dovrete fare maggior stima, cavatene un'altra conseguenza bellissima, cioè che se è vero che i pianeti operino sopra la Terra col moto e col lume, forse la Terra non meno sarà potente a operar reciprocamente in loro col medesimo lume e per avventura col moto ancora. E quando anco ella non si movesse, pur gli può restare la medesima operazione, perché già, come si è veduto, l'azione del lume è la medesima appunto, cioè del lume del sole reflesso, e il moto non fa altro che la variazione degli aspetti, la quale segue nel modo medesimo, facendo muovere la terra e star fermo il sole, che se si faccia per l'opposito. Simplicio, non si troverà alcuno dei filosofi che abbia detto che questi corpi inferiori operino nei celesti, ed Aristotele dice chiaro il contrario. Salviati. Aristotele e gli altri che non han saputo che la terra e la luna si illuminino scambievolmente son degni di scusa, ma sarebber ben degni di riprensione se, mentre vogliono che noi concediamo e crediamo a loro che la luna operi in terra col lume e volessin poi a noi che gli abbiamo insegnato che la terra illumina la luna negare l'azione della terra nella luna. Simplicio. Insomma, io sento in me un'estrema repugnanza nel poter ammettere questa società che voi vorreste persuadermi tra la terra e la luna, ponendola, come si dice, in ischiera con le stelle, che, quando altro non ci fusse, la gran separazione e lontananza tra essa e i corpi celesti mi par che necessariamente concluda una grandissima dissimilitudine tra di loro. Salviati. Vedete, signor Simplicio, quanto può un inveterato affetto ed una radicata opinione, poiché è tanto gagliarda che vi fa parer favorevoli quelle cose medesime che voi stesso producete contro di voi, che se la separazione e lontananza sono accidenti validi per persuadervi una gran diversità di nature, convien per l'opposito la vicinanza e contiguità importino similitudine. Ma quanto è più vicina la luna alla terra che qualsivoglia altro dei globi celesti? Confessate dunque, per la vostra medesima concessione, ed avrete anco altri filosofi per compagni, grandissima affinità esser tra la terra e la luna. Or seguitiamo avanti e proponete se altro ci resta da considerare circa le difficoltà che voi moveste contro le congruenze tra questi due corpi. Simplicio, ci resterebbe, non so in che proposito, della solidità della luna, la quale io argomentava dall'essere ella sommamente pulita e liscia, e voi dall'essere montuosa. Un'altra difficoltà mi nasceva per il credere io che la riflessione del mare dovesse essere per l'egualità della sua superficie più gagliarda che quella della terra, la cui superficie è tanto scabrosa ed opaca. Salviati. Quanto al primo dubbio, dico che sì come nelle parti della terra, che tutte per la loro gravità conspirano ad approssimarsi quanto più possono al centro, alcune tuttavia ne rimangono più remote che l'altre, cioè le montagne più delle pianure, e questo per la loro solidità e durezza, che se fossero di materia fluida si spianerebbero. Così il veder noi alcune parti della luna restare elevate sopra la sfericità delle parti più basse arguisce la loro durezza, perché è credibile che la materia della luna si figuri in forma sferica per la concorde cospirazione di tutte le sue parti al medesimo centro. Circa l'altro dubbio, parmi che per le cose che abbiamo considerate a cader negli specchi possiamo intender benissimo che la riflessione del lume che viene dal mare sia inferiore assai a quella che viene dalla terra, intendendo però della riflessione universale, perché quanto alla particolare che la superficie dell'acqua quieta manda in un luogo determinato, non è dubbio che chi si costituirà in tal luogo vedrà nell'acqua un riflesso potentissimo, ma da tutti gli altri luoghi si vedrà la superficie dell'acqua più oscura di quella della terra,
e per mostrarlo al senso andiamo qua in sala e versiamo un poco di acqua sul pavimento. Ditemi ora, non si mostreglia questo mattone bagnato più oscuro assai degli altri asciutti? Certo sì, e tale si mostrerà egli rimirato da qualsivoglia luogo, eccettuatone uno solo, e questo è quello dove arriva il riflesso del lume che entra per quella finestra. Tiratevi adunque indietro pian piano. Simplicio. Di qui veggo io la parte bagnata più lucida del resto del pavimento, e veggo che ciò avviene perché il riflesso del lume che entra per la finestra viene verso di me. Giornata prima, parte 13. Salviati. Quel bagnare non ha fatto altro che riempier quelle piccole cavità che sono nel mattone e ridur la sua superficie a un piano squisito, onde poi i raggi riflessi vanno uniti verso un medesimo luogo. Ma il resto del pavimento asciutto ha la sua asprezza, cioè una innumerabil varietà di inclinazioni nelle sue minime particelle, onde le riflessioni del lume vanno verso tutte le parti, ma più debili che se andassero tutte unite insieme. E però poco o niente si varia il suo aspetto per riguardarlo da diverse bande, ma da tutti i luoghi si mostra l'istesso, ma men chiaro assai che quella riflessione della parte bagnata. Concludo pertanto che la superficie del mare veduta dalla luna, siccome apparirebbe egualissima, trattone le isole e gli scogli, così apparirebbe men chiara che quella della terra, montuosa e ineguale. E se non fusse ch'io non vorrei parer, come si dice, di volerne troppo, vi direi d'aver osservato nella luna quel lume secondario, ch'io dico venirle dalla riflessione del globo terrestre, esser notabilmente più chiaro 2 o 3 giorni avanti la congiunzione che dopo, cioè quando noi la veggiamo avanti l'alba in oriente, che quando si vede la sera dopo il tramontar del sole in occidente. Della qual differenza ne è causa che l'emisferio terrestre che si oppone alla luna orientale ha poco mare ed assaissima terra, avendo tutta l'Asia, dove che quando ella è in occidente riguarda grandissimi mari, cioè tutto l'oceano Atlantico sino alle Americhe. Argomento assai probabile del mostrarsi meno splendida la superficie dell'acqua che quella della terra. Simplicio. Adunque, per vostro credere, ella farebbe un aspetto simile a quello che noi veggiamo nella luna delle 2 parti massime. Ma credete voi, forse, che quelle gran macchie che si veggono nella faccia della luna siano mari, il resto più chiaro terra o cosa tale? Salviati. Questo che voi domandate è il principio delle incongruenze che io stimo essere tra la luna e la terra, dalle quali sarà tempo che noi ci sbrighiamo, che purtroppo siamo dimorati in questa luna. Dico dunque che quando in natura non fusse altro che un modo solo per far apparire 2 superfici illustrate dal sole, una più chiara dell'altra, e che questo fosse per essere una di terra e l'altra di acqua, bisognerebbe necessariamente dire che la superficie della luna fosse parte terrea e parte acquea, ma perché vi sono più modi conosciuti da noi che possono cagionare il medesimo effetto ed altri per avventura ne possono essere incogniti a noi, però io non ardirei di affermare questo più che quello esser nella luna. Già si è veduto di sopra come una piastra d'argento bianchito col toccarlo col brunitoio di candido si rappresenta oscuro. La parte umida della terra si mostra più oscura dell'arida. Nei dorsi delle montagne le parti silvose appariscono assai più fosche delle nudi e sterili. Ciò accade perché tra le piante casca gran quantità di ombra ed i luoghi aprici son tutti illuminati dal sole, e questa mistione di ombra opera tanto che voi vedete nei velluti
ha opera il color della seta tagliata mostrarsi molto più oscuro che quel della non tagliata, mediante le ombre disseminate tra pelo e pelo, ed il velluto piano parimente assai più fosco che un ermisino fatto della medesima seta, sì che quando nella luna fossero cose che imitassero grandissime selve, l'aspetto loro potrebbe rappresentarci le macchie che noi veggiamo. Una tal differenza farebbero se le fusser mari. E finalmente non repugna che potesse essere che quelle macchie fossero realmente di color più oscuro del rimanente, che in questa guisa la neve fa comparir le montagne più chiare. Quello che si vede manifestamente nella luna è che le parti più oscure son tutte pianure, con pochi scogli e argini dentrovi, ma pur ve ne sono alcuni. Il restante più chiaro è tutto pieno di scogli, montagne, arginetti rotondi e di altre figure, ed in particolare intorno alle macchie sono grandissime tirate di montagne. Dell'essere le macchie superfici piane ce ne assicura il veder come il termine che distingue la parte illuminata dall'oscura, nel traversare le macchie, fa il taglio eguale, ma nelle parti chiare si mostra per tutto anfrattuoso e merlato. Ma non so già se questa egualità di superficie possa essere bastante per sé sola a far apparir l'oscurità, e credo piuttosto di no. Reputo, oltre a questo, la luna differentissima dalla terra, perché, sebbene io mi immagino che quelli non siano paesi oziosi e morti, non affermo però che vi siano movimenti e vita, e molto meno che vi si generino piante, animali o altre cose simili alle nostre, ma seppur ve n'è, fussero diversissime e remote da ogni nostra immaginazione. E muovomi a così credere perché primamente stimo che la materia del globo lunare non sia di terra e di acqua, e questo solo basta a tor via le generazioni e alterazioni simili alle nostre. Ma posto anco che lassù fosse acqua e terra, ad ogni modo non vi nascerebbero piante ed animali simili ai nostri, e questo per due ragioni principali. La prima è che per le nostre generazioni son tanto necessari gli aspetti variabili del sole, che senza essi il tutto mancherebbe. Ora, le abitudini del sole verso la terra sono molto differenti da quelle verso la luna. Noi, quanto all'illuminazione diurna, abbiamo nella maggior parte della terra ogni 24 ore parte di giorno e parte di notte, il quale effetto nella luna si fa in un mese, e quello abbassamento ed alzamento annuo per il quale il sole ci apporta le diverse stagioni e la disegualità dei giorni e delle notti, nella luna si finisce pur in un mese, e dove il sole a noi si alza ed abbassa tanto che dalla massima alla minima altezza vi corre circa 47 gradi di differenza, cioè quanta è la distanza dall'uno all'altro tropico, nella luna non importa altro che gradi 10 o poco più, che tanto importano le massime latitudini del dragone di qua e di là dell'eclittica. Considerisi ora qual sarebbe l'azione del sole dentro la zona torrida quando e durasse 15 giorni continui a ferirla con i suoi raggi, che senz'altro si intenderà che tutte le piante, le erbe e gli animali si dispergerebbero, e seppur vi si facessero generazioni, sarebbero di erbe, piante ed animali diversissimi dai presenti. Secondariamente, io tengo per fermo che nella luna non siano piogge, perché quando in qualche parte vi si congregassero nuvole, come intorno alla terra, ci verrebbe ad nascondere alcuna di quelle cose che noi col telescopio veggiamo nella luna, ed insomma in qualche particella ci varierebbe la vista, effetto che io per lunghe e diligenti osservazioni non ho veduto mai,
ma sempre vi ho scorto una uniforme serenità purissima. Sagredo, a questo si potrebbe rispondere o che vi fossero grandissime rugiade o che vi piovesse nei tempi della lor notte, cioè quando il sole non la illumina. Salviati, se per altri riscontri noi avessimo indizi che in essa si facessero generazioni simili alle nostre e solo ci mancasse il concorso delle piogge, potremmo trovarci questo o altro temperamento che supplisse invece di quelle, come accade nell'Egitto, dell'inondazione del Nilo. Ma non incontrando accidente alcuno che concordi coi nostri, de molti che si ricercherebbero per produrvi gli effetti simili, non occorre affaticarsi per introdurne un solo, e quello anco, non perché se n'abbia sicura osservazione, ma per una semplice non repugnanza. Oltre che quando mi fosse domandato quello che la prima apprensione ed il puro naturale discorso mi detta circa il prodursi là cose simili oppur differenti dalle nostre, io direi sempre differentissime e a noi del tutto inimmaginabili, che così mi pare che ricerchi la ricchezza della natura e l'onnipotenza del creatore e governatore. Sagredo. Estrema temerità mi è parsa sempre quella di coloro che voglion far la capacità umana misura di quanto possa e sappia operar la natura, dove che all'incontro e non è effetto alcuno in natura, per minimo che sia, all'intera cognizione del quale possono arrivare i più speculativi ingegni. Questa così vana presunzione di intendere il tutto non può aver principio da altro che da non aver inteso mai nulla, perché quando altri avesse sperimentato una volta sola a intendere perfettamente una sola cosa ed avesse gustato veramente come fatto il sapere, conoscerebbe come dell'infinità delle altre conclusioni niuna ne intende. Salviati. Concludentissimo è il vostro discorso, in confermazione del quale abbiamo l'esperienza di quelli che intendono o hanno inteso qualche cosa, i quali quanto più sono sapienti, tanto più conoscono e liberamente confessano di saper poco. Ed il sapientissimo della Grecia, e per tale sentenziato dagli oracoli, diceva apertamente conoscer di non saper nulla. Simplicio. Conviene dunque dire o che l'oracolo o lo stesso Socrate fosse bugiardo, predicandolo quello per sapientissimo e dicendo questo di conoscersi ignorantissimo. Salviati. Non ne seguita né l'uno né l'altro, essendo che amendue i pronunziati possono essere veri. Giudica l'oracolo sapientissimo Socrate sopra gli altri uomini, la sapienza dei quali è limitata. Si conosce Socrate non saper nulla in relazione alla sapienza assoluta, che è infinita, e perché dell'infinito tal parte n'è il molto che il poco e che il niente, perché per arrivare per esempio al numero infinito, tanto è l'accumular migliaia quanto decine e quanto zeri. Però ben conosceva Socrate la terminata sua sapienza esser nulla all'infinita che gli mancava, ma perché pur tra gli uomini si trova qualche sapere, e questo non è egualmente compartito a tutti, potete Socrate averne maggior parte degli altri, e perciò verificarsi il responso dell'oracolo. Sagredo. Parmi di intender benissimo questo punto. Tra gli uomini, signor Simplicio, è la potestà di operare, ma non egualmente partecipata da tutti, e non è dubbio che la potenza d'un imperatore è maggiore assai che quella d'una persona privata, ma e questa e quella è nulla in comparazione dell'onnipotenza divina. Tra gli uomini vi sono alcuni che intendono meglio l'agricoltura che molti altri, ma il saper piantare un sermento di vite in una fossa, che ha da far col saperlo far barbicare, a trarre il nutrimento, da quello scerre questa buona parte per farne le foglie, quest'altra per formarne i viticci, quella per i grappoli, quell'altra per l'uva ed un'altra per i fiocini, che son poi l'opera della sapientissima natura? Questa
è una sola opera particolare delle innumerabili che fa la natura ed in essa sola si conosce un'infinita sapienza, talché si può concludere il saper divino esser infinite volte infinito. Salviati. Eccone un altro esempio. Non direm noi che il sapere scoprire in un marmo una bellissima statua ha sublimato l'ingegno del buon Arroti assai assai sopra gli ingegni comuni degli altri uomini? E questa opera non è altro che imitare una sola attitudine e disposizione di membra esteriore e superficiale d'un uomo immobile. E però, che cosa è in comparazione d'un uomo fatto dalla natura, composto di tante membra esterne ed interne, dei tanti muscoli, tendini, nervi, ossa, che servono ai tanti e sì diversi movimenti? Ma che diremo dei sensi, delle potenze dell'anima e finalmente dell'intendere? Non possiamo noi dire, e con ragione, la fabbrica d'una statua cedere di infinito intervallo alla formazione d'un uomo vivo, anzi anco alla formazione di un vilissimo verme? Sagredo. E qual differenza crediamo che fusse tra la colomba d'Archita ed una della natura? Simplicio. O io non sono uno di quegli uomini che intendano, o in questo vostro discorso è una manifesta contraddizione. Voi, tra i maggiori encomi, anzi, pur per il massimo di tutti, attribuite all'uomo fatto dalla natura questo dell'intendere. E poco fa dicevi con Socrate che il suo intendere non era nulla. Adunque bisognerà dire che neanche la natura abbia inteso il modo di fare un intelletto che intenda. Salviati. Molto acutamente opponete, e per rispondere all'obiezione conviene ricorrere a una distinzione filosofica, dicendo che l'intendere si può pigliare in due modi, cioè intensive ovvero extensive, e che extensive, cioè quanto alla moltitudine degli intelligibili che sono infiniti, l'intendere umano è come nullo, quando bene egli intendesse 1000 proposizioni, perché 1000 rispetto all'infinità è come un zero. Ma pigliando l'intendere intensive, in quanto cotal termine importa intensivamente, cioè perfettamente alcuna preposizione, dico che l'intelletto umano ne intende alcune così perfettamente e ne ha così assoluta certezza quanto se n'abbia la stessa natura. E tali sono le scienze matematiche pure, cioè la geometria e l'aritmetica, delle quali l'intelletto divino ne sa bene infinite proposizioni di più, perché le sa tutte, ma di quelle poche intese dall'intelletto umano credo che la cognizione agguagli la divina nella certezza obiettiva, poiché arriva a comprenderne la necessità, sopra la quale non par che possa essere sicurezza maggiore. Simplicio. Questo mi pare un parlar molto risoluto ed ardito. Salviati. Queste sono proposizioni comuni e lontane da ogni ombra di temerità o d'ardire, e che punto non detraggono di maestà alla divina sapienza, siccome niente diminuisce la sua onnipotenza il dire che Dio non può fare che il fatto non sia fatto. Ma dubito, signor Simplicio, che voi pigliate ombra per essere state ricevute da voi le mie parole con qualche equivocazione. Però, per meglio dichiararmi, dico che quanto alla verità di che ci danno cognizione le dimostrazioni matematiche, ella è lì stessa che conosce la sapienza divina, ma vi concederò bene che il modo col quale Dio conosce le infinite proposizioni, delle quali noi conosciamo alcune poche, è sommamente più eccellente del nostro, il quale procede con discorsi e con passaggi di conclusione in conclusione, dove il suo è di un semplice intuito, e dove noi, per esempio, per guadagnare la scienza da alcune passioni del cerchio, che ne ha infinite, cominciando da una delle più semplici e quella pigliando per sua definizione, passiamo con discorso ad un'altra, e da questa alla terza e poi alla quarta, eccetera, l'intelletto divino, con la semplice apprensione della sua essenza, comprende senza temporaneo discorso tutta la infinità di quelle passioni, le quali anco poi in effetto
virtualmente si comprendono nelle definizioni di tutte le cose e che poi, finalmente, per essere infinite, forse sono una sola nell'essenza loro e nella mente divina, il che neanche all'intelletto umano è del tutto incognito, ma ben da profonda e densa caligine adombrato, la qual viene in parte assottigliata e chiarificata quando ci siamo fatti padroni di alcune conclusioni fermamente dimostrate e tanto spiritamente possedute da noi che tra esse possiamo velocemente trascorrere. Perché, insomma, che altro è l'essere nel triangolo il quadrato opposto all'angolo retto e uguale agli altri due che gli sono intorno, se non l'esser i parallelogrammi sopra base comune e tra le parallele tra loro eguali? E questo non è egli finalmente il medesimo che essere eguali quelle due superficie che adattate insieme non si avanzano, ma si racchiuggono dentro al medesimo termine? Or questi passaggi che l'intelletto nostro fa con tempo e con moto di passo in passo, l'intelletto divino, a guisa di luce, trascorre in un istante, che è l'istesso che dire gli ha sempre tutti presenti. Concludo pertanto l'intender nostro, e quanto al modo e quanto alla moltitudine delle cose intese, esser d'infinito intervallo superato dal divino. Ma non però l'avvilisco tanto ch'io lo reputi assolutamente nullo. Anzi, quando io vo considerando quante e quanto meravigliose cose hanno intese, investigate ed operate gli uomini, purtroppo chiaramente conosco io ed intendo esser la mente umana opera di Dio e delle più eccellenti. Sagredo, io son molte volte andato meco medesmo considerando in proposito di questo che di presente dite, quanto grande sia l'acutezza dell'ingegno umano, e mentre io discorro per tante e tanto meravigliose invenzioni trovate dagli uomini, sì nelle arti come nelle lettere, e poi fo riflessione sopra il saper mio, tanto lontano da potersi promettere non solo di trovarne alcune di nuovo, ma anco di apprendere delle già ritrovate, confuso dallo stupore ed afflitto dalla disperazione, mi reputo poco meno che infelice. S'io guardo alcuna statua delle eccellenti, dico a me medesimo, e quando sapresti levare il soverchio da un pezzo di marmo e scoprire sì bella figura che vi era nascosa? Quando mescolare e distendere sopra una tela o parete colori diversi e con essi rappresentare tutti gli oggetti visibili, come un Michelagnolo, un Raffaello, un Tiziano? S'io guardo quel che hanno ritrovato gli uomini nel compartir gli intervalli musici, nello stabilir precetti e regole per poterli maneggiare con diletto mirabile dell'udito, quando potrò io finir di stupire? Che dirò dei tanti e sì diversi strumenti? La lettura dei poeti eccellenti di qual meraviglia riempe chi attentamente considera l'invenzione dei concetti e la spiegatura loro? Che diremo dell'architettura, che è dell'arte navigatoria, ma sopra tutte le invenzioni stupende, quale eminenza di mente fu quella di colui che si immaginò di trovar modo di comunicare i suoi più reconditi pensieri a qualsivoglia altra persona, benché distante per lunghissimo intervallo di luogo e di tempo? Parlare con quelli che sono nell'Indie, parlare a quelli che non sono ancora nati, ne saranno se non di qua 1010.000 anni, e con qual facilità, con i vari accozzamenti di 20 caratteruzzi sopra una carta, sia questo il sigillo di tutte le ammirande invenzioni umane e la chiusa dei nostri ragionamenti di questo giorno. Ed essendo passate le ore più calde, il signor Salviati penso io che avrà gusto di andare a godere dei nostri freschi in barca, e domani vi starò attendendo a men due per continuare i discorsi cominciati, eccetera. Grazie per aver ascoltato con noi. Se l'audiolibro ti è piaciuto, lascia un mi piace, un commento e, se vuoi, iscriviti e attiva la campanella per rimanere aggiornato sui prossimi contenuti.
A presto e buona continuazione!